Buongiorno a tutti, io sono Gerardina Lardieri, membro della Commissione medico-scientifica e a nome di tutta la Commissione vi do il benvenuto a queste giornate nazionali della UILDM. È una giornata particolarmente voluta dalla Commissione e soprattutto dalla Presidente Pedroni ed è una giornata appunto scientifica ed internazionale. Perché? Perché abbiamo voluto centrarsi sugli aspetti cardiorespiratori. Perché il cuore è in stretta relazione ai polmoni e perché il cuore è un muscolo e le malattie neuromuscolari coinvolgono non solo i muscoli scheletrici ma anche il muscolo cardiaco. E il muscolo cardiaco purtroppo non dà espressione di sé subito, non lo dà facilmente in un soggetto che perde funzionalità motoria, perché il primo sintomo è proprio la dispnea, che qualche volta è respiratoria e qualche volta ha una componente anche cardiaca. Ecco perché ci vuole un approccio motivato, sistematico e attento anche all'aspetto cuore nelle malattie neuromuscolari. Ecco perché nasce l'idea di creare una rete di cardiologi che si occupino nell'ambito della loro professione anche e specificatamente delle malattie neuromuscolari. Questa rete in Italia ancora non c'è, dobbiamo prendere esempio da personalità come i nostri ospiti che ringraziamo fin d'ora per la disponibilità dimostrata a venire in persona o a mandarci il loro contributo. Dobbiamo prendere esempio da chi si occupa in maniera scientifica e quindi può tracciare una strada anche per l'Italia per unire le forze e sviluppare cardiologi professionisti particolarmente specializzati in questa patologia, perché tutti i pazienti vicini e lontani dai centri più illustri, dai centri Nemo in Italia, che come abbiamo appena sentito nell'inaugurazione non sono dappertutto, tutti i centri possano sapere quando si fa l'NT-proBNP, che è il segnale principale di un approccio di scompenso in un cuore, quando si segue un paziente con distrofia di Steinert e quando si fa l'elettrocardiogramma e quando si deve pensare a un impianto. Ecco, tutto questo fa parte delle malattie neuromuscolari e deve insegnarci la strada per tutti i pazienti che devono avere un diritto a eque cure in qualsiasi appunto CAP vivano. Ed ecco perché appunto abbiamo con noi personalità eccelse che ci svilupperanno approfondiranno queste tematiche. Visto il mio scarso inglese, passo la parola a Chiara Calore per coinvolgere i colleghi. Grazie Gerardina. Good morning everyone. I'm Chiara Calore. I'm also a member of the National Medico-Scientific Commission of UILDM. And I'm a clinical cardiologist from Padova University Hospital, and have been collaborating with also Padova University neurological team for many years, and for evaluate and treat patients with neuromuscular diseases. And it's a great pleasure today to be here for the first time at this National UILDM Days. And it's a particular honor to chair the first international scientific session dedicated to cardiorespiratory aspect in neuromuscular diseases. The decision to organize this session reflected the growing importance, as Gerardina also said, of cardiorespiratory care in recent years, thanks to the expanding possibilities offered by both non-invasive and in selected case also invasive management strategies for an increasing number of patients. Improvement not only in life expectancy but above all in quality of life require an even more multidisciplinary approach, open to the emerging therapeutic perspective and grounded in the dissemination of knowledge and the sharing of expertise across different specialties. And I would like to invite our distinguished local and international speakers to begin this session, starting with Professor Andrea Vianello. And it's a great pleasure to introduce Professor Vianello, Associate Professor of Respiratory Medicine at University of Padova, Director of Respiratory Pathophysiology Unit at University of Padova. Professor Vianello is a specialist in pulmonology, respiratory pathophysiology, as well in anesthesiology and intensive care. He's the author of more than
130 publications, and is also the former president of National Medical Scientific Commission of UILDM, and he is still an active member. Beyond his outstanding academic and scientific achievement, he is widely recognized, and I can testify this, as a highly experienced clinical, deeply committed to the needs and quality of life of his patient. And today he will speak on cardiorespiratory burden in neuromuscular disease, heart and lung interdependence. Please, Andrea. Thank you, Chiara, for your kind presentation. And good morning, everyone. So I'm very pleased to have the opportunity to share with you the recent advances in the diagnosis and management of cardiorespiratory complications in neuromuscular disease patients. And so my presentation will focus mainly on respiratory complications and in particular why respiratory burden matters in neuromuscular disorders and which mechanisms underlie the development of cardiorespiratory complications, and then diagnostic tools available for detection of respiratory compromise, and finally, how to slow lung function decline. So, going to the first point, it's well known that neuromuscular disorders represent a broadly defined group of disorders which all involves peripheral nerves or muscles. And from an epidemiological point of view, they show, neuromuscular disorders show a combined prevalence of approximately 1 out 3,000 individuals and over 150 different disorders and a variable onset going from neonatal to adult age. And despite different etiologies and progression, neuromuscular disorders share a common feature that is progressive muscle weakness, which ultimately involves respiratory and in most cases cardiac muscles. And understanding where in the motor unit the disease originates can help to predict the cardiorespiratory involvement. So why respiratory burden matters in neuromuscular disorders? First of all, because respiratory complications are a leading cause of morbidity and mortality in neuromuscular disorders. And for example, respiratory failure accounts for approximately over 80% of deaths in Duchenne muscular dystrophy patients. And on the other side, identifying and timely treating cardiorespiratory involvement can significantly improve patients' life expectancy. So in this regard, it's interesting to note that a study conducted in the northeast of England showed that the reason why patients with DMD died early and died young was cardiac failure, respiratory failure, or in the majority of cases, the combination of both. And on the other side, many years ago, we showed that an effective treatment of respiratory complication, in particular provision of assisted ventilation, can significantly improve the prognosis of patients. And these conclusions was confirmed by a number of studies showing that the provision of long-term assisted ventilation can dramatically improve and dramatically change the natural history of such disease as Duchenne muscular dystrophy or type 1 SMA. So, which are the common mechanisms underlying the development of cardiorespiratory complications in neuromuscular disease patients? It should be noted that respiratory failure is an unavoidable event in such disease as DMD, type 1 SMA, and motor neuron disease, and a common, although less frequent event in other diseases, in particular limb-girdle dystrophy, Nemaline myopathy, the intermediate forms of SMA, and acid maltase deficiency. And the main reason
leading to the development of chronic progressive respiratory failure is an imbalance between the reduced respiratory muscle capacity and the increased respiratory workload on the respiratory muscles. And the main reason for a reduced respiratory muscle capacity is the involvement by the baseline disease and in particular the involvement of the diaphragm. And a close relationship has been found between the decrease of respiratory muscle strength and the increase of PaCO2. That is a biomarker of the degree of the severity of ventilatory failure. And on the other side, a number of possible mechanisms may increase the respiratory workload on the respiratory muscles, and in particular the development of microatelectasis, stiffening of the rib cage, but moreover the presence of thoracic deformities. Indeed, it's well known and it's, I would say it's well evident that the presence of a severe kyphoscoliosis may dramatically decrease the compliance of both the lungs and the thoracic cage. So, ventilatory compromise, I would say that follow a predicted and in some way progressive pattern, and the key insight is the fact that nocturnal hypoventilation may precede any ventilatory daytime symptom by months or even years. And this can be explained by the fact that during sleep, and in particular during the REM sleep, the inhibition of accessory muscle leaves the diaphragm as the only ventilatory driver. And so that the weakness of the diaphragm makes the patient unable to compensate ventilatory requirement. So, if assisted ventilation is not timely provided to the patients, the progression to end-stage respiratory failure is unavoidable. And it's important also to underline that this progress can be accelerated by intercurrent respiratory tract infection. And going to the cardiac pathophysiology, I just want to underline that there are 3 possible mechanisms involved in the development of cardiac failure. That is primary myocardial involvement due to the absence or the dysfunction of structural proteins, and then conduction system disease, but I will focus my attention on the possibility of a secondary cardiac involvement consequent to respiratory failure. And in relation to this point, it should be noted that the interplay between respiratory and cardiac decline is very complex, but that it's well known and it's well demonstrated that progressive respiratory muscle weakness leading to the development of hypoventilation and hypoxemia can lead also to an increased cardiac strain. And on the other side, benefits from non-invasive ventilation may extend to cardiac function by attenuating the role of hypoxia and, as a result, reducing cardiac afterload. And many years ago, we showed in this regard, that a strict, close relationship, we demonstrated a close relationship between time to peak velocity, that is an indirect measure of left ventricular ejection fraction, and the course of forced vital capacity, of daytime oxygen saturation, and finally, the time spent below 90% of oxygen saturation during nighttime. So, which diagnostic tools are available for detecting respiratory compromise? And Synergy, that is a consortium of of researchers and clinicians who share the common goal of improving
the life expectancy of the patients and the quality of life of the patients and their family showed that there is a close relationship between the natural history of Duchenne muscular dystrophy, the progression of the disease, and the respiratory function decline. And according to the suggestion of this consortium, pulmonary function tests are essential in order to evaluate and monitor respiratory function compromise. And in particular, a number of functional parameters should be regularly included in the pulmonary function evaluation, that is forced vital capacity, a global index of pulmonary function, and then maximal inspiratory pressure, that is a very sensitive test of respiratory muscle weakness, and finally peak expiratory and peak cuff flow, that are both parameters providing information on the patient's ability to cough. And so the consortium suggested I would say, a classification of the degree of respiratory involvement based on the course of forced vital capacity, and the consortium suggested to categorize the severity of respiratory involvement into 4 stages. And the degree of respiratory burden may increase as specific forced vital capacity thresholds are crossed. And in turn, this dictates the need for provision of standard respiratory cares. And recently, we suggested the possibility of a new technology in order to evaluate respiratory function compromise in neuromuscular disease patients. And this technology is called electrical impedance tomography, and this is a non-invasive radiation-free technique which allows a timely diagnosis of ventilatory impairment at the very early stages of neuromuscular disease. So the last point, that is how to slow lung function decline. And the possibility to slow the progression of a respiratory compromise can be categorized into 3 different interventions, that is pharmacological interventions, lung volume recruitment techniques, and finally non-invasive ventilation. So concerning pharmacological intervention, they include both corticosteroids therapy and disease-modifying treatment. And focusing the attention on the first point, it's interesting to note that the Synergy Consortium published a study on over 300 DMD patients, and showing that, first of all, that pulmonary function measures are feasible in the majority of patients aged over 7 years, and also showing that a higher pulmonary function across the ages of 10 to 12, 13 to 15, and over 15 in glucocorticoid-treated boys compared to controls. And probably the most interesting conclusion from a respiratory point of view is that the use of steroids postpone the time to the threshold of forced vital capacity below the 50% of predicted of approximately 2 years. So the conclusion is that steroids for DMD patients needs to be included in the standard of care. So lung volume recruitment techniques are based on the release of slow inspiratory pressure to the patients, causing lung inflation. And the positive pressure is applied with non-invasively, that is via a face mark or a mouthpiece, and the pressure setting can be determined according to the visual inspection of chest movement and patient comfort.
And there are a number of benefits that can be related to the application of lung volume recruitment techniques, that is the maintenance of chest wall motion and compliance, and then the ability to prevent the onset of atelectasis and chest wall contractures, and finally the maintenance of lung compliance. And a study published in 2012 showed that the long-term application of lung volume recruitment techniques in DMD patients provided the possibility to slow the decline in forced vital capacity from 4.7% predicted per year to 0.5% predicted. So and the last point is the provision of non-invasive ventilation. Of course, non-invasive ventilation is well-known technique which is based on the release of positive pressure via a non-invasive route, that is a nasal mask or a facial mask. And non-invasive ventilation technique provides a well-known number of clinical benefits, in particular the ability to improve and stabilize blood gas exchanges, and then also the possibility of attenuating symptoms related to chronic CO2 retention. And in our experience, we also showed that the provision of non-invasive ventilation can slow the decline in lung function in DMD patients. And more recently, a study by Santos and co-workers showed that the provision of non-invasive ventilation may attenuate the decline of forced vital capacity, maximal inspiratory and expiratory pressure. So, going to the conclusion of my presentation, I believe it's important to note the cardiorespiratory complications are a leading cause of morbidity and mortality in the majority of neuromuscular disease patients. And the second point is that pulmonary function tests are fundamental for assessing and monitoring respiratory function compromise. And finally, timely provision of respiratory care can reduce the decline, the compromise of respiratory function, and both the risk of complications. So thank you for your attention. Ci sono domande? Is there any question from the audience? Qualcuno ha domande? Anche in italiano, poi noi proviamo a tradurle in inglese. Okay. So we start with a question about your speech. When you should start a non-invasive therapy, and which of the parameters you mentioned are more useful to make this choice? Okay, thank you for the question. First of all, I would say that the time in which to start non-invasive ventilation may vary according to the baseline disease. But anyway, so a debate, an important debate was in the scientific held in the scientific literature many years ago, and the point is non-invasive ventilation should be provided to patients very early in order to reduce, to slow the decline in lung function, or should be provided when symptoms or blood gas exchanges shows symptom arise or blood gas exchanges show some abnormalities. So, according to standard recommendation, the moment in which you should need non-invasive ventilation is the onset of nocturnal blood gas abnormalities. But I would say
I would like to add another consideration, that is in a number of diseases, it's very difficult to obtain a good compliance from the patients if symptoms are absent. So I believe that a critical point is consider the provision of non-invasive ventilation when in some way patients, the general status and the clinical condition of the patients are not optimal, and in particular when patients are symptomatic. So this is my opinion. Thank you, Andrea. Wonderful talk. Are there any devices that can be used by patients at home to monitor respiratory function? I mean, now oximeters are integrated in most of the smartwatches. Are they valuable for the physicians? Can they help to collect the data for natural history studies? Great question, because the management of patients should be even more in home management rather than in hospital or outpatient clinic management. And yes, a number of devices are available for patients and for the caregivers in order to identify the onset of possible problems related to respiratory compromise. Yes, of course, just from COVID pandemics, the use of oximeters is largely diffused among the population, but it's important to know that and to understand that the information provided by pulse oximetry can be, I would say, not so sensitive. Okay, so the problem is that you recognize the onset of a respiratory compromise too late, just using this kind of device. On the other side, progress in the digital sciences give now the possibility to the patient to monitor, I would say, accurately their pulmonary function during nighttime, and this could be a good choice in order to identify very early the onset of respiratory compromise. Hi, thank you. To very wonderful talk. What do you think about the clearance technique as a percussionaire in the pulmonary dysfunction? So probably we should make a distinction between the chronic stable conditions and the acute conditions of neuromuscular disease patients. So technique that help the elimination of tracheobronchial secretion are effective during the acute phases of the disease. And so this technique include percussive techniques, but also, for example, assisted coughing techniques. And so it's important probably that patients in clinical stable conditions may be able to use the device, that is, can learn to use the device. But I believe that the device have a clear indication just in the acute phase, in the acute exacerbations. It's important to remember that inability to cough and tracheobronchial encumbrance are critical in order to limit the prognosis of the patients, and are probably the main reason why some patients need to be tracheostomized. So an effective care
of tracheobronchial secretion is extremely important. Grazie professor Vianello. Pensi che mostrare ai pazienti poco convinti di utilizzare i supporti, mostrare le loro pause durante il sonno REM, eccetera, possa dare un contributo? Conosco vari pazienti che fanno difficoltà a utilizzare. So the question is if the possibility that patients can directly see which are their blood gas abnormalities during sleep may be a reason why the patients are more convinced to use ventilatory devices. And so my opinion is that we are going to a change in general approach to the care by patients, and my opinion is that it's important that patients can be informed about their complications and the progression of their disease, and can decide by themselves which is the more appropriate treatment to do. So I agree with you that provide patients with the full information and leave the patient the possibility to see during daytime or during nighttime which is their respiratory compromise can be important in order to improve their compliance to treatment. Come vedete, ecco, si possono fare domande in italiano perché vengono tradotte. Buongiorno. Volevo sapere, con l'avvento delle nuove terapie, possiamo definire una modifica nel ruolo del terapista in relazione alle malattie neuromuscolari pediatriche rispetto alla riabilitazione respiratoria? C'è quindi la possibilità magari di capire meglio quando cominciare a intervenire e in che maniera? Sì, no, sto pensando alla risposta. It's a difficult question. So I believe that it's not definitely clear which is the benefit of the new disease-modifying treatment on respiratory function. I saw the scientific literature concerning SMA type 2 rather than type 1, and the results are, I would say, still controversial. So I have no clear answer to your question, because I believe that we are still in I would say in an early phase of the evaluation of the impact of this disease, of this treatment, sorry, on the progression and the natural history of the disease. I have a question from a cardiological point of view. Sometimes the symptoms of heart failure and ventilatory insufficiency are similar. How can we distinguish between the two diseases? So in the outpatient or in the hospitalized patient? So dyspnea is a symptom which is related to a number of different causes and mechanisms. So it's very difficult to make a differential diagnosis based only the symptom per se. And I would say that in general, thoracic echography and echocardiography can provide important information in order to perform a differential diagnosis between cardiac or respiratory failure. And of course, echocardiography and thoracic echography are
are examinations that can be performed in the outpatient setting. Biomarkers also. Exactly. Biomarkers. And also biomarkers, yes. Okay. No more questions? Poi casomai possiamo tornare nella discussione anche finale se qualche domanda viene più avanti. Allora, forse è meglio. Excuse me for my English. It's a very pleasure to introduce Professor Karim Vabi. He's a leading international expert on cardiac involvement in neuromuscular disease. His research at the Hospital Cochin in Paris has focused in particular on myotonic dystrophy type 1 and aminopathies, helping to define the main risk factors for arrhythmias and sudden cardiac death in these patients. His studies, published in international journals, have had a concrete impact on cardiovascular screening, monitoring, and prevention strategies in neuromuscular disease, making him one of the most authoritative voices in this field. Today, Professor Vabi will discuss on cardiac involvement in neuromuscular disease, an overview with a focus on the registries and the research. Thank you very much. So first of all, I would like to say that I'm greatly honored to be here in Padova. I'm grateful for this invitation. I'm really happy to discuss in presence of patients and family about this topic. I'm sorry for speaking in English with French accent. Have been happy to give this talk in Italian, but unfortunately I won't be able to do that. So my presentation will really focus on cardiovascular aspects and registries, and I try to show you how registries are important for the study of rare diseases and more specifically neuromuscular diseases. As you know, and as just previously mentioned, cardiac involvement is common and sometimes severe in patients with neuromuscular conditions, with both involvement of the cardiac muscle, cardiomyopathy, and frequently of the electrical system, which can lead in some cases to cardiomyopathy with reduced strength of the cardiac muscle, in most cases dilated cardiomyopathy, and sometimes arrhythmias, conduction abnormalities. And all those manifestations can be combined in conditions with very specific patterns. The clinical presentation is really different from one disease to another, and for that reason, the cardiac management of those conditions is really complex. As I told you, cardiac involvement has an important impact on long-term prognosis, survival. That's the reason why prevention is really crucial in the management of myopathies, especially because sometimes cardiomyopathy can progress to heart failure, and sometimes heart failure can be extremely severe and sometimes require heart transplant. Electrical system disease can put some patients at risk for cardiac arrest, sudden death, and sometimes ischemic stroke. Very basically, registries are databases, organized systems, which can help collecting standardized data on clinical, genetic outcome in patients with specific conditions, especially neuromuscular diseases. Very basically, to develop such registries, you firstly need to enroll patients. Generally, patients sign an informed consent. Then the data relative to management in a routine care setting has to be entered in this specific database. Then the information which has been gathered has to be checked. There are many quality checks to make sure that the information is reliable. And then
I don't know if I can, okay. It's very important to secure storage. And then at some point, once you have the data, researchers can make an extract of the data and run statistical analysis for a number of purposes. And I will try to show you what information can be provided by the specific analysis of registries. First of all, you can have information on the epidemiology, how many patients have a condition, for example, in Italy, in France, in Europe, and what are globally the characteristics of the population. You can have information on the natural history of the disease, what type of manifestations can be present, as I showed you, how do they progress, and in the end, what are the outcomes and the impact of, for example, cardiac manifestations on survival. But also, you can conduct more complex analysis, especially to improve the prediction. It's very important as a caregiver to be able to identify risk factors for future complications in order to try to offer patients more closely follow up and to implement preventive strategies. So for that reason, prediction is extremely important, and registries are really useful for that. And also, when you analyze those data, you can try to estimate what is the impact of specific interventions using a diagnostic technique, using a treatment, and you can see what really happens in a real-life setting and what's the real impact of those interventions on patient outcomes. And finally, registries are extremely important for clinical trials. We expect a lot from clinical trials, novel therapies, and it's very important to have registries available to be really efficient at this step, because registries can help identifying whether a trial is feasible. If you have enough patients who may be eligible for the treatment, it can help recruiting patients for clinical trials. And a number of other things other important information can be provided by clinical registries. So I will present you a few examples of a number of studies our group has conducted in the past on prediction and on assessment of impact of interventions on outcomes. Firstly, the prediction. Laminopathies, as you know, are inherited conditions, and 25% of patients have myopathies. Laminopathies are probably one of the muscular dystrophies with the highest risk for sudden death. Clinical management has greatly improved, and we see far less sudden death even than in the past, very few now. And most of this progress has been made through the analysis of registries. We know that when you carry an LMNA mutation, a mutation in the LMNA gene, you are at high risk for ventricular tachyarrhythmias. The annual risk is between 3 and 5%, which means that among 100 patients, each year you will have 3 to 5 who will have an event. We know that those arrhythmias occur really early in the course of the disease. And we also know that patients can have, in parallel with arrhythmic events, heart failure events, and that the risk for terminal heart failure is extremely high. In France, 25% of patients had a heart transplant. So initially, when the condition was firstly described, we knew that the risk for sudden death was really high, and some groups implanted the first ICDs, cardiac defibrillators, devices to prevent sudden death due to ventricular arrhythmias. So the first proof of concept was in 2006. And a few years after that, a European registry has been developed, putting together data from many centers in Europe. And one of my colleagues from Netherlands analyzed those registry and has been able to identify specific risk factors, genetic and clinical characteristics associated with an increased risk for sudden death.
And this analysis has been extremely helpful to improve the management and to prevent sudden death. Because when you have a young patient with a laminopathy, for example, age 30 years, and you have to make a decision on whether you should implant an ICD or not, this is extremely challenging. On one hand, you want to avoid unnecessary device implantations, and on the other hand, you want to prevent sudden death. And it's really difficult to balance these two aspects. And having tools to estimate the risk can be extremely useful. And a few years later, we developed a specific analysis, and we developed an algorithm which provides an even more accurate estimation of the risk. You can have a quantitative approach with a calculation of the risk as 5 years for patients to have such events, and it's extremely helpful to improve the selection of patients for ICD placements. I told you that laminopathies are at high risk for heart failure as well, and it's important to identify early what patients will be at higher risk for heart failure at 5-10 years. Because if you are able to identify those patients, you can do prevention, you can follow patients more closely. And we analyzed very similarly our French registry in collaboration with other colleagues in Europe and in the US to develop an algorithm to predict heart failure events, to guide the management of patients with laminopathies. And we could identify specific risk factors different from sudden death risk factors, which can help really identifying what patients are at really high, intermediate, and low risk for those events. I told you that registries are important also for to estimate the impact of medical interventions in specific conditions, their impact on long-term outcomes. The first example is myotonic dystrophy. Very basically, you know that myotonic dystrophy or Steiner's disease is at high risk for arrhythmias and more specifically, more frequently, conduction defects. And the main risk is major conduction defects, which represents a common cause of sudden death. And in this field as well, the risk for sudden death has been greatly reduced over the past 20 years, especially because a number of registry analyses have been conducted to try to develop novel preventive strategies based on the implantation of pacemakers quite early in the course of the disease. Initially, several studies have shown that when you have conduction abnormalities on the ECG, or if you have an abnormal conduction when you conduct a more in-depth assessment called electrophysical study, in those cases, the risk for severe conduction defects is quite high. And most colleagues worldwide started implanting preventively pacemakers based on ECG or EPS studies findings. And preliminary studies have shown that indirectly that it may potentially be beneficial to patients. Few years later, we analyzed data from our French registry to really see the impact and to estimate the impact of those preventive measures on long-term outcomes, to see if implanting prophylactically a pacemaker really improved survival and really was really useful to prevent sudden death. So we had quite many patients in the registry at that moment, 900 patients, and we compared the outcomes of patients who had prophylactically a pacemaker following an EP study, and those who were just followed yearly with ECG and Holter ECG. We have been able to show that patients who had an EP study and prophylactic pacing had a much lower risk to have a sudden death. And following the publication of this study in the international guidelines, it had been mentioned that
prophylactic pacing should be considered in all patients with myotonic dystrophy who have an abnormal EP study. And more recently, once again, based on the analysis of registries, we could compare whether we should use only the ECG or an EP study to predict severe conduction events. And we have been able to show, for example, that EP study is doing much better than the ECG. So this is another example of the information you can get when you analyze a registry. I'm on time, that's okay. So another example of evaluation of the benefit of an intervention on long-term outcomes through the example of Duchenne muscular dystrophy. As you know, Duchenne muscular dystrophy is associated with an extremely high risk for cardiac adverse events, especially heart failure events. We know that a high proportion of kids develop dilated cardiomyopathy, most cases after the age of 10 years, sometimes earlier, but it's far less frequent. And in the end, heart failure represents, unfortunately, a common cause of death in this population. For this reason, a number of therapies have been used to try to prevent the development of dilated cardiomyopathy and reduce the long-term risk for severe heart failure. Glucocorticoids are probably beneficial at the myocardial level, and a number of heart failure treatments used in the general population are used preventively in Duchenne muscular dystrophy. And the first pharmacological class which has been used are ACE inhibitors, especially one drug which is perindopril. And initially, a randomized trial has been conducted, I think 20 years ago now, including young kids who had a normal cardiac function. And a randomization has been made between perindopril and placebo. And patients treated with perindopril had a lower risk at 5 years to develop dilated cardiomyopathy, and patients treated early had a lower risk to develop severe heart failure at 10 years. So quite recently, we wanted to check whether this strategy is really beneficial in a large sample of patients in a real-life setting, because in randomized trial, you have generally highly selected patients. But it's important to determine also what really happens in a broad population of unselected patients. So we analyzed the data from French patients, about 700 patients, I think, and we compared their outcomes based on the presence or the absence of prophylactic usage of ACE inhibitors. What's really challenging is to make a non-biased comparison, because there are so many reasons for treating and not treating a patient. And now we have very complex statistical approaches to try to take into account potential biases. And we are currently now able to conduct what we call emulated trials. You analyze data from a registry if you have many patients, and you try to reproduce the condition of a clinical trial. So it's pretty much the same design. So you use this approach, and we could show that in real life, using early ACE inhibitors had pretty much the same impact as shown in the first randomized trial. So in conclusion, initially I mentioned that the risk for cardiac complications is extremely high in neuromuscular patients. But globally, the prognosis has greatly improved over the past 20 years. So we must remain really optimistic. There are far less terminal heart failures and sudden deaths, because our strategies to prevent those events have greatly improved. And most of the information we have obtained to improve our strategy come really from the analysis of registries. So it's really important to have registries available, to collaborate, to have many patients included in registries, and to analyze properly those data, because they are really key to improve management. And also,
as you know, we are entering in an area where we will have more and more innovative therapies, and it's really important to have registries available to be able to conduct properly those clinical trials in the future. Thank you for your attention. Domande? Any questions? If no. Sì, volevo chiedere se c'è anche un registro Volevo chiedere, sarà sicuramente, se hanno un registro anche sulla distrofia di Becker, che è la forma leggera, insomma, e se anche nella distrofia di Becker potessero essere utili gli ACE inibitori e il farmaco che hanno nominato per indropil. Okay. The question is if is there a registry for Becker dystrophy? Also, if in Becker dystrophy can be useful ACE inhibitor used in prophylactic. Thank you. There's a number of registries for Becker. In our French database, we have included patients with Becker as well. We have roughly 750 patients with Duchenne and 250 with Becker. I think clearly there's a global consensus to treat patients with Becker when they have signs of cardiac involvement, either mildly reduced ejection fraction. I think the most consensus threshold is 50% for ejection fraction, or when there's fibrosis on MRI. There are still differences from one center to another. What we tend to do locally as well is for really high-risk mutations because there are specific subgroups who have a risk which is really close to that in Duchenne. We tend to treat quite systematically, even if there's no evidence of myocardial fibrosis. But it's our local approach, and I think it's not globally consensual. And what's important is once you initiate a treatment, to uptitrate and to combine medications, because we know that this is good news for patients with Becker. A high proportion of patients, when they are treated early, can remain stable, which is different in laminopathies, where unfortunately the disease progresses in most cases, but not always in Becker. Yeah, thank you, Professor Rabi. Very nice talk. I have a question. What are the main challenges you faced building up registries? I mean, from a practical point of view, you said that we can create evidences with this, but what are, in your opinion, the main challenges building up a registry and then have the evidence from that? I mean, from a practical point of view. What are, sorry? Building up the registry yeah. and the organization. Yeah. Well, I think as the way I presented it seems to be quite easy, but it represents a huge amount of work because you have so many legal aspects. You have to develop the ECRF, which takes a lot of time, and then it takes a lot of energy to check the data, to make sure that your data is reliable. So I think we probably need to share this effort, because I think it doesn't make sense to have a really local registry, and it's important to have global registries with many centers. And also because we need large numbers to address those specific issues. If you want to answer a very specific question, for example, is it useful to treat patients with Becker very early? You can't address this question with 50 patients. You probably need several hundreds. And it's the same for example, genotype-phenotype correlations. We conducted a really interesting analysis. It's not published on patients with dystrophinopathies, but very specifically in patients in the subgroup with Becker. We had 250 patients, which is a lot, but we could not check the impact of all specific variants because we probably need perhaps 1,000 patients to be really able to address that. So I think it should be a common effort. Yeah, thank you.
Hi, thank you for your wonderful talk. I have a question. What do you think about anti-GLP-1 receptor in the cardiac dysfunction in neuromuscular disease? At the moment, we do not have specific data supporting a beneficial impact on cardiac function. So I think that's one of the things we should be working on in the near future, but at the moment not. Among diabetes, treatments for diabetes, we have SGLT2 inhibitors, where we have now many studies that proving that it's beneficial to present things a simple way in heart failure in general. So we will probably have a significant place for those treatments in neuromuscular diseases, obviously as curative treatments when the ejection fraction is reduced, and perhaps, I don't know, perhaps in the future even prophylactically. That's one of the things we will need to do as well. Thank you. I have another question. Thank you for your talk. I am asking you about your opinion on the possible role of patient association in the collaboration for the registries. I mean, there are several experiences in which, for example, patients themselves can register into the registry or can have an active role. What do you think about it? What do you think? What is your opinion about this? Considering that, consider the importance of the data and the fact that it is necessary a great precision also for the registration of data. Thank you. Well, I think patient advocacy groups have a major role to play at the European level. I think European Commission acknowledged the fact that in clinical research, especially in the field of rare diseases, patient advocacy groups have a major role to play, and I think it's good news. Even if you apply to be funded for research projects, I think it's now mandatory to have patient representatives included in the project, which is really good. And in the specific, more specifically for registries, I think this, what I previously mentioned, applies to this specific field. But from what I have seen, it's more challenging to get specifically budget for registries in rare diseases. It's perhaps more easier for more specific research projects, for natural history studies, but it's more challenging to get the funding for registry. For example, you have a number of European reference network registries which have been launched, especially one on laminopathies. And we have budget for the database, but we do not have budget to collect data locally at each center, which is a major problem. So each one has to find money locally to implement those data into the registries. Great talk, Karim. I take advantage of your huge expertise in laminopathies. Can we foresee or predict the occurrence or the severity of cardiac involvement based on the type of mutation identified in LMNA gene? And if there are some preclinical therapies or experimental therapies that are currently under development and how far they are from the clinic? Yeah, I think genotype-phenotype correlations appear to be a bit old-fashioned a few years ago, but I truly believe that I think they really make sense, especially in laminopathies. We published last year an article in collaboration with colleagues from Boston where we compared the heart failure and arrhythmic outcomes based on the type of mutation. And globally, truncating mutations
have a higher risk for arrhythmias, and other mutations have higher risk for heart failure events. It's the opposite. And you have a specific subgroup with non-truncating variants who are already distal in the tail of the protein, with a much lower risk for both types of events. And we're currently in the process of working with a research team in Paris and colleagues in Netherlands who have a very accurate knowledge of the pathophysiology at the molecular level to try to classify each mutation and to determine what are really the molecular consequences on the assembly, on interactions with partners, and try to see what the impact of this classification on the prediction of outcomes. So it's challenging. We need many patients, probably several thousands, to be really able to validate that, but I think it really makes sense. And for novel therapies, I think the main thing we are waiting is the moment is a gene therapy trial. The sponsor is Nuevocor, so it's an industry trial. And we probably will have the first patients included this year and next year, initially in the US and in Europe. But it's a phase 1/2A study, so it will include patients probably mainly who have advanced myocardial involvement and not, they won't be used as a prophylactic treatment. And in general, based on the poor outcomes in patients with lipopathy, it will probably make sense to use the same approaches as in dystrophinopathies, which is using early treatment such as ACE inhibitors. So following the publication of our study, I think we need to figure out whether we should either start perhaps treating patients with ACE inhibitors when they have a combination of risk factors. We need to decide that. I don't know exactly how we will proceed and how we should proceed. Buongiorno, posto in italiano. Una domanda, volevo sapere con l'aumento della sopravvivenza nei nostri pazienti, come stanno cambiando le complicanze cardiologiche? Improvement in cardiac agent therapies, how are changing the cardiological complication in our patients? Yeah, I think things have greatly improved in many conditions. Firstly, for sudden death prevention, I think with the implementation of all the algorithms we have in the field of cardiomyopathies in general, there are far less sudden death events than in the past, which is really great. And when patients are managed properly, seen on a regular basis, are not lost to follow-up, you know, sudden death events are really rare. Then there's an aspect which is still sometimes underestimated, the impact of atrial fibrillation on stroke. So sometimes there are indications for anticoagulants quite early. And from what we see, there are still patients who should receive anticoagulants and who do not have anticoagulants. So just using anticoagulants when they are necessary will be able to reduce that risk. And finally, we have the risk for heart failure, which is probably the most challenging one. In some conditions, we still have, in many conditions, we still have many patients who develop terminal heart failure, laminopathies, Duchenne. And in this case, we're still facing, unfortunately, the situation where we would like patients to have cardiac transplantation, and it's not feasible because respiratory involvement is severe or for many other reasons. And I think it's the worst situation we are still currently facing. And I think in the future, we will really need to see what we can offer to patients in this situation. We discussed that yesterday. Sometimes perhaps cardiac transplantations should be considered with broader indications. And sometimes we should be able to discuss devices such as left ventricular assist device, you know, cardiac pumps
which are implanted surgically. It's not always possible to offer this possibility, but sometimes I think it's feasible. So globally, things have greatly improved, but we still have a lot of things to do, and we are waiting a lot from innovative therapies as well, because most of them are not only targeting the skeletal muscle, but also the cardiac muscle. So there's a potential to treat cardiomyopathy as well in Duchenne and in other conditions. So I think there's a lot of hope. Thank you for your intervention, very nice. And I was just following up on your comment on the European reference networks, and I was wondering if you are part of this network, and how can we amplify this network to collect databases of single centers to become very big European registries, because I think it's very difficult to be part of this network. So I've been trying to do that, but we couldn't access. So I was wondering, what is your opinion in opening up to different European realities to build together a very big registry on different cardiomyopathies? I don't have a global view on the general strategy of the ARN for registries. I've been involved in the LMNA registry. I will share this registry. I think it represented a huge amount of work to launch the registry. I asked for specific funding to collect data, but it's not part of the project. My view is that all centers who have patients should be able to participate. I think I do not want to limit the participation. Of course, if you have one patient, I think it doesn't make sense. But at least for those who have patients, I think it's important to have many patients and to have patients from all countries. But I don't know exactly if other colleagues chairing other registries have a different approach. So I won't be able to specifically answer to that question. But I think it's very important that patient advocacy group keep pushing at the European level for the promotion of registries and the promotion of clinical research, and to have fundings, and I think it's really essential. Politics are very important at the ESC level. Quick question. For which neuromuscular disease do you think there are more need for a registry today? I think in Duchenne we are in a situation where it's a paradox. We have many patients, and there are still some quite simple clinical questions which are not fully addressed. So we need registry to answer to those specific questions, especially to estimate the impact of all the medications we use. We need many patients included. And having a DMD registry will be also extremely important to facilitate the implementation of clinical trials. So it's crucial because we have many innovation in the field of Duchenne muscular dystrophy. But I think it's also important for most other neuromuscular conditions, even those who have a low prevalence, because there are few patients. And you see, sometimes you have 10, 15 patients in one given country. At our center, we see 2, 3 patients. You have a limited amount of evidence in the literature. Those patients are sometimes at high risk. And we really need to put data together to better understand those conditions. So there are major unmet needs for those conditions as well. So for a different reason, it's important to have registry. But
it represents a huge amount of work to gather all this information, and we need to figure out how we can proceed and prioritize. Okay. So if there are more questions at the end of the session, we can also come back to these arguments. Now move on next talk. That is from Chicago. Professor Elizabeth McNally cannot be here for reasons, but she sent us recorded messages. And she is a cardiologist and cardiovascular geneticist, and she directs the Center for Genetic Medicine and Cardiovascular Genetic Program at the Bloom Cardiovascular Institute at the Northwestern University in Chicago, and her studies on cardiomyopathies, muscular dystrophies, and cardiac involvement and role of genetic diagnostic in risk stratification have helped redefine the way we now interpret the diagnosis, prognosis, and prevention in familial disease. She will talk us about cardiovascular genetics and overview. Penso ci sia il contributo registrato. Hello, my name is Elizabeth McNally. I'm sorry I couldn't be there in person today, but hopefully I will be able to share some of my learnings with you today by this video. I very much wished I could have joined you there in Italy, but I was unable to travel. So I'm a cardiologist, and I've had the privilege of taking care of muscular dystrophy patients over many years, including many patients with limb-girdle muscular dystrophy. And so I'm delighted to talk to you today about the importance of genetic testing and knowing what your genetic subtype is so that you can receive the best management for your heart. These are some of my disclosures. I've been a consultant to PepGen and Tenaya Therapeutics in the past, and I currently consult for Novartis. My research grant support is shown, and I'm a founder of Ikaika Therapeutics and a co-founder of Cardigan. We're going to talk today about genetic inheritance, as well as the specific genetic causes comparing muscular dystrophy and cardiomyopathies. And I'm going to put special emphasis on genetics and arrhythmia risk because this is a critical reason to know what your genetic subtype is. So first we'll talk about types of inheritance. Most common types of inheritance of genetic diseases are autosomal recessive and autosomal dominant. Most of our genes, you have two copies, one that you get from mom, one that you get from dad. In the case of recessive diseases, there is an abnormal copy of the gene inherited from mom as well as one from dad. And so there are two copies. What one most commonly sees in that setting is that there may be many generations of the family where there is no evidence of any disease. And yet in one generation, you will see that there are a couple of individuals who have disease, and that's common with recessive inheritance. We have a number of limb-girdle muscular dystrophy subtypes that arise from recessive diseases, and this also occurs in areas of the world where there may be family interrelatedness or consanguinity. Autosomal dominant, on the other hand, are forms of diseases that can develop when there is only one abnormal copy of the gene. So again, typically two copies of each gene, one from mom, one from dad, but in this case, you only need to have one abnormal copy. That typically results in roughly half the individuals in the family having disease. And we do see this very commonly with many cardiomyopathies. And what we note there is that there is a lot of variable expression, meaning some individuals have disease at much younger age, while other individuals have it only mildly or at older ages. There is also the case of X-linked recessive disorders. Duchenne muscular dystrophy is the best known example of this. In this case, it is a disorder that is on the X chromosome. Women have two X chromosomes where males only have one. So if a female carrier passes that on to her male son, that individual will have Duchenne dystrophy, but females will be carriers in that case. And a form of muscular inheritance that we don't talk about as much is one called de novo. It means new. It means a brand new mutation happened when egg and sperm come together to make a person. Very small % of changes can happen in that setting. And if it happens to fall in an important gene, it can result in the development of disease. And we have a special way we go after that
identifying that genetically. We've learned a lot about human genetic variation, and that influences how we do genetic testing. Most of the testing we do these days is aimed at finding rare genetic variants. It is these rare changes that can actually cause disease. When we look at the genomes or the total genomic content of any two individuals, there can be many millions of differences, 5, 6, 7 million differences between any two people. And so we have to completely sequence genes to try to find those differences, these rare variants. Most commonly, we do gene panels, and I'll talk about that more in a second. We sometimes look at a lot of genes called an exome, or even all of the genes in the form of a genome. De novo variants, which I just mentioned, are when a brand new mutation comes up. And in that case, we have to look at both mom and dad in combination with the child, and to be able to identify what is the new variant that developed in the child. And that can sometimes be referred to as a trio exome. We also have other types of genetics. We can have large structural variants that can happen to genes, insertions, and deletions. And we have to go looking for those in slightly different ways, sometimes using arrays or long read sequencing. You could also put repeat expansion disorders in this group, for example, myotonic dystrophy, and we have to go about doing that diagnosis a slightly different way. Now, the most common variants that happen between any two individuals are what are called single nucleotide polymorphisms, or SNPs. We get at those using chips, and most of these common variants are not sufficient to cause disease, but when you add them all together, you can get to polygenic risks. And we don't have any really good polygenic risks for muscle diseases, but we do for many, many cardiac conditions. When we get a gene change back, we have to classify it, whether we think it's pathogenic or likely pathogenic, meaning it can cause a disease, or whether it's benign or likely benign, meaning it's not really causing any problem at all. When something is benign or likely benign, we say that because it is a gene change that is commonly seen in the population. 10, 20, 30, 40% of the population may carry it. And so we know it doesn't cause disease because these are rare diseases. At the other end of the spectrum, rare gene changes that we predict are going to have a significant effect on the protein, which we can predict using our in silico tools, or we see that gene change present in all the people in the family that have disease. That's enough for us to call it pathogenic or likely pathogenic. In the middle are what's known as variants of uncertain significance, sometimes called a VUS. That just means it's a rare gene change, and we don't have enough information to know whether it's pathogenic or benign. And that's important to recognize because we do get that result back a lot of time in our testing. And those results can change over time as we learn more information. Cardiomyopathies come in some different flavors. There are 4 chambers of the heart. The heart can be enlarged in all 4 chambers. That's referred to being dilated. The heart can be thickened in the left ventricle, and that's referred to as being hypertrophic. There are also restrictive forms of cardiomyopathy. And across all of these settings, there are some forms of cardiomyopathies that are considered arrhythmogenic, more likely to cause arrhythmias. And that's really important to get at genetically because we manage those patients differently. When we do gene panel testing for cardiomyopathy and arrhythmias, we typically try to get the largest gene panel we can because it improves our chances of finding what the problem may be. We used to separate cardiomyopathy genes from arrhythmia genes, and then it increasingly was discovered that there was overlap between those genes, and that sometimes we were expecting one and we got the other. And I will just mention that in and among these are many genes that can also cause neuromuscular disease. Why do we do genetic testing? Well, first, it's recommended in our guidelines by the American Heart Association, American College of Cardiology, and the European societies. The diagnosis, it helps guide clinical management. Certain genes carry higher arrhythmia risk, and that's the particular management that it can really play a role. And we also use it in what's called cascade family testing, where we look at how it segregates in the family and we can help treat people earlier. This is a study that we did in combination with the genetic testing company, where we looked at individuals over a 1-year testing period of time who were referred for cardiomyopathy or arrhythmia testing. It was about 5,000 individuals as part of a sponsored testing program.
we were able to find about 20% of the time that we could make a genetic diagnosis, which is actually pretty significant. Because we were using very large gene panels, we did get those variants of uncertain significance about 50% of the time, but that should not stop us from doing genetic testing because, as I said, over time we can sometimes resolve those. And so a 20% yield is actually pretty good. The most common genes that cause dilated cardiomyopathy, at least in this study, turned out to be titin, called TTN. This is a very large gene, and about 1% of the population has a single copy of a premature stop sign present in that gene. The next most common gene we picked up was LMNA, or lamin A, and behind that, desmoplakin, DSP, or filamin C, called FLIN-C, and then TTR, and then behind all of those was a whole category of a bunch of other genes together. I mention these because titin, TTN, LMNA, and filamin C are all associated with muscle disease as well. And it's important that we recognize that there is this overlap between what happens in the heart and what happens in skeletal muscle. And that's because there is overall similarity to what heart and skeletal muscle cells look like. They are both categorized as what's called striated muscle, meaning it has stripes that we can actually see when we look in the microscope. And this striation or stripes reflects the overlap of the contractile protein apparatus of actin and myosin, responsible for the actual contraction of these cells. There are some slight differences. The heart cells are shorter and squatter, while the skeletal muscle cells are longer. Smooth muscle cells also have a little bit of similarity, but not the same striped organization that we see in heart and skeletal muscle. But nonetheless, in some settings, they do share some gene expression, and so similarly can be affected in some of the disorders that we characterize genetically. There are many neuromuscular diseases that have cardiac involvement. Duchenne and Becker muscular dystrophy, well known and well described. Emery-Dreifuss muscular dystrophy, or EDMD, and LGMDs involving lamin or Emerin are also well known to have cardiac involvement. Our dominant limb-girdle dystrophies like lamin, desmin, and titin are recessive dystrophies, which include all the subtypes of sarcoglycans. FKRP, titin, and others can all have cardiac involvement. And then other neuromuscular diseases like Friedreich's ataxia, myotonic dystrophies, congenital myopathies, myofibrillar, and of course, mitochondrial. So it's important when you're working with your neuromuscular team that they have a cardiologist who is knowledgeable about these diseases and understands how the genetics can help guide the therapy. This is a study from over 25,000 patients with neuromuscular disease taken from a genetic testing company and gives a very nice spectrum on what the yield is, what the likely diagnosis is, and what the genes are that can be implicated. Overall, in these 25,000 patients, they had a diagnosis over 20% of the time, so not that dissimilar from what we saw in the heart. And of those, very often the most common diagnoses were actually DMD, unexpectedly in some cases, calpain-3, FKRP, dysferlin, anoctamin, and lamin. So again, those are the big common ones to know because a number of those can have involvement of the heart. This is from another study which looked at about 5,000 LGMD patients. Here we can see that the most common ones diagnosed were calpain-3 and dysferlin. Those do not have the same type of cardiac involvement that we see with FKRP or DMD or sarcoglycans. And typically we don't think of calpain and dysferlin as having specific cardiac involvement. Now, those disorders are important because more normal forms of heart disease can develop there, like blockages in the arteries and other things. So it's still important to make sure the heart is being well taken care of, but we don't think of the heart as being specifically targeted in calpain and dysferlin. This is showing that same data, and again, emphasizing the genes that we know for sure have targeted cardiac involvement because of the genetic defect itself, emphasizing titin and Duchenne, GAA, sarcoglycans, desmin, and others. So again, very important to know what the cardiac defects are so that we can best manage. I'm going to talk just about a couple of specific genes. You heard me mention a gene called LMNA or lamin AC.
This is a very important gene that encodes a nuclear membrane protein. It is one that has been known for a good number of years that can carry a risk of lethal ventricular arrhythmias, so life-threatening ventricular arrhythmias, very critically important to make this diagnosis. This is an example of a heart rhythm monitor taken from a patient with LMNA genetic defect, and it displays the different types of abnormalities that we can see. We can see rapid rhythms coming from the bottom chambers of the heart, like ventricular tachycardia. This can be short bursts or non-sustained, or it can be longer periods, which again can be life-threatening and cause fainting or syncope. We can see pauses where the heart just stops for 2, 3, 4, 5 seconds, and this can also lead to fainting episodes or lightheaded episodes. And then we can see supraventricular tachycardias, which don't carry the same life-threatening problems associated with it. But it's important to recognize these because we can treat these disorders. This is an EKG from a young man who I've taken care of for a number of years. He first came to see me when he was about 16 years old. At that time, he had lived his life believing that he had Becker muscular dystrophy. I looked at his EKG and pretty instantly recognized that this was not Becker muscular dystrophy, and a genetic test confirmed that he had an LMNA gene variant that in his case turned out to be de novo, not present in either of his parents, and there was no family history before him of having this disorder. This slow heart rate and absence of clear atrial activity was a sure finding that we see in Lamin disorders, and is very treatable with a pacemaker, which he's now had for many years, upgraded to an ICD, and he's done very well. Because there is so little activity in the atria, in the top chambers of the heart, he has also been anticoagulated, which is, again, very important in these arrhythmic cardiomyopathies. Titin, as I mentioned earlier, is another gene that can have cardiac involvement. About 1% of the population has a single copy of the gene that has a premature stop sign in it, or a premature stop codon, or titin truncation, as it's called. It is less common for the single copy to result in muscle disease, although it can in some settings. But more commonly, what we see is titin as a recessive form of muscular dystrophy, because both parents each carry a single copy, and the children got the recessive 2 copies, both having the premature stop sign. In that case, the children are at risk for developing, the offspring are at risk for developing cardiomyopathy, but parents can also be later in life. And so it's really important that all family members get screened and properly monitored in this case. I want to mention filament C, or FLIN-C. This is another structural protein that's very important for both heart and skeletal muscle. This is an interesting gene because it can be associated with quite variable cardiomyopathy that can be dilated, it can be hypertrophic, it can be restrictive, but in all cases, it is associated with an increased risk of arrhythmias, and in particular ventricular arrhythmias, leading to some different guidelines about how we manage these patients and when we might think about device implantation. But at a minimum, these patients require more intensive monitoring for irregular rhythms. This is a recessive form of muscular dystrophy, or FKRP. This is among the more common causes that are recessively inherited. And there is one common allele that is present in a lot of parts of Europe, and so that becomes the most common specific gene that we see a lot. This is a study from the Iowa group where they looked at 82 individuals who had FKRP mutations. At least 70 had at least one echocardiogram, and so they could get a sense of what was the natural history of developing heart disease in this group. This is showing cumulative risk of developing cardiomyopathy over time, and so most individuals would develop some form of cardiomyopathy, but often not until into their 40s, 50s, or even 60s. They also noticed that there was some correlation between ejection fraction and lung function measured as FVC. So that was important for that consideration. And then also some correlation with walking speed, so that, again, some reduction in function and walking, meaning some parallel between how the breathing muscles function, how the limb muscles are functioning, and how the heart muscle is functioning.
So hopefully I've convinced you that genetic diagnosis informs heart risk, and it's really important to know the genetic subtype. There are different effects depending what the gene is, and it can affect risk for heart failure, cardiomyopathy, and arrhythmias. Certain genes have high arrhythmia risk, like lamin, desmin, and filamin C, and should be monitored and managed accordingly. The heart can be treated early. And as we move into the era where we're beginning to consider gene therapy for limb-girdle, we also have to consider whether the gene therapy should target and treat the heart. We have special considerations for how we manage heart symptoms in muscular dystrophy, and in particular cardiomyopathy. So for somebody who is ambulatory and does not have neuromuscular disease, the most common way we follow whether somebody is having heart failure symptoms is we ask how they are doing when they are active. Can they run? Can they walk? Can they go upstairs? And for someone with neuromuscular disease, we can't ask those questions because their muscles limit them from doing that. So instead, we rely on biomarkers or things we can measure in the blood to get a better sense of what that risk is. So serum NT-proBNP is a blood marker we can measure, and it is a much more sensitive measure of heart failure than, for example, BNP. And so it's important that the cardiologists know that NT-proBNP is the better biomarker. Many of our patients with muscular dystrophies don't have very high blood pressure or can even have low blood pressure, which can limit the use of medications that we use to treat the heart. If there is not a lot of muscle mass, we cannot normally follow the kidney function, which we follow with serum creatinine. And so that requires using a test like serum cystatin C instead. We also can detect that there is an elevation of the marker called troponin, which is a marker of heart injury, but that can just happen naturally in the some forms of muscular dystrophy. And so it can periodically be elevated. So it's important to follow this as well. And then lastly, liver function testing may also be abnormal, sometimes reflecting really just muscle problems, but also sometimes reflecting intrinsic muscle disease. And so all of these things should be followed carefully. How do we treat cardiomyopathy? Well, there are what are called the 4 pillars of medical management, meaning 4 different types of medicines that we use to treat the heart. They are called ARNIs, beta blockers, mineralocorticoid or MRA, and SGLT2I, and I'll talk more about what each of those are. And we want to add these to the patients, making sure we don't drop blood pressure too far, but really these medications have all been shown to work better together to really improve heart function and long-term outcomes. So what are these medicines? The 4 pillars, sometimes called GDMT, or guideline-directed medical therapy. This is recommended by cardiac societies. The first category is what I mentioned as the ARNIs, neprilysin inhibitors. Sacubitril valsartan is the mainstay medicine here. Sometimes we're not able to get patients on this. And secondary drugs are ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers. They work, but sacubitril valsartan is a superior agent. Beta blockers are commonly used. These also can help heart function. They also can help with arrhythmias, and these are known as carvedilol, metoprolol, and many, many others. Mineralocorticoids act on yet a 3rd pathway for the heart. These include medications like spironolactone, sometimes called aldactone, or eplerenone, and there are some newer ones that are beginning to be available as well. And then our last category of medicine is called SGLT2I. These were initially developed for treating diabetes because they help the kidney excrete extra glucose. Mainstay medicine here is one called empagliflozin. It turned out after treating patients with diabetes, it became very clear this was also effective for treating the heart. The heart likes to operate better when there is more normal glucose present, and so these medicines are also used. We're moving into the era of genetic medicines. Genetic medicines are where we're using genetic materials to actually treat diseases. We've been talking about genetic diseases, so it is very natural to be thinking about how do we actually begin to treat what is the underlying defect. In some cases, we know that the problem is there is not enough of a given gene product. Recessive diseases most commonly arise because there are 2 abnormal copies and none or not enough of that gene product is getting made. Similarly, in some of the dominant disorders, we also can document that there is not enough of the protein being made. In other words, there's a 50% dose, and that's not enough. There we begin to think about strategies like genetic replacement.
And our most common replacement strategies right now involve using adeno-associated virus, or AAV, or there is work being done now to use lipid nanoparticles to potentially deliver these agents, with the idea that we could perhaps treat and retreat and even retreat in the future. Right now, there's a lot of immune response to adeno-associated virus, and so typically we do not think of treating patients more than once with an adenovirus. There are many RNA methods. There are small interfering RNAs that can be used to knock things down that are not supposed to be there. There are antisense oligonucleotides that can be used to induce things like exon skipping, and we have improved drugs for treating Duchenne, some genetic changes in Duchenne muscular dystrophy. There are also microRNAs and mRNAs that can be delivered. And lastly, we are in an era where we begin to think about how do we actually go in and specifically correct or edit the gene that has the problem. The CRISPR, or Cas9, is a nuclease that lets us go in and make changes. There are also things called base editors that let us make very specific changes, and even RNA targeting that can happen. And these are very much in development. We have a lot of gene editing that works in cells, and we can do it in animal models, but we're still working with getting more effective delivery to really move gene editing into humans. When we think about viral gene replacement strategy, which is AAV, we always have to stop and say, what is the evidence that adding more of this gene product will improve the outcomes? So as I said, in the case of recessive diseases, it's natural. We know the protein is missing. Can we put it back? And so for the form of limb-girdle muscular dystrophies, we now have a number of interest and trials, some of which have initiated, some of which have been paused, but all of which remain plausible. So for Duchenne muscular dystrophy in the US, we have one FDA approval for Elevidys, and many others being looked at right now, trying to use more targeted myotrophic vectors that will have less targeting of the liver and more targeting of skeletal muscle and even cardiac muscle. Danon disease is another disorder that does have a skeletal myopathy associated with it and cardiomyopathy, and that is a straight gene replacement approach. We have a number of limb-girdle dystrophies, the sarcoglycans and FKRP, which are moving forward, Pompe, Fabry, Friedreich ataxia, and then a couple of cardiac indications, which are MYBPC3 and PKP2. So this is a very much active area. There are a number of companies interested in this and pursuing clinical trials, so one that people want to stay readily attuned to. We have learned a lot about gene therapy, and I think it's important that we learn everything we can from the patients who are participating in this so that we can learn more and treat people better in the future. In many cases, for limb-girdle muscular dystrophy, we also have to treat the heart. If we know there are problems in the heart, that AAV needs to also show that it gets into the heart and that the promoter that is being used to drive gene expression is also active in the heart. And remarkably, that often hasn't been established for some of the gene therapies going forward. We've learned the most from Duchenne muscular dystrophy. As I mentioned, we have one approved agent in the form of Elevidys. Pfizer did a study, but they did not take that forward. And then we have a number of others that are in trials, some with quite promising results. And we've learned a lot from these patients. What we've learned is there can be adverse events. Most of these are immune responses to the virus that can happen because the body recognizes the virus or it recognizes the actual protein that gets made because it wasn't there before. So now it gets seen as foreign. And so in this case, we know lots of things that can happen. We are learning that we have to immunosuppress people as they go through gene therapy. And we don't really know exactly for how long we have to do immunosuppression. Many cases we remove it and it seems like patients are doing okay, but this is still very much a work in progress. There have been a number of patients who have participated in trials to allow us to be able to look at what happens in their blood after gene therapy. We can understand what happens when things go wrong. Platelets can go down and complement can be activated, and we can see further complement activation and abnormal liver functions. And that is teaching us how to manage these complications better. And ideally, we want to come up with AAVs that are not so immunogenic, or even use this information to ultimately figure out, can we actually repeat dosing in some way by manipulating the immune system?
It's important to recognize in Duchenne, these patients are all treated with steroids at baseline, so they remain on steroids because that's what we do to treat the Duchenne, and that's also affording some degree of immune suppression. We've had AAV treatment now for enough time that we're starting to see some real-world evidence of what happens after treating patients, which is what's the experience in the community when we started to do this. We have learned that there can be side effects. Again, I mentioned a lot of those immune side effects, but we've also learned that many of these can be treated, and that while there are risks, most patients can do okay. We've started to look in collaboration. This is a study that Melissa Spencer led at UCLA, and she's been collecting blood samples from Duchenne patients who were treated with AAV9 and now some other gene therapies to actually specifically look at what's happening in their blood after treatments, and looking at what is the time point at which they're developing immune response to the AAV that they were given, and how does it affect their production of anti-drug antibodies that can happen. It's very important that any patients in gene therapy want to be part of these studies so that, again, we can learn. We don't have great animal models to help predict this. We have to learn everything we can from humans going through this process. We've also learned that our hospitals and our doctors need to be ready to treat our patients. So we need a multidisciplinary team to do gene therapy. It involves for limb-girdle dystrophies and Duchenne dystrophies, that involves a neurologist, cardiologist, pulmonologist, people who know about the liver. We need to make sure laboratory tests are done and assessed at the right time point after their treatment. And especially in the US, we have to work on having authorization from the insurance and the right support from the insurance companies to do this. It's important that we select our patients carefully, make sure we have the right genetic diagnosis, and make sure they have a relationship with a neuromuscular care team. It's important that the patient and family is committed to this process, because there can be immunosuppression, and that can place constraints around family members for getting sick or being exposed to viruses while the patient is immunosuppressed. So there's a lot to look at here. Our hospitals need to be ready for this process, not only by making sure we have the right staff, but the right facilities, and that we have everything lined up on treatment day, that we're really ready for delivering that drug, making sure it's delivered well, and making sure that we are following our patients with the right follow-up blood work and imaging, and making sure everything's in order. There's a lot of monitoring that has to happen after gene therapy, following patients for months afterwards, especially in the first 3 months, but even beyond that, because it is only through this type of follow-up that we are going to learn how well these drugs work. And so I encourage people to be involved in the trials as much as they can. So what are my take-home points, especially on genetics? It's important to do a broad gene panel so that you can learn what your form of muscular dystrophy is. If you know the specific form that runs in the family, then you only need to be tested for that. But if you are the first person to be tested in your family, you want to do a broad gene panel. The genetic subtype is critically important for knowing what the cardiac risks are. As I mentioned, there are some forms of limb-girdle that don't specifically affect the heart so much. And so it's really important that we know it's that type, and then you don't need to go undergo all the same imaging and monitoring. Still need to be monitored for regular forms of heart disease, but not the same intensive monitoring. Importantly, there are medical and device treatments for the heart in muscular dystrophy. And as we move into this world where we have more gene therapy, we have to learn everything we can from every single patient. And it's important that we do that, because it will help make gene therapy ultimately available and safer for others. So I thank you. And I'm sorry, again, I couldn't be there with you today. I appreciate your time and attention. And if you have any questions, please feel free to get in touch with me, and I will do my best to answer them. I hope you have a great conference. Thank you. And now, welcome and thank you to Professor Chet Villa. Has been involved for years in the treatment of heart failure in children and young adults with a neuromuscular disease, particularly Duchenne muscular dystrophy. At Cincinnati Children's Hospital, he works in a highly integrated setting combining pediatric cardiology, advanced heart failure, and heart transplantation, contributing to the development of an increasingly early approach
to cardioprotection in Duchenne patients. His clinical and scientific work addresses key issues such as the timely interaction of pharmacological therapy, longitudinal monitoring of ventricular function, the use of mechanical support devices, and heart transplantation in neuromuscular patients with advanced cardiomyopathy. Today, Professor Villa talk to us about cardiac therapies in neuromuscular disease, pharmacological treatment, and device up to heart transplantation. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to come speak with you and to the rest of the collaborators, many of whom I've worked with. It is always great to see them and to hear about what they're doing. What you heard from Dr. McNally is when we classify cardiomyopathies, we tend to use how the heart looks, usually by echocardiography, but also by cardiac MRI or by their rhythm abnormalities. And historically, for neuromuscular diseases, we have shoehorned them into this phenotyping. So we said patients with neuromuscular disease, if they have a thin heart that doesn't work well, if they have a thick heart that works well, or if they have what we call restrictive disease where the heart does not relax well, we just pushed people who have neuromuscular disorders into these same groups. And generally, we tried to treat them the same way. What we have learned from the genetic testing and from natural history studies is that it's probably not an appropriate way to do it. There are some things that we can use that do apply in the same way. However, the treatment window, the natural history progression, and the predictors of disease appear to be very different for these populations, and we need to move into a treatment regimen that reflects that. The other thing that is important is, as you heard some from Dr. McNally, is a number of new therapies that are aimed at treating skeletal muscle disease also may affect the heart. And because of the way that these are generally approved and how they were tested, we don't know much about how they impact the heart, both positively and negatively. And we have to think about this as we move forward and track them through things like registries, as you heard from Dr. Wabi. The other part that becomes a real problem, especially when it comes to treating heart failure in patients with neuromuscular disease, is the usual ways that we do it become much more challenging. And so as you heard some from Dr. McNally, but really I'll focus a little bit more is, when we talk about heart failure, we look at not just how the heart is functioning, but how it impacts the other organs in the heart or in the body. So do we start to see evidence of end organ dysfunction? Does the liver look like it's under pressure because blood has backed up into it? Do the kidneys, again, show similar challenges because blood has backed up into the kidneys or there's not enough cardiac output going out? The challenge is, as we use those usual markers, many of them are not good in neuromuscular disease because they are dependent on muscle, or in the case of how we generally tend to track the liver, that those same molecules can be released in the setting of muscle disease. So it confuses how we risk stratify people and how we understand if they are having worsening disease. The other challenge is the symptoms. So we look at, for patients who do not have neuromuscular disease, we look at symptoms like, do you have swelling in your feet because you're retaining fluid? Do you have shortness of breath, again, because blood is backing up into the lungs? And do you have veins that look like they're distended? The problem is in neuromuscular diseases, this can be very challenging. Almost all of my patients who are in a wheelchair by the age of 20 will have some degree of swelling, even if they have no cardiac disease. From a shortness of breath perspective, it becomes even more challenging. As you heard earlier, when patients have respiratory muscle weakness, what we have found is the shortness of breath is a very late stage manifestation. And so if we waited for those sorts of things to happen, you would be in the end stages of heart failure. And those are generally patients who have very limited access to therapies and in whom the therapies aren't going to work quite as well. And in fact, for most of the heart failure clinical trials in non-neuromuscular patients, those patients are generally excluded because they're too far along. And if we wait for those symptoms to develop in neuromuscular patients, we are putting ourselves far behind the eight ball. And then from a diagnostic findings perspective, what we are learning more and more is where echo can be quite helpful because it's readily available in terms of documenting the natural history.
but also where cardiac MRI can really start to show us differences between the different types of neuromuscular diseases. So it will allow us to show what is happening at the tissue level. Is there fibrosis? Is there microscopic fibrosis? Is there edema? And what does that mean in terms of disease prognosis and progression? For things like 6-minute walk or cardiopulmonary exercise testing, depending on how weak skeletal muscle is, we are starting to really understand what is cardiac driven and what is skeletal muscle driven. And we are even starting to explore how to evaluate this in patients who are non-ambulatory. So using ergometry from the arms to be able to understand disease progression. It is also becoming a therapeutic approach, including in patients with Duchenne muscular dystrophy, but even outside of Duchenne, we are now starting to use this to be able to characterize potential benefit for things like gene therapy in Friedreich's ataxia. To be able to do any of this, as you heard from Dr. McNally, and as we start to talk about heart failure and transplantation, it is, we need to have multidisciplinary care. Trying to understand what is heart failure, what is not heart failure, and how to manage the long-term disease. If you just have a cardiologist who's trying to do that, it's not going to be effective. And in fact, in the beginning when we started looking at ventricular assist device therapy or heart transplantation, the main contraindication was not their heart disease. We knew they had heart failure. They had severe heart failure. The main contraindication at a number of centers was there's neuromuscular disease. For a lot of those patients, it wasn't actually quantified. It was just that you have the disease in and of itself, and that was a contraindication to therapy. We are now moving into a more tailored era where we can look at an individual and say there's a lot of variability in skeletal muscle function, there's a lot of variability in respiratory function, and we need to be able to consider some of these therapies, not in everyone, but in some patients. And you need to have a system that allows you to characterize that individual's long-term progression, their genotype, and to be able to manage some of the complications afterwards. I'll use DMD as the example because I think it's one where we've been able to make some significant strides within the last 10 years. We are hoping to use a similar structure, kind of as you heard from Dr. Wabi, to apply this to other diseases as well. But I think we've had the most success, at least in the US, in the last 10 years in DMD. So what we thought we knew about the disease really came early on from autopsy-based studies from the 1940s through the 1970s, which showed that there was fibrosis that happens on the outside of the heart that generally progresses over time, and that can lead to heart weakness. In the 80s and 90s, we started to use ultrasound to be able to show cardiac function, and that gave us a little more of an idea of what was going on, but really our understanding began to evolve significantly as our genetics understanding improved and as cardiac MRI became more readily available in the early 2000s. So what we saw by cardiac MRI in the early 2000s is we could detect those areas of fibrosis on the outside of the left ventricle, and then as that progressed, we started to see muscle weakness. We thought we then had the key to move forward, and what we have learned is we were only kind of at the tip of the iceberg. And so for a long time, we were then referring to it only as fibrosis, what we saw on cardiac MRI, and what has now become clear is that is not the case, is that we actually have fibrofatty replacement of the heart. And why that matters is we are starting to define where that therapeutic window is for treatment. If we wait till the end stages of disease, what I'm going to show you is the heart muscle is already gone. We need to understand what is happening at the tissue level in a variety of neuromuscular diseases so that we can tailor our therapies to the best time. If we wait till the end stages of disease, where people become symptomatic, especially in neuromuscular diseases, we may have already missed our window even if we have good therapies. So why we even started to look again, we had stopped, at least at our center, doing a lot of autopsies in patients who had passed away because they were either in the hospital or we knew what had led to their death. And so we did not want to go further on. We thought we had our understanding because we had the cardiac MRI data
But then as we started to see older and older patients, because even though I work in a pediatric hospital, we see adults with dystrophinopathy throughout the lifespan, is we are seeing things on cardiac MRI and the rhythm monitoring that didn't make sense, using only the fibrosis explanation. And so we started going back to families and to patients who either we knew were about to pass away because they were getting sicker, or if they did pass away, even in the hospital, to actually autopsy in a regular way. So we were looking at all of the organs, the heart, the lungs, the liver, the kidneys, all of these things. And what we started to see in the heart was that we were actually seeing early replacement of the heart by fibrofatty tissue. So not just fibrosis, not just scarring, but there was actually replacement of the myocytes, the heart muscle, by fat. So here on screen left, this is in a preteen. So this is a patient who had normal cardiac function. He had just had a cardiac MRI 6 months prior to this. Unfortunately, he passed away from complications of COVID, but his heart was in a good spot based on all of his ultrasounds, and we are only starting to see early stages of disease by cardiac MRI. And what you can see down here, the darker pink is the more typical muscle. Up in this area, you can see light pink, that is areas of fibrosis or scar that are starting to happen. And then at the very top, you can see an area of fat. You can also see small little areas of fat here that have already started to develop in his heart, and this is before puberty. And if we would have just used ultrasound or other methods, we would have missed that these severe signs of disease were already starting to happen. And why this matters is by the time you get to the late stages of disease, so this is an adult patient who died of heart failure, and what you can see is there's very little heart muscle left. There is some light areas of pink here in fibrosis, but the majority of his heart in areas was fat. And in fact, when we looked at areas of the upper chambers of his heart, the pathologist, because she was not expecting to see it, she called me. She said, I can almost see through his heart. There is no muscle left in some areas. And if we wait for those stages of disease, then we are going to miss our window for novel therapy. This matters even more as it gets to some of what you heard from Dr. Wabi about the early initiation of ACE inhibitors in particular. So the data that came out of France really started to change how we were, how and when we were treating patients. And so we were starting to move towards starting around age 10, at least in the United States. But then as we started to look at our cardiac MRI data, and with this that I'll show you, is what we know is about a quarter of patients will have fibrosis in their heart before age 10. And more importantly, what we're doing now as we start to look at the heart tissue itself when people pass away, especially early, is we can see some markers of very early, very severe disease, even earlier than that. So this is in a 7-year-old patient who passed away unexpectedly and tragically, and we were looking at his heart. And what you can see here, this is actually in the upper chamber of his heart, so the atrium, and he has some small areas of muscles, but he has large islands of fibrosis and fat that have already happened at age 7. By every measure that we had of him at that time, we had been telling the family that his heart was okay. And now we're starting to learn that we have to follow in a different way, and we have to look in a different way, and we also have to treat in a different way. Exactly when is going to be the question, and how. And how we're going to try and do that is actually through the registries that you heard from Dr. Wabi, building that sort of infrastructure in the United States, which has generally not been possible because the sites don't like to talk to each other, because I think that's the way we're going to be able to move forward. As you heard from Dr. McNally, you know, our treatment, especially for dilated cardiomyopathy, is based on kind of 4 general categories of medication. But I think the important part from a neuromuscular perspective is we have to understand when the right time is to treat patients. If we use the paradigm for what exists in non-neuromuscular disease patients, I think we're going to miss a window. We have to start to define it for specific diseases and based on genotype. The other part that you started to hear from Dr. McNally, and this is especially relevant for limb-girdle and for dystrophinopathies, is a number of therapies have been advanced that are clinically available in the United States, some of which are also available in Europe or are being evaluated in Europe,
and they were developed on a clinical pathway based on skeletal muscle treatment. That was because that was the way regulators, patients, and families wanted this to go. However, for the majority of those diseases, the onset of skeletal muscle weakness and the progression of muscle weakness is different than what happens in the heart. And so as a result, we have very limited data on whether these are beneficial to the heart. And in fact, from a gene therapy perspective, we have evidence that there can actually be some damage that happens to the heart. We need to understand what this means long-term in terms of cardiac therapies, especially in an era when we are starting to change how and when we are treating with the typical cardiac therapies. And we need to be able to do that through natural history studies, because the background therapy is changing, the new therapies are changing, and we can't use data from the early 2000s because those patients were on an effectively extraordinarily different medication regimen. So how we are trying to do it, at least from a dystrophinopathy perspective, is we've built a large multi-center study that now includes more than 30 centers in the United States, and we are collecting data on dystrophinopathy. What is important about this is actually part of a broader pediatric heart failure group. So we started this in 2017, focused on trying to understand what to do to make treatment for children with heart failure better. So we use heart pumps or ventricular assist devices when the heart fails, and it was very rarely used in babies or children with congenital heart disease. We started a group with 7 or 8 centers basically to try and learn how to do that together, how to share data, and since then it has expanded quite a bit. So we now have a very large pediatric registry for ventricular assist devices. We also have this group, which we built for dystrophinopathy, and we also have one for pediatric heart failure in general. And so what we have done, so we have now enrolled over 1,400 patients with dystrophinopathy over the last couple of years. 85% of these are Duchenne, and then there's a mixture of intermediate phenotype Becker, and then a very small number of carriers. The other part that's important as we start to move forward is trying to understand the landscape. What happens when you're in Cincinnati, or when you're in Columbus, Ohio, or if you're in San Francisco or New York, or if you're in a very rural area, often varies quite a bit. So understanding what the care treatment paradigm is in these places, and we can also take advantage of that to understand the long-term differential effects of therapy. So while it can be very frustrating for patients and families that they may get a different recommendation depending on where they live, this also we can take advantage of to try and understand scientifically the impact of these different regimens. This is especially important because not just their cardiac care can be different, but their neuromuscular care can be different. From a Duchenne perspective, that includes different steroid regimens. Are you on a daily regimen? Are you on a weekend regimen? Do you use some of the newer therapies like Givinostat? Are you not using those? What are the long-term implications of those? And so I think we have built a system that will allow us to track and follow those over time. This infrastructure, as you actually heard from Dr. Wabi, can be used for different diseases. So we would anticipate, and we are going to hopefully use over time this to be able to understand things like limb-girdle, like Friedreich's ataxia, as well, because the regulatory and legal infrastructure has been set up between centers. So in the United States, what this meant for some centers for them to come on board was it took about 2 years of regulatory work before they could contribute at all, even if they had investigators who were interested and families who were interested. And so being able to create that framework and writing an IRB protocol that broadly includes anybody at risk for heart disease is allowing us to hopefully broaden this to a variety of neuromuscular and non-neuromuscular diseases. And so as I hinted at in the beginning, as we start to talk about advanced therapies, the way that we are able to move forward from advanced therapies is that we had, at least in Cincinnati, a very engaged pulmonology and neurology group. This is extraordinarily important because when we are talking about ventricular assist devices in the US, they hadn't been done at all because of muscle weakness.
So centers said, because there is muscle weakness and that is a life-limiting thing, we will not move forward with ventricular assist device. I was lucky enough to be at a center where we had the expertise and we had the cardiology expertise for people to reconsider that and to say, hey, we think we can do this. Yes, we need to be able to follow, but we think with a heart pump in place, we can move forward. And so with that, we started doing ventricular assist devices in Cincinnati in the mid-2010s. We were also learning quite a bit from what was happening at Bambino Gesù, and being able to share that experience back and forth between the surgical and clinical teams allowed us to move forward more consistently. The early experience that you see here from the multi-center registry, almost all of this in the beginning was in Cincinnati because we were the only place doing it. And those patients were coming basically from around the country to be able to get the VAD, and those patients were generally doing well. This was exciting for me because I got to help patients that I was very interested in helping. The challenge is those patients were coming from literally around the country. And where were they going to go back to? How are we going to create a system within the United States that allowed patients to get this therapy more broadly? And so one of the things that we did through the multidisciplinary care and through our registry is we also made it a quality improvement network. It wasn't just about generating data, it was about sharing experiences and learning how to do this together so that families could get this anywhere. So we had our first patient was from Cincinnati. Our next patient was from Oregon on the West Coast, so multiple hours away by plane flight. The next patient was from Florida, multiple hours away by plane flight. And they were coming to Cincinnati, and we needed to find a way to get them back home. That's the only way this is effective. We may be able to make your symptoms better, but we need to put you back in the home where the people that care about you are, where the rest of your team is. Otherwise, the quality of life benefits that come with improving your heart failure will be nothing. And so as we started to share this, we started to see a number of other centers around the country actually start to employ this therapy, which has been tremendous. It has meant that we do a lot less VADs, which makes me individually sad, but as a result, the patients are getting the therapy and they're getting it in a more timely way at centers around the country. We are about to publish our follow-up to that, which is now 45 patients. So a third of those are Duchenne, a third are Becker, and a third are another muscular dystrophy. The majority of those are limb girdle. This also starts to intertwine with some of what you heard from Dr. Wabi. When you look at the patients who are in kind of the other muscular dystrophy, a number of them had laminopathy, one of which was our patient, and the heart pump was working quite well. Ultimately, what he passed away from is his rhythm became uncontrollable. Now, he had 5 good years out of the hospital. He was hospitalized a total of 2 times in those 5 years. He was able to go forward and do the things that he wanted. He lived his life as he typically would, but unfortunately, long-term, he was still limited by the disease, and we have to think about how we can use some of the novel genetic therapies in addition to what we have already to treat the whole disease. The next part is an era that I will tell you, if you would have asked me 15 years ago, I would have said would not have been possible. While we were starting to think about a ventricular assist device, at least in the United States, that was pushing the limits. Heart transplantation was basically not available for patients with Duchenne. There are a number of times when people have transplanted patients who have Becker, but basically they had next to no muscle disease, or the centers didn't realize they had Becker when they transplanted them and only realized it afterwards. And so I remember more than a couple of years ago when the heart-lung transplantation meeting was in Nice, and we were talking about using heart transplantation in other syndromes, and the speaker got up and said, situations where it's going to be contraindicated completely, and Duchenne was up there. It was going to be a no-go till forever. What we have been able to learn is by integrating neuromuscular care, pulmonary care, cardiology care, that it is possible, and we also need to acknowledge that the diagnosis itself can only tell you so much.
So I have some patients with Duchenne who are still walking at 17. I have some who lost ambulation before they were 10. They have similar variation in their respiratory strength, and we have to be able to acknowledge those differences when we start to think about advanced care, whether it's VAD or heart transplantation. Transplantation is not going to be right for everyone with neuromuscular disease. I'm not here to make that recommendation. But we have to take an individualized approach to understanding the progression for each person, and then understand, depending on what kind of care you have available, if it is an option. Just like we do for any other disease or diagnosis. We cannot just use neuromuscular disease as a contraindication. You have to look at the person and look at all of theirs and build a system that can do that. So with that in mind, as we would expect, the majority of people were non-Duchenne. So they were either an intermediate or a Becker phenotype, but a quarter of the patients were Duchenne. And when you look at the majority of the patients were ambulatory. A number of them, though, were about to lose ambulation, even if they had not, and some did lose ambulation after their surgery. And that is another thing that we're going to have to pay attention to and watch over time when we talk about the risks and benefits of the procedure. If you have a complicated heart transplantation or VAD course, it may lead to a short-term decline in your skeletal muscle function, and sometimes that can be a big deal because for some people that may be loss of ambulation, and you have to talk to the person to see how they value that in terms of their consideration. The other part is from a forced vital capacity perspective, the majority of patients were actually still doing well. Even though they had muscle weakness, they were not severely decreased. This is different than what we were seeing in the VAD population, where on average, the forced vital capacity percent predicted was about 50%, and we had some patients who were implanted and still actually did okay with a forced vital capacity percent predicted under 30%. Not all of them did okay, but that is the way I think that we are going to learn moving forward. What was happening before we started to share our experiences was that individual centers were doing this and no one was learning from it. And so by bringing our data together, what we can start to do is understand what the risks of heart surgery, a sternotomy are on lung function, on muscle function, and what the long-term benefits or risk of this are. Long-term, and I use the term long loosely, all of our patients survived 1 year, and we had about 90% survival at 5 years, which would put it on par with non-neuromuscular patient survival. We need to follow this very long because I think that's really going to get at trying to understand what the benefit is, where a ventricular assist device may be best, where heart transplantation may be best, and the only way that we're going to understand that is really at 7, 8, 9, 10 years and older, because at least for right now, for a ventricular assist device, those early outcomes basically mirror each other. They aren't distinguishably different. Long-term heart transplantation may have benefit, but it may also come with additional risk. As your lung function goes down, you're more at risk for infections. The immune suppression that we have to use in that situation may become more of a complication, and we're going to have to understand that. That will only come with time, and we will continue to follow this group to be able to really understand that. And this graph, again, reflects what we are seeing from a VAD perspective as well. We have started to build a network of people that will engage with each other, that will talk, and will start to apply some of these in real time. And so we are starting to see small numbers, but more and more heart transplantation and at multiple centers. This isn't just at 1 or 2 centers. Almost all of the centers here have done 1 or 2. I think there's 1 center that has done 3, and that's it. But we're learning together, and we are applying this, I think, in a select population. And it is incumbent of us to really start to understand who that population is over time. In general, what we're looking at is patients who are in their late teens, with some a little bit earlier who have cardiac disease out of proportion, and we'll have to understand if that is the best population over the long term. This
matters as well, because I think what we see for dystrophinopathy will start to apply to limb girdle as well, just like it did from a VAD perspective. Those are our two most common indications that we are seeing in the pediatric population. From a neuromuscular perspective, there are a handful of patients with Friedreich's ataxia who have come up, but those are rare because that generally tends to come along kind of in the 20s and 30s in terms of cardiac disease. And I expect this to move forward kind of more broadly. Lastly, as we start to talk about engagement with families, especially at a meeting like this, I think it's extraordinarily important that we find ways to disseminate that information to families. The early patients that came to us for VAD, two of them came because they found us on the internet, not because their cardiologist had recommended it. Their cardiologist didn't actually know what we were doing or had given them bad information. And so we have started to build harmonization documents that describe kind of what we are doing medically as we try to build the data to stronger recommendations, and to write it down and make it available for families so that they can understand, they can go to their cardiologist and understand what's going on. The other part, to go to one of the other questions, is how do we broaden availability of registries? We are also going to be rolling out a situation that allows patients to enroll in the study by the internet. So that way they don't have to be at a center, and that way we can get as much data as possible, and we can understand what is happening in centers that aren't contributing to ours and to our data set, which we know the general outcomes there are not as good. And so I think I'm going to close just by saying, you know, for us, the way that we're going to move forward is by collaboration. This started as a cardiac collaboration beginning this fall. We are going to start including a small group of pulmonologists and endocrinologists. The pulmonologist is, I think, is a relatively straightforward, and everyone understands from that perspective. But the other part that we've started to realize from an endocrine perspective, the question about GLP-1s has come up. We have a lot of obesity, and what is the potential cardiac risks and benefits for that? We are only just starting to understand. And for long-term bone health. For people who are on steroids, or even if they're not on steroids, if they are non-ambulatory, we know falls and fractures contribute to a lot of morbidity and mortality. So we are engaging the other subspecialists to help us move forward and understand how those therapies may benefit patients. Grazie. So, thank you for a nice presentation. And so, considering the great improvement in the prevention and treatment of both respiratory and cardiac complications in Duchenne muscular dystrophy, based on your experience and according to the data from registry, which can be expected to be the major factors limiting the life expectancy in DMD patients? So that is a great question. We're about to publish our data, and what we are seeing is we're pushing off but not stopping the evolution of cardiomyopathy. So the biggest problem we're going to have is that and it's a good problem, but patients are living older, and in the United States we don't have very many adult centers that are used to taking care of patients with Duchenne. So you will still have respiratory failure, you still have cardiac failure, it will just be later in disease. The other thing that we are starting to see a lot of is fall and fracture related deaths. So even if you don't have cardiac or respiratory failure at baseline, we have such bad bone health from long-term steroids that we are seeing a number of men in their 20s who will have a fall and a fracture, and they were doing okay, but in the setting of those changes, they get cardiac and respiratory embarrassment and acutely fail because of that. Even though they didn't start that way, we are starting to see a lot more of that, unfortunately. And what about gastrointestinal involvement?
So we have had a couple of patients who have had complications. We have generally been able to manage it. I think it will get much worse. We are seeing, for our 20 and 30-year-olds, we are seeing more bladder complications because for a number of reasons. One, it may be a muscle problem in and of itself, but a lot of patients are holding in their bowel and bladder from an autonomy perspective. And as a result, it doesn't make a difference over a day or a week, but over many years, it's causing a lot of problems. And so right now that is causing morbidity, but not mortality. We will see over the long term if that changes. There are any questions from the audience? Professor Wabi? Thank you for the talk. I have a question. We learned a lot from the Duchenne's about cardiomyopathy. And in limb girdle, we have also female patients. Can you give us a heads up how we can bring those female patients to the cardiologist, because they are often not taken serious when they show symptoms? I think the biggest thing there is the screening and understanding the natural history a little bit better. If we use some of the old data, I think the recommendations, especially for cardiologists who are not used to taking care of patients with neuromuscular disease, will say you have no disease, or this is nothing, or it's in your head. I think we have to go about trying to be consistent in the way that we're applying things like MRI and rhythm monitoring to understand in the current era if that natural history needs to be rewritten. The problem that we have right now is, how do you set up a system that allows families access to people who have the understanding? And that varies quite a bit based on your city, based on your neurologist, based on your cardiologist. We're trying to find ways to broaden that through the internet, but it is a challenge for families, and for, even if I have somebody who can only see me once a year and they live in a different part of the United States, trying to find a provider, even for someone like me, is next to impossible. Maybe just a quick question from Wabi. Thank you very much for the talk. I would really like to acknowledge the impressive amount of work you have done and the impact, Chet, you had on development of the collaborations and the networking in the US, which is hugely beneficial to patients. So that's really great. There are two points I would like to mention to open the discussion. The first one is on, I think the autopsy findings are really interesting. Abnormalities we see on MRI are extremely important, but I think ultimately how you should treat patients, what medication, when, at what age, should in the end be really based on the clinical validation. I'm saying that because we know that there's a lot of fibrosis. That's the reason why we started treating patients with inhibitors quite early. But I think this information is important as it provides a rationale to try thereafter to validate clinical strategies. But it doesn't necessarily mean, even if all patients have fibrosis, some degree of fibrosis at myocardial level, that it will cause a problem to patients. Because we took a look at the data from our French patients. Among 1,000 patients, we also have historical patients who have not been treated early. You have 75 to 80% of patients who have DCM at the age of 40 years, cumulative events. It's not 100%. And we have 25% of patients who have a single hospitalization for heart failure, which means that a wide majority of patients who have fibrosis in the end will die due to other problems. And I think sometimes we read that
heart failure is now the problem number one because respiratory management has improved. I think it's not completely true. I think most patients still die due to respiratory failure. So I'm saying that because I think we have to be careful on how we discuss with families and based on MRI findings. And the second point is that we also have been pushing a lot to be really proactive for the management of advanced heart failure. I think the first patient who had a heart transplant for Becker was in Paris, and we have perhaps 30 patients who had a cardiac transplantation for Becker muscular dystrophy. And the first patient who had an LVAD implanted was here in Italy. And we have about 15 patients who had an LVAD with really good outcomes. But I think we are also facing a huge challenge, which is the communication with families individually and when we have discussions like this one, because ultimately I think that many patients, I'm not able to give a percentage to say if it's a majority but many patients I think would not benefit from having an LVAD implanted because they have major comorbidities, because it's a difficult path, because you can have complications, because it doesn't make sense to have an LVAD if you die due to respiratory failure 6 months after. There's a lot of suffering in the end. So we had very good outcomes like you, but I think we must really keep in mind that we need to broaden the indication, but we probably need to be very careful in the indications and in the way we present things to families, because there's nothing worse than anticipating the fact that your kid or you will have an LVAD, and in the end, realizing that it's not feasible. And I think it's a very important point for patients and families. Yeah, I think both of those we think a lot about. I'll take the first point about how do we go about understanding the long-term implications of early antifibrotic therapy. I think at this point, again, based on a lot of the data that you've helped with, ACE inhibitors early in dystrophinopathy are accepted. The question about when to start, I think, is the biggest one that we get from families. And what we tell them, and I think this reflects the data, is it's going to be next to impossible to understand when the right time is. Whether it's at age 2, especially now in the United States, we have neonatal diagnosis. Do you start it right then? Do you start at age 6? Because we have some abnormalities that we find. And I think this is where patient and family engagement is extraordinarily important. We know that long-term use of ACE inhibitors in the right hands can be very safe. What we don't know if there is a long-term benefit, and in those circumstances, I think families can choose appropriately, if given that information, which way they go. Some families will always want to do the most if there's even a small chance that it can make a difference early, and some will not. For ACE inhibitors, I think that's relatively straightforward because we know the long-term history, because the costs are relatively small. I think it gets much more complicated with any of the other therapies. When it comes to things like mineralocorticoid receptor antagonists, it gets a little more complicated because we do see some hyperkalemia. And we do have randomized control data that says that it does make a difference, but we don't know if it's significantly different on a background of ACE inhibitor, and if you start those both at age 6, how much of a clinical difference it's going to make. The problem is, to be able to do those studies, we have to build data sets like yours and ours, and it's going to take 15 years. And that's where I think engagement with families and being truthful with what the limitations are of the data are, and deciding how to move forward is the best way. Because I think it's going to take 15 years to answer it. And even if you get to that, the background therapy will have changed in that time as well. So you're probably not even going to get a great answer even with the best modeling.
And so I think this is a situation where talking to the families is very important. Same thing from a ventricular assist device perspective. We did a lot of ads early, but we have actually told more patients we don't think you're a good candidate than we've accepted. And in fact, we haven't done an implantation in the last 5 years, in part because of that. We are not going around saying everyone should get it. And when we explained to some of the people what life looks like and had them talk with families that had been through it, which give them the real story, they have opted against it. I will use the example of a patient within the last year who was a good candidate, and his answer was, I do not want it because I feel the rest of my body getting weaker, and if you can't slow that down, it does not matter to me to be able to make my heart work better. So I think it is extraordinarily important, and it's how we've gone about doing it, which is why you don't see a huge number of patients on there. So I think at least right now we are doing a reasonable job of applying it as best I can tell. Thank you. It's important to acknowledge that the numbers are small, not because patients didn't get access to it, but also because it's a complex process and everyone does not want to have it. Yeah, and we are actually collecting that data to say if it was offered, because I think that in the end is going to actually be very important to look at. Is it that sites weren't offering it, or because patients didn't want it, and in whom? Because I think that is extraordinarily important. Thank you very much, Professor Villa. Thank you to all the speakers in this very complex and important session. And now we move to a roundtable closing, and we start and we turn our attention to a proposal presented by Elena Sommariva. He's here, okay. A researcher, cellular and molecular biologist specialized in medical genetics from Monzino Cardiology Center in Milan, concerning the development in vitro of cellular models of limb-girdle muscular dystrophy, entitled In Vitro Characterization of Cardiac Dysfunction Secondary to Limb-Girdle Muscular Dystrophy. Please, Elena. Thank you. Thank you very much for the invitation, and I really appreciated all the talks this morning. I learned a lot. Thank you to all the speakers. I'm not a medical doctor. I'm a biologist, and I do basic research in Centro Cardiologico Monzino in Milan. And actually, first of all, I want to acknowledge the really important role of the group of family of beta-sarcoglycanopathies, because they really wanted this research project to be done and they financed it. So I think it is really important to know that this is their project, and we are only helping because we have the tools for helping. So first of all, this is an introduction on beta-sarcoglycanopathies, which are the disease we are focusing on. This is a very rare disease, luckily, but is also very disruptive. And you know that is characterized by progressive muscle weakness and atrophy in the limbs. And the symptoms can vary from person to person, but there is very often with the beta-sarcoglycanopathies an involvement of the heart. So the forms with the cardiac complications are usually dilated cardiomyopathy, so the ventricle enlarges and the wall are thin, and the reason is because they lose muscles and they gain fibrosis, and as we can see here, also fat in the ventricular septum and in the lateral wall. From the mechanicistic point of view,
The beta-sarcoglycans are this complex of proteins that lays on the membrane of the myocytes, also of cardiomyocytes, and they are very important to link what happens outside the cells, so the extracellular matrix remodeling, with inside the cells, so what makes the cell contracting, so all the cytoskeleton and the sarcomere. Probably the degeneration, the progressive degeneration is due to permeabilization of the membrane, of the cell membrane, so breakage of the membrane, and also impairment of the movement of the cells. So what we want to do is study the heart, but of course we don't have access to the heart of patients unless of course, in the terminal phases. But we have models, luckily, to do this kind of research. So the GFB onlus have given us the IPS of a patient with this mutation. This was a patient that had a cardiac involvement, a severe dysfunction. And what they did was to reprogram their cells. So they took some somatic cells, so some cells from the blood, and they brought them back in the embryology, let's say, so that they become like stem cells. When these cells become stem cells, then they can be transformed in almost every cell of the body, including the cardiac cells, both the cardiomyocytes, which are the contractile part, and the fibroblasts that are, let's say, the supportive part. So the first aim of our project was to prepare a perfect control for this mutation. So we have the cells with this mutation, and we want to create a cell with exactly the same genetic background of the patient, but that lacks the mutations. So this is the mutation, so it's a duplication of this block of nucleotides, and we want to erase this duplication, create a premature stop of the protein, so a complete degradation of the protein. And this is in homozygosis, so we don't expect any protein in this patient, in this cell. What we want to do is to use some molecular tools to edit the genome. And this is CRISPR-Cas9 technology, and we have heard of it from Professor McNally earlier, used as a therapy, but now we use it in the laboratory to edit the cells and cut away just the mutation. So Cas9 is a molecular scissor that is able to cut the DNA exactly where this guide brings the scissor. So we have to design the guide, bring the scissor through the guide to the exact locus of cut, make them cut, and then replace what is cut away with a new fragment of gene that is correct. So to make this cell become wild type while conserving all the rest of the genetic background of the same patient. And this is done to be able to see if the phenotype is exactly due to the mutation or to other characteristics that all of us have. So first of all, we used some bioinformatic tools to design the guides, and we tested the guides by transfecting into the cells both the guide and the Cas9. And as you can see here, when you see
two bands on this gel, it means that the Cas9 have cut exactly in the correct place. So all the 3 guides that we have selected do cut in the correct place. So we proceeded with the proper experiment, so adding also the replacement, the little piece of gene to replace the mutation. And we got 74 clones putatively corrected. We analyzed them. We analyzed actually the first 31 of them, and we found that 14 were already corrected. So we stopped there, and we analyzed the corrected clones. First of all, we did some check to see if everything was okay in this clone. So the morphology of the colonies was good. There were no off-target cut of the Cas9, so the scissor didn't cut in any other place of the genome. These cells are still IPS cells, so that means they are able to differentiate in the 3-germ layer. Still, I mean, the correction didn't change these, and they are genetically stable. Then we proceeded to differentiate these cells to cardiomyocytes. And as you can see, the cardiomyocyte beats already in the plate. So once we have differentiated in cardiomyocyte, we checked the expression of the beta-sarcoglycan, which was the protein that we didn't have in the mutant line, but it was actually restored, its expression was restored in the clones, in the corrected clones. So we got the sarcoglycan back in the iPS cells. So we chose one of the clones, and we went on with the second aim of the project, which was the characterization of the cellular phenotype. Why this? Because only by knowing exactly what are the molecular the cellular phenotypes and the molecular target, we can then target with new therapies or with already available therapies, the one that all the doctors have presented. We could eventually target specifically and see what works for this disease. So first of all, we went to analyze the cell morphology. So the cardiomyocytes, as you see, they are striated, so they have all the muscle, all the sarcomere in there. So the morphology of the mutant cells was, the size of the mutant cells was smaller than the control, and also the sarcomere was shorter. And then we went on to characterize the contraction dynamics and the calcium dynamics. So first of all, we analyzed the contraction of the cells, and the mutant cells were contracted strongly, so with a contraction amplitude that was higher than the control, and very in an accelerated way. So in the plate, they were very strong and accelerated, while, on the contrary, the calcium transients were with a lower amplitude. And that was weird in our mind, because we usually see calcium and contraction going the same way, because calcium transient is the molecular way of inducing the contraction. But in this case, we discovered that there is an uncouplement between the two phenomena. And the action potential was lower. Then we went on to characterize the ROS production, so the oxidative stress, and we saw that the mutant cells had a higher oxidative stress than the control, and they released not significantly lower troponin, but
higher troponin than the control. So we still have to do some experiment to see if this is true. But actually in the blood of patients, as we have seen before, we have a higher amount of troponin. So we expect that also the mutated cardiomyocytes release more troponin. Then we went on to do something that is kind of new in the field, which is the analysis of cardiac fibroblast. So we differentiated the same IPS and the same control IPS into cardiac fibroblast. And this is weird because actually the sarcoglycan complex is expressed mainly on cardiomyocytes. But we actually understood that it wasn't exclusively on the cardiomyocytes, but we saw the expression in fibroblasts as well. So we went to characterize the loss of the sarcoglycan in the fibroblast, and we saw that both alpha-SMA, which is a marker of myofibroblast, and collagen was higher in the mutant cells than in control. That means that these cells are genetically prompted to produce more collagen, so more fibrosis. The same was true for adipogenesis. So we analyzed the prodipogenic predisposition of the cells, and we saw that the fibroblasts become more rich of lipid droplets if they are from the patient than from the control. So there's still a lot to do. We are now looking to the expression and the localization of all the other members of the sarcoglycan complex and the dystrophin. So we want to analyze many other phenotypes of the cardiomyocytes and also of the fibroblast. And we want to validate, thanks to the collaboration with Carles Sanchez in the UK, also the findings on the mouse heart. And actually, this is the first step of the characterization that is very important for us and for the FGF onlus to test old or new therapies on a model to be able to feed the next clinical research and see then in registries or on the clinical practice. So thank you very much for the attention. I just want to thank, the IPS facility guys of the Cardiologico Monzino. Thank you. Thank you, Dottoressa Samariva. Let's now give the final space to the voice of Patient Association. And we now listen to a message from Catherine Bryant, founder of the Speaker Foundation, the Voice of Patient, a shared project for neuromuscular care. Thank you to everyone. Hi, I'm Kat Bryant-Knudsen, and I'm the CEO and founder of the Speak Foundation. We're a patient advocacy organization for limb-girdle muscular dystrophy. We were founded in 2008, and we were the first patient-led organization for all forms of limb-girdle muscular dystrophy. I'm here to talk about today my journey with heart issues, having a form of muscular dystrophy. I have 2IR9, and that is an FKRP, limb-girdle muscular dystrophy, autosomal recessive condition. And one of the features that we see in some
individuals living with this is cardiomyopathy. I had rhabdomyolysis at a very young age 6, and that's when I started to deal with issues with limb-girdle. At the time, we didn't know it was limb-girdle muscular dystrophy. It was just a form of muscular dystrophy. And my parents sought, like most parents do, every doctor they could to try to find out what was wrong. And during that time, this was definitely 1980s, they didn't know a lot about muscular dystrophy. And it was one of those things during that time that most people just knew they have some form of muscular dystrophy, but genetic testing wasn't available really. So it wasn't until 2006 when I was actually diagnosed with LGMD2I, what we know now as RNI. Well, the interesting thing about this was when I first got diagnosed in 2006, I was told that I needed to get an echocardiogram. I went to the cardiologist to get a baseline and discovered that I actually had a left atrial myxoma that was in my heart, which unbeknownst to me, I had no idea that I had that. I was going for my routine screening for LGMD to see if I had any cardiomyopathy. That's when they discovered the left atrial myxoma. So 2 weeks later, I ended up having robotic heart surgery to remove the myxoma. At that point, I started having persistent issues with pericarditis. And this was something that started to happen every few months for me. And back in 2006, 2007, 2008, even into 2015, I struggled off and on with bouts of pericarditis. And that's what led to me starting to get cardiac MRIs early on because of the pericarditis. So that was in 2012 that I started getting cardiac MRIs. So I've really pushed for cardiac MRIs in the limb-girdle muscular dystrophy community, because at the time in 2012, that really wasn't the baseline. That wasn't how people were doing the standard of care. But having the pericarditis was one of the other reasons why I started getting the MRIs on top of my echoes. I think it's important to share that now it's more of a standard of care. It's more common. But back in 2006 and even up until really the early 2012, 2014, that wasn't really something that most people were doing. Like I said, it was an unexpected discovery. It was a serious thing to have a left atrial myxoma, so I had to get that removed. So after I had the cardiac MRI, I had one in 2012, I had another one, and then in 2019, I've had my last one. And all of them, even despite having cardiac heart surgery, they did not see any fibrosis in my heart. So you can see with LGMD cardiomyopathy and my left atrial myxoma, there are, they're really completely different issues, but it created a lot of cardiac issues for me in terms of the pericarditis. I will say also in 2020, I began to have a little bit more issues with the pericarditis. And at that point, I was put on colchicine, and that really, really helped. So I would like to say for resilience and moving forward that navigating rare disease and a cardiac tumor demands a lot of strength. It reveals it too. I believe for patients, we need comprehensive care, ongoing research and shared strength, and also just a real effort to know that early cardiac imaging with MRI shows fibrosis or fibrotic heart tissue way before an echo can show it. And then that can allow patients to be on cardiac meds earlier. So I want to say thank you so much for hearing my story. And I appreciate everyone that's here today at this conference and all that you do for individuals who live with muscular dystrophy. Thank you.
Okay, so we have reached, I would say that we have reached the end of the session. I believe that the meeting was very interesting, a lot of new information, a lot of motivation for new research. And so thank you to all the audience for the great attention that you paid. And now I believe that we can go to the lunch, okay? So thank you very much. Solo un'informazione tecnica: se volete lasciare le cuffiette per la traduzione, perché le prossime sessioni saranno in italiano. Ci ritroviamo qui per la sessione Teleton del pomeriggio alle 3. Buon pranzo a tutti. Quando l'hai detto un altro sì e detto così che avrà detto a Polino senza ricordarsi che prima aveva detto sì Sì? Adesso parlo qua, io ho solo una slide. Sì, sì, però poi potremmo rimanere così acceso. Dopo lo faccio. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, forse possiamo mettere proprio la primissima slide, eccoci. Ben arrivati in questa sessione dedicata ai registri. Vorrà anche essere una tavola rotonda, comunque uno spazio finale per domande, dubbi e suggerimenti. Io semplicemente volevo darvi un minimo proprio di contesto, nel senso che dal programma vedete una lista, diciamo, di registri e studi che andranno a essere presentati. Per quanto riguarda il contesto italiano, quindi la parte delle iniziative italiane che verranno presentate, volevo solo darvi come contesto il fatto che il registro dell'FSHD e delle limb-girdle, quindi delle distrofie dei cingoli, fanno parte di quel set, diciamo, di registri che sono registri dell'Associazione del Registro, di cui Fondazione Teleton fa parte, ma anche UILDM e le... mi hanno detto che c'è... Scusate, se no non riesco... Qui vedete le associazioni che fanno parte di fatto dell'Associazione del Registro e quindi questo è il set, diciamo, di registri che sono all'interno, cioè che sono sotto l'egida, insomma, dell'Associazione del Registro, e di cui oggi parleremo dei primi due. Ovviamente ciascuno ha, come dire, i propri ruoli. Il ruolo di Fondazione Teleton sia di supportare laddove serve economicamente alcuni di questi, cioè la piattaforma soprattutto informatica, e poi anche i progetti che si fondano su alcuni di questi registri, nonché anche di supportare a livello proprio nostro personale, tramite una collega che ormai conoscete tutti, che è Daniela Calabrese, dare un supporto a ogni centro per l'interazione con i vari enti, comitati etici e quant'altro. Mentre l'altra tipologia, diciamo, l'altro tipo di governance dei registri, delle iniziative, diciamo così, che vengono presentate oggi, vedete qui il progetto che presenterà la professoressa Elena Pegoraro, quindi è essenzialmente un progetto di storia naturale che però anche qui ho messo la foto del DM di quando fu, diciamo, approvato, quindi risale al 2021, però di fatto, appunto, anche in questo caso, poi ovviamente vi spiegherà lei, si tratta comunque di una raccolta dati e quindi un progetto di storia naturale molto importante e di grande qualità. E per terminare verrà presentato il registro italiano sulla distrofia di Duchenne, che è coordinato dal professor Mercuri e coinvolge 16 centri, e oggi di fatto Federica Trucco, la professoressa Trucco, Ricci, no, ho detto Trucco perché Federica, vabbè, scusatemi, però l'ho scritto Ricci, scusatemi, presenterà lei questa parte perché di fatto ne fa parte anche lei di questo registro. Quindi io mi taccio e do la parola al primo relatore, che è Massimiliano Filosto, allora, dell'Università di Brescia, nonché Centro Clinico Nemo di Brescia. Prendo quello per le slide. Allora, questo vai avanti, indietro, puntatore. Ottimo, grazie, buonasera a tutti. E io, come vedete lì, vi racconto un attimo della storia del registro italiano per l'FSHD. E per fare questo vi faccio un attimo brevemente vedere la storia, cioè quelli che sono stati i passaggi. E adesso ve li faccio in maniera molto sintetica, ma insomma c'è stato dietro un lavoro lungo e in parte complesso, i vari passaggi che hanno portato poi alla realizzazione di questo registro. Realizzazione tra virgolette, perché siamo in fase di realizzazione, però insomma stiamo arrivando alla conclusione e speriamo entro l'anno, ma prima entro la metà dell'anno, di poter avere già un registro attivo, funzionale e funzionante. Allora, 2 parole per dirvi di cosa stiamo parlando. Step 1, intanto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di distrofia fascio-scapolo-omerale, cioè una delle distrofie muscolari più frequenti nell'età adulta, che ha delle caratteristiche cliniche nella sua forma classica abbastanza generalmente ben riconoscibili, con un
particolare coinvolgimento di certe specifiche strutture muscolari, di certi specifici muscoli. Perché vi dico nella sua forma tipica? Perché poi, adesso vedremo fra un attimo, ci sono tante forme, tra virgolette, incomplete o forme atipiche che complicano un po' il percorso diagnostico, che spesso fanno ritardare la diagnosi e che in un certo senso rappresentano un problema clinico, perché andare a confrontarsi con una malattia clinicamente molto eterogenea comporta ovviamente poi delle difficoltà e dei ritardi diagnostici non indifferenti. Allora, di questo stiamo parlando. La distrofia facioscapulomelare ha, per quel che sappiamo noi oggi, per quel che è generalmente accettato a livello internazionale, una base genetica abbastanza definita, solida, che è correlata a questo gene qui, che si chiama DUX4, che in condizioni normali e nell'adulto non è espresso, mentre è espresso solamente nella fase neonatale, e nel caso della distrofia facioscapulomelare viene invece espresso nuovamente, quindi c'è una espressione aberrante del gene, il che comporta, non entro nei dettagli di questa cosa perché non è questo il caso ovviamente, ma il che comporta poi un eccesso di infiammazione, di stress ossidativo, di apoptosi, di danno sostanzialmente a livello delle cellule muscolari, del tessuto muscolare. Quindi sostanzialmente il problema che poi porta il meccanismo che poi porta all'estrinsecazione clinica che noi vediamo in questi soggetti dipende da questa espressione aberrante del gene DUX4, che dipende a sua volta da alterazioni in questa regione cromosomica di 4Z4 che in condizioni normali inibisce l'espressione del gene, invece nei pazienti con FSHD per una serie di ragioni che noi chiamiamo epigenetiche, che adesso non vi racconto nel dettaglio, non ha più questo effetto e il gene viene di conseguenza nuovamente riespresso con tutta questa serie di effetti nocivi sul tessuto muscolare. Questo è un dato importante perché è proprio su questo ambito, cioè sull'espressione aberrante di DUX4, che si stanno concentrando gli sforzi terapeutici oggi, cioè cerchiamo una modalità nei nostri pazienti FSHD per impedire questa espressione aberrante di DUX4, ed è lì che gli studi terapeutici, i trials clinici stanno puntando in questo momento. E perché vi dico questo? Perché lo studio terapeutico e il trial clinico necessita di coorti ben definite, ben strutturate di pazienti, ed attraverso questo meccanismo torniamo al concetto di partenza, cioè la necessità del registro, cioè lì dove abbiamo una casistica ben definita, ben strutturata, ben organizzata, omogenea di pazienti che ci permettono poi di valutare l'efficacia di questo piuttosto che di quell'altro farmaco. Step 2. Quali bisogni noi come clinici dobbiamo affrontare nell'ambito della situazione FSHD, nell'ambito del mondo FSHD? Beh, ce ne sono tanti, qui vi ho fatto un elenco, potete leggerlo da voi, vi dico solo alcune cose fondamentali. Sicuramente il fatto che vi stavo raccontando, c'è un'elevata variabilità clinica tra i pazienti. C'è un fenotipo clinico, sì, tipico, però ci sono una serie di fenotipi che non sono tipici, e all'interno non solo di famiglie differenti, ma anche all'interno della stessa famiglia. Cioè nella stessa famiglia ci sono dei soggetti che hanno il fenotipo classico, che noi riconosciamo immediatamente, ma ci sono altri soggetti che non hanno il fenotipo classico, che hanno un fenotipo incompleto, che hanno in alcuni casi una situazione di quasi asintomaticità, comunque di paucisintomaticità, quindi una grande variabilità. E questo impatta ovviamente poi nel percorso diagnostico in questi pazienti. E la malattia di per sé nel corso della sua evoluzione impatta significativamente sulla qualità di vita dei pazienti, e il fatto che ci sia questa estrema variabilità ci crea dei problemi nel reclutamento di pazienti e di coorti omogenei di pazienti per gli studi clinici e per i trials clinici, ed è una malattia che è oggetto adesso di grande attenzione dal punto di vista della ricerca, ma questa attenzione necessita di essere strutturata a livello internazionale, quindi le collaborazioni a livello internazionale devono essere sempre più importanti e sempre più forti. Poi vedete che ci sono una serie di altri elementi. Come facciamo a giudicare se un farmaco è efficace o non è efficace provando in un trial clinico per un FSHD? Dobbiamo avere delle misure di outcome, cioè dobbiamo dire, beh, questa è la valutazione ad oggi con questa specifica scala, e cosa cambia in questa scala somministrando il farmaco fra tot tempo. Ecco, queste specifiche misure di outcome ce ne sono diverse, ma non c'è in questo momento una
una condivisione globale su specifiche misure, per cui un po' ognuno tende a utilizzare la misura che preferisce, quindi manca un po' questa sorta di omogeneità, e capite che se questo è, poi non ci si parla e i risultati che andiamo a valutare non possono mai essere definiti in maniera specifica. Mancano biomarcatori affidabili, cioè come facciamo a definire una malattia dal punto di vista diagnostico e dal punto di vista della progressione se non abbiamo un biomarcatore specifico. In altre malattie possiamo avere la possibilità e la fortuna di avere un determinato elemento che può essere un parametro biochimico o un parametro radiologico che ci dice guarda che c'è questo elemento e allora devi pensare a quella malattia. Ecco, nell'FSHD questo non c'è, né tantomeno ce l'abbiamo per valutare il percorso, quindi quanto peggiora, come peggiora, con quale velocità peggiora. Abbiamo tutta una serie insomma di bisogni che come clinici e come ricercatori dobbiamo ovviamente ancora soddisfare. Per fare questo, per soddisfare i bisogni di cui vi ho parlato, cioè tutti questi elementi che vi ho brevemente elencato qui, abbiamo deciso di organizzarci. E la prima cosa che abbiamo fatto è creare un gruppo clinico, cioè un gruppo che si mettesse di fronte l'elenco che vi ho raccontato qui e cominciasse a dire vabbè, adesso lavoriamo insieme perché dobbiamo cercare di affrontare questi problemi. E 1, e 2, e 3, e 4 e via di seguito. Singolarmente questo non si può fare, lo abbiamo fatto mettendoci insieme e abbiamo creato un gruppo che si chiama Gruppo Clinico Italiano per lo studio dell'FSHD. Lo abbiamo creato all'interno dell'Associazione Italiana di Miologia, che voi sapete essere il punto di riferimento di tutti i clinici e ricercatori che si occupano di malattie muscolari in Italia. L'abbiamo fatto pochi anni fa nell'era presidenziale del professor Comi, che è qui con noi, che ha approvato e ci ha aiutato e ci ha agevolato nella creazione del gruppo di studio, che tra l'altro credo sia stato uno dei primi gruppi di studio creati all'interno dell'AIM, no? Poi sono proliferati giustamente, ma ecco, e vi segnalo le 3 persone che sono tutte qui in sala, me compreso, che hanno un po' spinto per la creazione di questo gruppo di studio, e poi ci sono uniti una serie di altre persone, più tanti altri centri, siamo più di 20 centri in Italia, che poi si sono uniti. Quindi questo è stato il primo passaggio che abbiamo fatto, il primo elemento che ci è sembrato cruciale, importantissimo fare, perché se dobbiamo rispondere a quei bisogni, certo non lo possiamo fare singolarmente, no? Abbiamo bisogno di metterci insieme e lo abbiamo fatto. Questo è il network in tutta Italia, qui c'erano degli asterischi ma sono scomparsi, ma insomma non ha molta importanza. Sapete che ci sono tanti centri e che questi centri, di questi centri l'85% è ovviamente un centro regionale di riferimento per le malattie rare, il 43% dei nostri centri fa parte dell'ERN, dell'European Reference Network per le malattie rare, praticamente tutti fanno parte dell'AIM, molti, la gran parte, seguono prevalentemente pazienti adulti, ma vedete c'è una percentuale, sebbene ridotta, che segue pazienti in età infantile. Poi abbiamo un laboratorio genetico di riferimento, che è il laboratorio del professor Giardina per la parte appunto genetica a livello a Roma, all'Università Tor Vergata di Roma. E organizzandoci in questo modo abbiamo affrontato un primo problema, cioè intanto ci dobbiamo mettere insieme per cercare di rispondere ai cosiddetti ai bisogni che vi ho fatto vedere. A quel punto, una volta ci siamo messi insieme, abbiamo cominciato a lavorare sui bisogni che vi ho detto qui. E in rosso, qui in marroncino, trovate i primi bisogni a cui abbiamo cercato di rispondere come gruppo clinico. Elevata variabilità clinica dei pazienti, impatto significativo sulla qualità di vita, difficoltà nel prevedere la progressione della malattia, come reclutare correttamente i pazienti per gli studi clinici e per i registri, come favorire la collaborazione internazionale tra noi, gruppo clinico italiano, e gli altri gruppi che in Europa e nel mondo lavorano sulla malattia. Lo abbiamo fatto decidendo di lavorare nella valutazione clinica fenotipica dei pazienti, cioè nel definire meglio il fenotipo dei pazienti per ottenere dei dati omogenei, delle coorti omogenee di pazienti. E abbiamo creato questa scheda, che in realtà avevamo già creato anni prima, ma l'abbiamo modificata, l'abbiamo resa più semplice grazie al lavoro in particolare della dottoressa Ricci, che è qui presente. Vedete una scheda clinica che ci permette di categorizzare i pazienti in varie fasce, in vari gruppi. Questo
non è solo un esercizio accademico, ma capite bene che se noi identifichiamo un paziente nella categoria 1, questo paziente ha delle caratteristiche, non entro nel dettaglio, ma questo paziente ha delle caratteristiche differenti rispetto al paziente nella categoria D1. E quando poi dobbiamo andare a selezionare dei pazienti per uno studio clinico, per vedere qual è la prognosi di questo paziente, altro è avere pazienti che un po' messi così, un po' a casaccio e che corrispondono a tutte queste categorie, quindi cominciamo ad avere fenotipi estremamente variabili, altri invece che ci concentriamo categoria per categoria, no? Sui singoli gruppi omogenei. Questo cambia completamente la resa diagnostica, la valutazione prognostica e anche quello che dobbiamo fare a livello della valutazione di efficacia di farmaci in corso di trial. Quindi abbiamo cominciato a lavorare su questo e questo è diventato il nostro punto di riferimento, una scheda che noi chiamiamo CCEF e che, vedete, fa parte del nostro registro, perché in quel modo noi classifichiamo in maniera coerente, corretta e omogenea i vari pazienti dal punto di vista fenotipico, e questo ci permette ovviamente di rispondere a una serie di necessità cliniche che poi si riconducono a questo gruppo di bisogni che vi ho scritto lì. E un altro punto su cui abbiamo lavorato era questo, le misure di outcome, cioè come vedere l'efficacia di un farmaco in maniera certa, definita quando lo proviamo in un trial terapeutico, e come misurare questa efficacia. Questo è fondamentale, perché se sbagliamo l'unità di misura possiamo rischiare di non vedere che un farmaco è efficace, oppure possiamo pensare che un farmaco sia efficace quando invece non lo è. Quindi l'unità di misura, cioè l'outcome che noi dobbiamo misurare, deve essere misurato in maniera adeguata e sensata. E abbiamo fatto questo lavorando come gruppo italiano, ma anche lavorando come gruppo italiano all'interno della rete internazionale europea. E proprio recentemente, alcuni di noi siamo qui, abbiamo partecipato a un importante workshop internazionale nell'ambito dell'INMC dedicato proprio al tentativo di armonizzare il monitoraggio clinico, quindi come dobbiamo valutare i pazienti, come dobbiamo seguire i pazienti nel tempo e quali sono le misure di outcome più utili per valutare la progressione nel tempo della malattia. La cosa più importante che abbiamo ottenuto in questo incontro è quello di portare all'attenzione internazionale il nostro punto di vista, la nostra idea di fenotipizzazione, di diffusione, di distinzione in categorie, in particolare la scheda che vi ho fatto vedere qui, cioè questa scheda CCF, che è stata pubblicata già su una rivista internazionale, però sostanzialmente fino a poco tempo fa era utilizzata da noi, cioè dagli italiani. Poi è vero che negli ultimi anni anche altri colleghi nel mondo hanno cominciato a familiarizzare con la scheda, ma grazie a questo INMC, a questo workshop che si è svolto poche settimane fa sostanzialmente, siamo riusciti a fare, tra virgolette, a provare la nostra scheda come utile nella valutazione fenotipica dei pazienti a tutti i colleghi che erano lì presenti. Quindi vedrete che nell'insieme delle misure di outcome necessarie e nelle misure di valutazione necessarie per seguire un paziente FSHD, da oggi ci sarà dentro anche la scheda che abbiamo costruito in Italia, che verrà utilizzata da noi e verrà proposta ovviamente anche a tutti i colleghi a livello internazionale. Questo è stato un grande passo avanti e per la comunità scientifica italiana che si occupa di queste malattie e ovviamente per ottenere una omogeneità di valutazione clinica non solo in Italia ma a livello europeo e a livello internazionale. Quindi lì ci siamo concentrati anche su questo punto. E poi tutte queste altre cose cerchiamo di ottenerle lavorando sul registro FSHD. Il registro è una diretta conseguenza di quello che vi ho raccontato fino ad ora. La necessità di avere misure di outcome, la necessità di avere una fenotipizzazione importante, coerente e omogenea, sono tutte cose che portano necessariamente, naturalmente direi quasi, alla costruzione, alla costituzione di un registro, perché noi lì dentro possiamo mettere tutte le caratteristiche del paziente, abbiamo modo di diagnosticare le varie forme, le varie categorie, di seguire nel tempo in maniera longitudinale i pazienti, l'evoluzione della malattia, la storia naturale di malattia. Quindi il registro diventa una necessità per avere chiara la storia naturale di malattia e da lì partire per i trials terapeutici, per i possibili tentativi terapeutici. Per far questo abbiamo lavorato in questo modo, abbiamo applicato a una call Teleton UILDM nel 2024 con un progetto che era proprio intitolato Storia naturale e biomarkers nella distrofia facioscapulomerale. È una call che abbiamo vinto e che presupponeva
ovviamente la raccolta di dati. Per la raccolta di dati il nostro supporto ideale era una piattaforma che fosse una piattaforma organizzata e standardizzata come quella di un registro. Quindi accanto al progetto Teleton, che sta andando avanti, per poter inserire dati, per poter discutere di questi dati, per poter analizzare questi dati, abbiamo creato il Registro Nazionale per la distrofia fascioscapulomerale. Le due cose stanno andando di pari passo in questo momento. Il progetto Teleton raccoglie i dati della storia naturale di malattia e il registro è la piattaforma naturale all'interno della quale noi inseriamo tutti i dati clinici che ci servono per valutare il longitudinale e l'evoluzione di malattia. Il registro è localizzato proprio dal punto di vista strutturale nella piattaforma dei registri di cui si parlava prima, che vi era stata descritta rapidamente prima, e è quasi arrivato alla sua definizione finale. Vi dico quasi perché il lavoro è stato estremamente complesso. Abbiamo lavorato noi clinici, abbiamo lavorato con Teleton, ovviamente abbiamo lavorato con Astiri per la costruzione proprio della piattaforma. Nella costruzione del registro ci sono una serie di elementi complessi di cui bisogna tener conto. C'è la questione della privacy, della sicurezza dei dati, c'è la questione di assicurare una qualità ovviamente specifica dei dati, ci vogliono finanziamenti e ci vogliono risorse perché c'è tanta gente che deve lavorarci su, c'è tutta una collaborazione molto intensa tra le varie parti, tra i vari stakeholders interessati, quindi insomma è stato un lavoro molto complesso e che ci sta portando pian piano alla definizione della piattaforma che abbia tutti i crismi per essere definita registro e poter lavorare in maniera seria e interfacciarsi anche con i colleghi e con i registri a livello internazionale. Dove siamo arrivati? Abbiamo portato avanti un percorso etico di approvazione dei comitati etici che è ancora in itinere, anche se sta finalmente arrivando verso la sua conclusione grazie a queste due importanti collaboratrici, la dottoressa Chiara Colombo e la dottoressa Valeria Gregorelli. Stiamo lavorando al percorso amministrativo perché accanto al percorso etico poi c'è tutto ovviamente la questione dei contratti con le aziende, insomma il percorso amministrativo da fare, e qui Daniela Calabrese ci sta dando una mano non indifferente. Il totale dei centri è quello che vedete qua, sono 19 centri, i centri attivi in questo momento sono 3, cioè quelli che possono già arruolare, però con gli altri siamo a buon punto perché tanti sono già in approvazione e tanti sono in avanzamento poi con il percorso amministrativo. Quindi pian piano, tra mille fatiche, tra virgolette, burocratiche, stiamo portando a casa il risultato, che è il risultato che ci aspettavamo. Perché un registro FSHD? Questo vi riassume un po' quello che ci siamo già detti. Diventa fondamentale averlo perché ci permette di conoscere la storia naturale delle malattie e quindi comprendere la progressione della malattia, ci permette di migliorare le nostre capacità diagnostiche, eventualmente fare una diagnosi più precoce possibile, ci permette di monitorare i pazienti e di avere coorti uniformi per studi per trials clinici ma anche per studi longitudinali, di conseguenza ci permette di avere coorti adeguate per studiare farmaci e ci permette di condividere i nostri dati con i colleghi europei. E credetemi, oggi come oggi, soprattutto quando parliamo di malattie rare, la condivisione a livello la condivisione nazionale è la base, perché da soli non facciamo nulla, ma quella l'abbiamo già avuta. Ma la condivisione a livello internazionale diventa un elemento estremamente importante, perché più siamo a lavoriamo insieme in maniera coesa e con degli obiettivi comuni, e meglio riusciamo ad andare avanti e più risultati riusciamo ad avere. Ed è la strada che abbiamo intrapreso come gruppo clinico, come spero di avervi mostrato rapidamente, cioè la collaborazione internazionale e il confronto con i nostri colleghi in Europa e nel mondo. La seconda parte del progetto Teleton sull'FSHD prevedeva lo studio dei biomarcatori, che vi ricordate è uno dei nostri bisogni, la mancanza dei biomarcatori. Quindi all'interno del progetto raccoglieremo una serie di elementi, una serie di dati che ci permetteranno di studiare, non entro nel dettaglio, ma insomma alcuni specifici elementi infiammatori delle citochine infiammatorie che da alcuni dati di letteratura sembrano avere un ruolo insomma nel definire il percorso di malattia e la severità di malattia. Quindi avremo anche una parte operativa oltre che quella legata alla semplice raccolta dei dati, e di questo si occuperanno dei laboratori, 2 laboratori in particolare, a Pisa il laboratorio dell'Università di Pisa e poi all'Istituto Besta il laboratorio appunto dell'unità operativa di neurologia 4, in maniera da lavorare anche su aspetti
correlati alla ricerca di biomarkers che ovviamente per noi, qualora dovessimo trovarli, rappresentano un elemento importante di diagnosi e di capacità di seguire nel tempo i pazienti nella loro evoluzione. Quindi, come vedete, è un lavoro lungo e complesso che è partito da lontano, cioè arrivare al registro ha comportato una serie di step, una serie di passaggi che sono quelli che rapidamente vi ho mostrati, di lavoro tra noi a livello italiano e poi di confronto a livello europeo. E sono cose che abbiamo fatto con fatica, ma le stiamo portando a casa, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti dei risultati, e tutto questo è finalizzato poi appunto alla creazione del registro, e dal registro poi si parte verso la fenotipizzazione, verso la selezione per i trials, per gli studi clinici, per l'analisi longitudinale e mille altre cose. Questo percorso, che è ancora in corso e quindi è già stato abbastanza pesante così, non finisce mica lì, perché una volta che abbiamo fatto tutto, una volta che arriveremo a far tutto, poi siamo già nel futuro, siamo già proiettati nel futuro, e allora poi col registro e con i dati bisognerà lavorare in questi termini, bisognerà lavorare in termini di intelligenza artificiale, di machine learning, quindi di valutazione dei dati, in termini di integrazione con la salute digitale, e insomma la collaborazione globale ne abbiamo già parlato ampiamente, insomma c'è tutto un percorso che non finisce, quindi arriviamo al registro realizzato con tutti i crismi, e ormai siamo lì per fortuna dopo tanta fatica, ma poi quello non è il punto di arrivo, naturalmente, quello è il punto di partenza, perché poi dopo c'è tutto il resto che, oltre a comprendere l'inserimento e l'analisi dei dati, dovrà comprendere per forza di cose tutto quello che oggi la nuova tecnologia ci permette di fare a beneficio ovviamente dei pazienti e della ricerca terapeutica, che poi è il nostro scopo primario e principale. Tutto questo non era possibile ovviamente senza l'apporto di Teleton, l'aiuto di Teleton, senza l'aiuto di FSHD Italia, che ci ha molto supportato e che ha molto voluto il registro, così come UILDM, così come ovviamente l'AIME e il gruppo clinico italiano per l'FSHD. Quindi a tutte queste persone, ma a molte altre che insomma qui non ho citato, devo dire grazie, perché altrimenti non saremmo arrivati dove siamo e soprattutto non potremmo poi partire per tutto il resto, per il lungo viaggio che ancora ci aspetta e che tutti insieme dovremo fare. E queste le persone che collaborano nella parte proprio pratica a livello nel mio centro, anche sul registro e sul progetto di cui vi ho parlato. E vi ringrazio per l'attenzione. Ottimo, grazie mille. Io direi, se qualcuno ha qualche domanda proprio specifica, se no poi possiamo magari discutere alla fine. Va bene. Allora passiamo alla prossima presentazione del professor Comi del Policlinico e Università di Milano. Benvenuto. Questo per andare avanti, questo è il puntatore. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la Direzione Nazionale UILDM e anche la Fondazione Teleton per l'invito. Vi riporto questa discussione recente per essere pratico, perché come vedete l'abbiamo appena svolta il 14 di maggio in occasione del congresso congiunto AIM-AIMP che si è tenuto a Bologna, che ha visto la partecipazione di 800 persone. Parlando di malattie neuromuscolari è un numero di rilievo. Le distrofie muscolari dei cingoli diciamo hanno tanti problemi, tanto perché esistono, e in secondo luogo perché sono molte. Qui vi faccio vedere in rapida successione la carrellata delle distrofie muscolari che esistono. Queste sono le forme dei cingoli autosomiche dominanti, quelle caratterizzate e quelle ancora da caratterizzare, e qui abbiamo invece le forme più comuni, che sono le forme autosomico-recessive. Se qualcuno potete riconoscere le singole forme, io ovviamente non ne parlo, ma e come potete vedere sono un numero molto esteso, per cui allo stato attuale esistono, a seconda di come uno consideri i geni malattia, tra 6 e 8 forme autosomiche dominanti riconosciute e 32 forme autosomiche recessive riconosciute. Quindi parliamo, diciamo, di 40 malattie destinate ad espandersi di un N.
Quindi a differenza di altre situazioni di malattia, quando uno parla della distrofia muscolare di Duchenne parla, certo ci sono diversi meccanismi di mutazione, parla sempre della stessa malattia. Qui abbiamo malattie diverse all'interno della stessa forma, poi ci sono forme pediatriche, forme ad esordio più tardivo, forme più gravi, forme più leggere e così via. Quindi c'è un problema intrinseco alle distrofie muscolari dei cingoli, alla loro definizione, che è la marcatissima eterogeneità genetica e clinica, da cui non si può prescindere, che rende tutto estremamente complesso. Nel cercare di progredire in queste forme è del tutto evidente, quindi non ripeto, anzi ringrazio Massimiliano per tutte le cose che ha detto sulle attività di registro e di studi di storia naturale e di misure di outcome, ma è del tutto evidente che questi settori che noi conosciamo hanno avuto il loro drive, cioè queste modalità di azione hanno avuto la loro spinta in principal luogo dal fatto della prossimità con la terapia, non che ci sia una terapia immediata, ma che ci siano degli studi orientati in senso terapeutico, per cui noi ne abbiamo discusso tra di noi e voglio condividere anche voi la situazione, cioè la situazione di un orientamento terapeutico effettivo di sperimentazione terapeutica in tutte queste 40 forme di distrofia muscolare dei cingoli si restringe a quelle che vedete in rosso, sia per quanto riguarda gli interventi di terapia genica, sia per quanto riguarda l'utilizzo di small molecules, quindi non le ipotesi, non i dati preclinici, ma quello che è arrivato alla sperimentazione clinica su almeno un singolo paziente affetto da queste forme, quindi molto poco. Se restringiamo a questo campo, al campo delle terapie geniche per le distrofie muscolari dei cingoli, terapie geniche che abbiano riguardato almeno un singolo paziente, sono soltanto 3, no, delle 40 e passa che abbiamo visto prima. Per fortuna una l'abbiamo già sentita citare prima, che è la terapia genica per il sarcoglicano beta, come sapete, che è in fase 3, con quello studio. Lo studio di fase 3 riguarda questi pazienti, che sono 17 pazienti, 11 diciamo più giovani deambulanti e 6 non deambulanti in toto a livello mondiale, con le loro caratteristiche che vedete lì individuate. Tutti questi pazienti sono stati trattati in aperto a partire da giugno del 2024 e in questi pazienti non si sono verificati dei significativi e pericolosi eventi avversi, quindi a differenza un po' delle notazioni, però parliamo di un numero molto ristretto di persone. Su queste 17 persone non ci sono stati problemi seri di questa patologia, di questo intervento terapeutico. La terapia genica, se la prendiamo dal lato procedurale, cioè questa terapia genica si prefissava di andare a vedere se riesco a riesprimere, iniettando in vena un'unica volta un prodotto, se riesco ad andare a esprimere la proteina mancante o deficitaria nel muscolo, in un muscolo che è distante ovviamente dalla sede in cui faccio l'infusione. Se lo si valuta su cosa succede dopo 60 giorni, e beh, dopo 60 giorni lo studio è stato positivo, cioè ha riespresso il beta-sarcolicano, ha riespresso anche le altre proteine in un modo significativo, insomma, no? Era un dato che era già presente negli studi pionieristici precedenti che hanno riguardato una manciata di pazienti fatte da Jerry Mendel, e quindi è stato confermato questa cosa, e tra l'altro con dei dati preliminari di abbassamento significativo dei valori di CPK plasmatica. Quindi diciamo questa cosa sta andando bene, è molto ristretta, è l'esperienza più avanzata mondiale di terapia genica nell'ambito delle distrofie muscolari dei cingoli, riguarda 17 persone al mondo. Tra l'altro queste 17 persone al mondo, questo studio ha un problema, cioè tutte le 17 persone di questo studio hanno ricevuto il prodotto di terapia genica, quindi per poter eventualmente dire c'è un elemento di efficacia devono essere confrontati con qualcun altro, cioè con studi di storia naturale basata sulle stesse misure di outcome di pazienti che sono esterni a questo studio, no? Che è, tornando alle parole del filosofo, la ragione per cui uno costruisce
registri, misure di outcome e studi prospettici di storia naturale. È questa cosa qua, perché altrimenti abbiamo tra le mani 17 individui, 17 persone che hanno ricevuto qualcosa di cui non c'è nessun altro modo, se non confrontandole con se stessi, per dire che stiano andando meglio o peggio, ok? E che non è esattamente il modo con cui viene approvato un farmaco. Sul gamma sarcoglicano, come sapete, era stata proposta alcuni anni fa dai colleghi francesi, spin-off di Geneton, di andare su gamma sarcoglicano. Ora il gamma sarcoglicano è presente in Italia. Questa sperimentazione clinica è proposta per la fascia di età che arrivava fino ai 12 anni, quindi pediatrica fondamentalmente. La risultante di questa comunicazione e della rispettiva comunicazione che questo studio sarebbe partito a Parigi e a Milano è che per esempio a Milano sono aumentati i voli Tunisi-Milano di pazienti tunisini affetti da questa patologia, no? Credo di averli visti tutti. Però questa cosa, come dire, a livello europeo non è mai partita. E invece però lo studio possiamo considerare che è come studio reale, vivente, diciamo così. La risposta è sì, perché mentre in Francia e in Italia questa sperimentazione è partita, negli Stati Uniti, questa è la comunicazione di Atamio o Atamaio che dir si voglia, sono stati in Florida reclutati 4 pazienti che hanno anche un discreto follow-up di alcuni mesi e che hanno fatto quindi, sono i primi al mondo, ad aver fatto un'infusione endovenosa di una terapia genica per il sarcoglicano gamma. E quindi possiamo dire che questa cosa esiste, poi viene detto, ma bisognerebbe verificarlo, che questi pazienti esprimono questa proteina nel loro muscolo, che il loro CPK vanno un po' meglio, che loro soggettivamente starebbero un po' meglio, bisogna vedere come si conferma. Quindi di tutta questa costruzione 4 pazienti al mondo. Esistono addirittura 2 studi di terapia genica per la distrofia muscolare dei cingoli che si chiamava 2I, adesso si chiama R9, quella da Fukutin Related Protein dell'adulto, poi ci sono le forme pediatriche. Una è la forma, diciamo, la sperimentazione clinica che ha questa sigla, sempre di derivazione francese in combinazione con i danesi, e l'altra è questa che è americana, che è statunitense. Come vedete le fasce anagrafiche, diciamo, riguarda la patologia dell'adulto. Anche in questo caso possiamo dire che esiste questa sperimentazione clinica, nel senso che è stato fatto nella sperimentazione, sono stati inseriti nella sperimentazione di Atamio o Atamaio, in particolar modo tra Parigi e Copenaghen, alcuni pazienti che hanno avuto accesso a questa sperimentazione clinica. Soltanto di 3 di questi pazienti possiamo dire che una volta infuso il prodotto di terapia genica non ci sono stati grossi effetti collaterali e per esempio il loro livello di CPK sembra essere consistentemente diminuito. Quindi altre informazioni non ce ne sono e lo studio, come dire, spero che venga reso noto, no? Questo è l'ordine di grandezza, cioè sulle 40 distrofie muscolari dei cingoli che esistono possiamo contarli, alla fine sono 25 pazienti che hanno avuto accesso al mondo a un prodotto di terapia genica, che da un lato è molto poco e dall'altro è l'inizio, si spera, no, di qualcosa che vada in una direzione favorevole. L'altro studio, sempre Fukutin Related Protein, sta negli Stati Uniti, da parte di questa ditta che si chiama Ask Bio o Ask Bio, che riporta il fatto che alcuni pazienti, appunto, no, senza avere grossi effetti collaterali, adulti, hanno iniziato a fare questa terapia. Quindi questo è lo stato dell'arte sulle terapie geniche. Invece le molecole normali, insomma i farmaci che si prendono per bocca, no, tutti i giorni e che hanno sicuramente un profilo di maggiore sicurezza eventualmente rispetto alle possibili effetti collaterali della terapia genica, di che cosa possiamo parlare realmente nell'ambito della distrofia muscolare dei cingoli? Di un'unica cosa, del ribitolo, sempre nella Fukutin Related Protein, un unico prodotto. Il ribitolo serve a glicosilare l'alfa-distroglicano, la cui glicosilazione è ridotta, diciamo così, nelle forme dell'adulto di Fukutin Related Protein, e quindi prendendo questo prodotto per bocca è stato più semplice, tutto sommato, no? Passare attraverso trial di fase 1, trial studi di storia naturale che sono abbastanza estesi, e anche il trial di fase 2 e poi il trial di fase 3 che
il trial è in corso. Non so se c'è qui qualcuno che sta partecipando in Italia a questa sperimentazione clinica che riguarda anche il nostro paese. Quindi questa forse è la cosa che è più avanzata. I dati che sono stati presentati a Vienna pochi mesi fa dicono che si abbassano i livelli di CPK nei pazienti trattati a 1 anno e che hanno degli aspetti di possibile miglioramento funzionale delle capacità. Sono pazienti deambulanti, quindi fanno un po' di metri in più rispetto al gruppo del placebo, hanno un lieve miglioramento di funzione ventilatoria polmonare. Questo è quanto. Quindi questa cosa permessa per dire che se uno fa l'analogia con distrofia muscolare di Duchenne, atrofia muscolare spinale, il grosso drive, la grossa spinta a organizzare le informazioni che riguardano i pazienti, intanto identificare i pazienti e quindi registrarli, 2, a caratterizzarne il decorso clinico, in questo settore è molto più difficile, perché le malattie non sono una, ma sono 40, e perché le proposte di sperimentazione cliniche non sono 40, ma se va bene sono 4, o addirittura 3, o addirittura 2, o addirittura anche nessuna eventualmente, no? Quindi molto poche. Quindi la spinta a dire perché lo faccio? Perché un paziente dovrebbe sobbarcarsi di viaggiare in giro per una cosa che ha nell'immediato uno scarso sbocco, no? Il Malfatti, che è un ragazzo che sta a Parigi con cui collaboriamo, che però è senese, ha riassunto tutto questo discorso dei registri e anche dei studi di storia naturale recentemente, quindi io ho copiato da lui perché ha già fatto il lavoro. Quanti studi esistono e quanti registri esistono, no? Al mondo? Beh, esistono una decina di registri pubblicati, una ventina quasi di studi di storia naturale, quindi la situazione è potenzialmente interessante di quello che esiste. Tra l'altro nel catalogare appunto le cose che esistono, giustamente Malfatti cita l'Italia, no? Come il registro appunto, no? Che cataloga tutte le diverse forme di distrofia muscolare dei cingoli, e questa iniziativa io ringrazio Teleton e UILDM di averla finanziata insieme agli altri e di aver cercato di contribuire, e infatti ha anche un riconoscimento internazionale, come potete vedere. E naturalmente questa ricognizione come dire, è molto interessata anche a descrivere i network stabili a livello internazionale, il più importante dei quali, non perché c'è qui Michela Guglieri, ma il TRIT-NMD è sicuramente importante da questo punto di vista. Non sono importanti solo gli studi, come avete già sentito più volte, no? Lo studio che registra, che dice quante Fukuti related protein ci sono in Italia, aggiungo a saperlo, virgola, poi ci torniamo dopo su questo, ma anche quanti studi incorporano dentro di sé la prospettiva, cioè l'evoluzione delle malattie, studi di storia naturale. E su questo, diciamo, la situazione non è così rosea. Da un lato ce ne sono tanti, sono molteplici, li vedete catalogati lì, dall'altro, diciamo così, questi studi sono non così lunghi per una malattia che è lunga, cioè non basta un anno, non bastano 2 anni, bisognerebbe strutturare degli studi quinquennali, per dire, no, pluriennali comunque, e se guardate la colonna degli outcome principali di questi studi che esistono, incluso quel poco che si è fatto in Italia, sono molto eterogenei nella scelta del dato che c'è dentro, e quindi questo conferisce un'ulteriore criticità alla situazione, nel senso, perché hai un'eterogeneità, un paese fa una cosa, l'altro paese fa una cosa lievemente diversa o non esattamente sovrapponibile. Questa è la situazione, quindi sono tantissime malattie, spesso per fortuna hanno una progressione lenta, non ci sono degli outcome specifici, spesso e volentieri negli studi di storia naturale si è copiato quello che si è fatto in altre malattie, principalmente la distrofia muscolare di Duchenne, ma non solo. Non ci sono biomarcatori standardizzati e non ci possono essere, ce ne dovrebbero essere per le 40 malattie, ciascuno il suo, e appunto gli studi di storia naturale hanno scarsa connessione con registri stabili. Nella discussione che abbiamo fatto, evidentemente questa cosa tutto questo cosa ci è presente, la riunione era partecipata un po' come oggi da parte dei clinici, che io ringrazio perché insomma è sempre importante questa cosa, dedicare attenzione,
Però se dovessimo dire oggi è possibile un'attività di registro che contenga dei dati clinical grade di storia naturale su base spontanea o soltanto sul supporto economico che giustamente dà la piattaforma di Teleton per la sua manutenzione, ampliamento, rivisitazione, la valutazione nostra è che è molto difficile riuscire a farla. Okay? Però questo non significa che noi non abbiamo discusso come continuare a mantenere aperta questa possibilità attraverso dei ragionamenti che sono ragionamenti su items, cioè come è cambiato il panorama genomico italiano, riusciamo a catturarlo, riusciamo su questo a costruire cose nuove, come possiamo nei sottosettori e partendo da esperienze consolidate costruire storie di naturali, di singola malattia o di spezzoni della stessa malattia. Ci sono studi monocentrici di biomarcatori che potrebbero essere condivisi, anzi che possono essere condivisi, nel senso sono oggetto di discussione per la condivisione. Ci sono studi sull'imaging, c'è un interesse, no, a capire se le nuove terapie che stanno entrando nel Duchenne, se, quando e come potrebbero essere trasportate, quelle semplici, diciamo così, come Givinostat, Morolone e così via, in altre distrofie muscolari. Tutte queste cose ci sono assolutamente presenti, sono state la base della nostra discussione, saranno e sono la base di plurimi survey nazionali diretti a chi si è direttamente fa parte del registro, diciamo, ma a tutto il network, ponendo dei quesiti specifici con un criterio che è quello di sostenibilità e di raggiungibilità di obiettivi intermedi. Questo è detto proprio in maniera più sintetica possibile. Questa è la conclusione provvisoria della discussione che abbiamo avuto settimana scorsa, che è semplicemente il fatto che noi continuiamo a riproporci dei posizionamenti, cercando però su questi di portare a casa dei risultati che siano raggiungibili e sostenibili. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille. Ti invito, sì, aspetta che sposto questo. Tanto poi servirà un'altra sedia. Invitiamo la professoressa Elena Pegoraro dell'Università di Padova, che ci parlerà invece della distrofia di Becker. Giusto? Abbiamo un pointer? Sì. Allora, sì. Grazie. Questo Okay. Buonasera, grazie per l'invito. Io non parlerò di registri, ma parlo di storia naturale. Storia naturale nella distrofia muscolare di Becker. Perché? Primo, perché ci sono finalmente alcuni farmaci che stanno emergendo che hanno una possibile applicazione nella distrofia muscolare di Becker. Parlo del vamorolone, sevasemtem, parlo di Givinostat. Quindi a questo punto è molto importante traslare dalla teoria dei farmaci alla clinica, ma esistono molte difficoltà in questa traslazione dalla conoscenza teorica dell'effetto di un farmaco all'applicazione clinica e poi agli atti regolatori che portano all'approvazione del trattamento. E quali sono le difficoltà? Sono le difficoltà che stiamo parlando di malattie rare. Questo è un concetto che non dobbiamo mai dimenticare, perché la numerosità del campione che osserviamo è rilevante, perché più sono i pazienti che osserviamo, più minimizziamo la variabilità interindividuale. Ovviamente però parliamo di malattie rare, quindi aumentare il campione non è così semplice. Per pazienti diabetici o ipertesi i candidati a uno studio clinico sono molto più numerosi dei pazienti che hanno la distrofia muscolare di Becker. Anche esistono degli aspetti clinici, perché chiaramente la consulenza genetica è importante nelle famiglie, ma la prognosi è importante, perché se noi a un paziente possiamo dire ci possiamo aspettare con ragionevole certezza questo andamento di malattia, quel paziente e quella famiglia possono prendere delle decisioni proattive per pianificare la vita, l'impegno, l'attività scolastica. E poi, sempre nell'arco di queste nuove terapie, non dobbiamo dimenticare che la distrofia muscolare di Becker rappresenta sostanzialmente l'unico modello in vivo di terapie che ripristino la distrofina nei pazienti con Duchenne.
perché i pazienti con distrofia muscolare di Becker hanno mutazioni nello stesso gene e esprimono una proteina che è anormale perché è più corta, perché è ridotta in quantità, e sappiamo che ad oggi terapie che ripristinano una distrofina normale nella distrofia di Duchenne non esistono. Detto questo, queste sono le difficoltà della ricerca nella storia naturale della distrofia di Duchenne. Abbiamo detto malattia rara, aggiungo anche un'estrema eterogeneità clinica. Abbiamo il fenotipo, diciamo, Becker classico, che è il paziente che presenta un deficit di forza che nel tempo progredisce. Però accanto a questo fenotipo che possiamo chiamare classico, esistono dei fenotipi atipici, che sono dei fenotipi che esprimono molto in maniera ridotta la malattia. Possono avere dolori muscolari, crampi, possono avere episodi di mioglobinuria, cioè rottura muscolare da sforzo con rilascio nel sangue delle proteine che devono stare nel muscolo, che troviamo poi nelle urine, ma risolto l'episodio acuto i pazienti stanno discretamente bene, e questo complica ulteriormente, perché se andiamo a valutare una misura di funzione in cui mettiamo un paziente che è debole, un paziente che è completamente forte, perdiamo la possibile efficacia del farmaco. Ulteriore complessità nella distrofia di Becker rispetto alla Duchenne sono il numero di mutazioni nel gene DMD, che codificano per proteine tutte diverse l'una dall'altra, più corte, più lunghe, presente in quantità diversa, molto bassa, 10%, 20%, 80%. Quindi la storia naturale della distrofia di Becker pone molte, diciamo, difficoltà. Quindi grazie alla collaborazione e all'aiuto dei progetti Teleton UILDM abbiamo avviato questo studio di storia naturale. Lo studio di storia naturale si prefigge di raccogliere il maggior numero possibile di dati retrospettivi, cioè storici dei pazienti, e prospettici, cioè valutandoli progressivamente nel tempo, pazienti che afferiscono a 17 centri neuromuscolari italiani. Quindi quello che vi presento in realtà è il risultato di uno sforzo nazionale. I dati sono catturati in questa piattaforma che ha le caratteristiche riconosciute anche dalla Comunità Europea di sicurezza dei dati e delle, diciamo così, delle regole per la privacy. Abbiamo costruito questo dataset multicentrico, lo scopo è, adesso stiamo cominciando ad analizzare dei dati, e i dati sono in continua raccolta anche, e il goal ultimo qual è? Identificare delle misure di efficacia. Di nuovo, perché è importante quando si sperimenta un farmaco sapere che cosa osserviamo nel tempo, e questo è assolutamente rilevante, perché se sbagliamo la misura di efficacia rischiamo di attribuire mancanza di efficacia a un farmaco, perché non siamo stati in grado di catturare quella misura che mostra in realtà l'efficacia. Quindi è una questione molto molto delicata. A latere di questo progetto stiamo anche raccogliendo i campioni di DNA con l'intento di fare uno studio di genotipizzazione, cioè cercare di catturare anche ulteriori varianti che esprimono la variabilità clinica. Allora, cosa abbiamo raggiunto fino adesso? Abbiamo raccolto dati su 943 pazienti. Questi sono dati retrospettivi. Quindi è un numero, vi posso dire, enorme, perché i consorzi americani che raccolgono dati sulla storia naturale dei Becker hanno dei numeri che sono di una grandezza di almeno 10 volte inferiore a questi dati italiani. Abbiamo raccolto alcuni parametri che sono l'età, la diagnosi, all'ultima valutazione, i segni e i sintomi che hanno portato alla diagnosi, se esistono comorbidità neuropsichiatriche, e ovviamente come funzione motoria, inizialmente retrospettivamente, abbiamo richiesto al paziente di ricordare l'età se ha perso la deambulazione e l'età alla quale ha perso la capacità di correre. Queste sono due misure importanti che il paziente il più delle volte riesce a identificare temporalmente con una discreta accuratezza temporale. Abbiamo poi raccolto anche dati sulla funzionalità cardiaca e sulla funzionalità respiratoria, perché sappiamo tutti, abbiamo sentito stamattina, che le malattie neuromuscolari possono avere coinvolgimento cardiaco e possono avere coinvolgimento anche dei muscoli respiratori. E naturalmente, per la ragione che vi ho detto prima, le mutazioni nel gene. Allora, questa è la coorte, e
Cosa dobbiamo osservare da questo grafico? In realtà basta che guardiate questo grafico qua. Pazienti inferiori a 20 anni 319, tra i 20 e i 40 319, un certo numero tra 40 e 60 e un piccolo numero oltre i 60 anni. Quindi a priori questa corte ha un bias verso una popolazione relativamente giovane. Ora, in tutte le malattie muscolari l'età è un fattore che si associa il più delle volte alla perdita di funzione. Quindi se osserviamo una popolazione di 18enni, probabilmente non è quello che osserveremo nella stessa malattia a 60 anni. Quindi dobbiamo tenere presente di questa relativa giovane età. La media della popolazione era 30 anni. Quali sono stati i sintomi che hanno portato alla diagnosi? Innanzitutto il ritardo diagnostico, ve lo farò vedere dopo, è stato molto corto. Il sintomo principale, anzi il segno principale, perché non è un sintomo, è l'elevazione dei valori di CK. Dico che è un segno perché il paziente, se non misura la CK, non percepisce la CK alta, solo quando arriva il referto del laboratorio dice ho la CK alta. E nel 55% dei casi è stata la ragione che ha portato il paziente all'attenzione del medico. Questo è un bias italiano perché in Italia si fa regolarmente la determinazione della CK prima di interventi chirurgici anche minori. Quindi probabilmente una vasta popolazione di questo 55% è rappresentata da bambini che magari hanno fatto l'intervento o di tonsillectomia o di un'appendicectomia e per abitudine viene fatta la CK e si trova la CK elevata. Secondo grande gruppo, i sintomi motori, parliamo di malattie muscolari, quindi difficoltà a correre, salire le scale, alzarsi da terra. Una alta percentuale di pazienti, il 12% dolori muscolari. E poi vi faccio anche notare che un 10% di pazienti difficoltà di apprendimento e un 10% disturbi comportamentali. Questo nell'ambito delle distrofie muscolari è un pochino un aspetto negletto. Sono molto più bravi i pediatri, anche perché hanno uno strumento in più per coglierlo, che sono le difficoltà scolastiche. Quindi probabilmente questo dato è sottorappresentato perché nell'adulto rutinariamente non si fanno valutazioni neuropsicologiche a meno che non si fronteggi un franco problema psichiatrico cognitivo, che non è la regola. L'età, vi dicevo, ritardo diagnostico 2,2 anni, più basso addirittura del ritardo diagnostico che la Corte, lo studio multicentrico italiano ha identificato nella distrofia muscolare di Duchenne. Vedete qua l'età media di esordio è stato 9,8 anni e l'età alla diagnosi 12. Quindi questo è molto confortante. Vi avevo detto una varietà di mutazioni nel gene che codificano per proteine diverse, quindi ciascun paziente è un paziente un pochino diverso dall'altro. Qual è la mutazione più frequente? La delezione, cioè mancano pezzetti del gene e questo evento mutazionale era presente nell'85% dei casi. Il gene è più grande di quanto ci aspettiamo, duplicazioni, c'è un pezzetto in più nel 5%, oppure piccole mutazioni in una percentuale più piccola. Scusate, sono andata avanti troppo, in una percentuale più piccola di pazienti. Qual è la rilevanza del nostro studio? Perché molti studi sulla distrofia muscolare di Becker, sulla storia naturale, sono stati pubblicati. Il professor Romi è stato autore di uno di questi importanti lavori. La possibilità, avendo un così elevato numero di pazienti, di avere sottogruppi di pazienti omogenei per tipo di alterazione del gene. Quindi non solo abbiamo 940 pazienti, ma qui dentro abbiamo un sottogruppo di 136 individui che hanno esattamente la stessa mutazione del gene. Quindi quel gruppo lì è molto più omogeneo rispetto all'intera coorte dei pazienti con la distrofia di Becker. Poi abbiamo visto la funzione motoria. Come vi ho detto, la prima cosa che siamo andati a vedere è se questi pazienti perdono la deambulazione. In realtà hanno perso la deambulazione 111 pazienti, ma vi ricordo che rappresentano solo il 13% dell'intera coorte, a un'età media di 35 anni circa. Ora, questo dato ci dice che la perdita della deambulazione è un evento possibile, ma che ricorre in una bassa percentuale di casi. La capacità di correre ovviamente precede, come atteso, la capacità di camminare e mediamente in questa coorte si è verificata a 24 anni. Questa è una media, ma le medie soffrono di un grande difetto che rappresentano una media in cui sommiamo pazienti
con età diverse a cui perdono la deambulazione. Un conto è perdere la deambulazione a 10 anni, un conto è perderla a 60. Rappresentano 2 pazienti che non camminano, però chiaramente il risultato non può essere assunto in questi termini. Quindi si ricorre a una strategia statistica che invece predice la probabilità di perdere la deambulazione nel 50% dei casi è quella che è la mediana. Vedete che la mediana si sposta a 69 anni. Quindi vuol dire che ciascun paziente con la distrofia di Becker, senza entrare nel merito della mutazione, ha un 50% di probabilità di non camminare, ma a 70 anni di età. Quindi non stiamo più parlando dei bambini che smettono di camminare a 10 anni. Ovviamente, essendoci così tante mutazioni, la seconda domanda che ci poniamo, che la letteratura ha già risposto, ma noi abbiamo uno strumento in più, corti più grandi, la mutazione nel gene DMD, la mutazione che riscontriamo in quel determinato paziente, in qualche modo influenza la probabilità di perdere la deambulazione? Allora abbiamo confrontato quello che consideriamo il paziente Becker classico, cioè il paziente che ha un deficit di forza che progredisce nel tempo e che ha la mutazione più frequente, è quella in cui mancano gli esoni, che sono dei pezzetti del gene dal numero 45 al numero 47. E abbiamo visto che in confronto a questa classe mutazionale, i pazienti che hanno mutazioni che vanno dal 44 al 45, il gene ha tanti pezzettini, il gene per la distrofina ne ha 79. Quindi quelli che mancano i pezzetti dal 45 al 55, dal 48 al 49 o l'isolato esone 48, vedete che la loro retta è qui? Vuol dire che nessuno di questi pazienti ha perso la deambulazione. Quindi chiaramente questo è rilevante perché il giorno che io ho un paziente che ha la delezione 48, devo essere cauta e ritorneremo su questo, però posso avere un po' più di ottimismo sulla sua abilità motoria nel tempo rispetto a un paziente che ha la delezione 45-47. E poi vi rinforzerò il concetto che queste non sono regole matematiche, cioè non sto parlando del 100%. Ok, poi c'è anche una classe mutazionale che sembra andare un pochino peggio, perché vedete che questa linea rossa, quando si colloca a destra, il paziente peggiora, ma qui abbiamo a destra questa riga che adesso non vedo di che colore è, forse verde, e questo paziente gli mancano gli esoni dal 45 al 49. Questo paziente qui ha 4 volte un maggior rischio di perdere la deambulazione rispetto al nostro Becker classico. Quindi un ulteriore elemento di complessità nel valutare l'efficacia di un farmaco, perché se abbiamo una corte che è fatta solo da pazienti che stanno bene, probabilmente non troviamo nulla, perché già performano molto bene. Se abbiamo pazienti che performano molto male, che sono molto più deboli, un farmaco, perché io possa clinicamente dire fa bene, deve essere un farmaco in cui guariscono tutti. Allora non ho bisogno dei numeri, me ne bastano 6. Do a 6 pazienti che non camminano un farmaco, li metto tutti e 6 in piedi, ho finito la ricerca clinica. Purtroppo le cose non sono così. Però la perdita della deambulazione è importante perché ci dà una stima della severità di malattia, però è comprensibile che non lo possiamo usare come misura di efficacia per vedere se un farmaco fa bene, perché allora i bambini che osserviamo adesso li osserviamo per 70 anni per dire se il farmaco fa bene. E quindi si usano altre misure di valutazione e la misura di valutazione che è usata molto frequentemente è la scala North Star, che probabilmente molti di voi conoscete. Si tratta delle modalità in cui il paziente cammina, sale un gradino o si alza da terra. Allora, la scala North Star ha mostrato però, questa è la distribuzione dei valori della scala e vedete che c'è una colonna molto alta qui a destra. Questa colonna molto alta rappresenta il sottogruppo di pazienti che raggiunge il punteggio massimo nella scala. Questa deviazione a destra è importante perché di nuovo se io studio pazienti che stanno così bene è difficile che trovi qualcosa che cattura il beneficio del farmaco. Allora cosa abbiamo fatto? Andiamo a vedere quanti hanno sotto il massimo che è 34. Abbiamo usato il cut-off di 32, vedete che il numero si riduce molto, dal 50% al 32%. E questo poi si conferma anche l'effetto mutazionale, perché di nuovo la delezione 45-47, che noi consideriamo diciamo, la delezione classica, ha una media di punteggio di 22, contro la delezione di una quelle
di una di quelle classi mutazionali che vi ho detto che non aveva mai perso la deambulazione, che ha una media di 32. Quindi di nuovo l'importanza della mutazione nella valutazione dei pazienti. Altra misura di efficacia che si usa è la distanza che un paziente è in grado di percorrere nei 6 minuti. Lo si fa camminare in un corridoio per 6 minuti, si misura quanti metri copre in questo tempo. Anche qui vedete che c'è un picchetto, questa volta a sinistra, questi sono i pazienti che hanno perso la deambulazione, quindi hanno distanza 0. Le altre distanze si distribuiscono un po' sulla destra, ma in maniera abbastanza normale. Ora, se andiamo a vedere di nuovo la mutazione del 45-47, vedete che il 15, quasi il 16% dei pazienti ha perduto la deambulazione. Coloro che però camminano con una distanza coperta che si avvicina alle altre classi mutazionali. Che cosa ci dice tutto questo? Che sì, la mutazione influenza la funzione, ma nel momento in cui il paziente perde la deambulazione perde di significato la misura. Quindi sostanzialmente nella distrofia muscolare di Becker probabilmente, bisogna essere cauti, però comunque tenete conto che abbiamo 370 misure del test del cammino, probabilmente la distanza percorsa non è la misura di efficacia migliore. Vediamo cosa succede longitudinalmente. Allora, uno studio clinico tipico dura circa un anno, 18 mesi qualche volta, poi si fanno le estensioni. Però dal punto di vista regolatorio, che vuol dire le agenzie italiane che devono approvare un farmaco, loro si fanno riferimento al trial principale, non alle estensioni. E qui cosa vediamo? Questo è il baseline, quindi di nuovo classi mutazionali, e vedete quello che vi dicevo prima, è vero che vanno peggio rispetto agli altri, ma vedete quanto alta è la variabilità. Quindi gli score massimi, più alto, lo score qui è normale, ma vedete quanta variabilità, pazienti che vanno molto bene accanto a pazienti che vanno molto male. Se poi però guardiamo le medie, che sono i puntini rossi o la lineetta più spessa, vedete che in confronto a questa classe di mutazioni sicuramente vanno peggio. Però magari questo signore qui è esattamente sovrapponibile a quello che ha il genotipo protettivo, quindi ricordiamo questa cosa. Cosa abbiamo visto? Di nuovo, coloro che hanno la mutazione 45-47 o 45-48, che sono queste due linee gialle o arancione, vedete che hanno punteggi più bassi al baseline e perdono molto di più rispetto per esempio a quelle mutazioni protettive. Però misurando l'entità della perdita è mezzo punto all'anno. Quindi è una misura che coglie una differenza nell'anno, però certamente non coglie una differenza enorme. Questa è un po' complessa, quindi la salto. Per i 6 minuti invece tenete conto che la popolazione che percorre, che è in grado di camminare, è già una popolazione filtrata per i fenotipi più severi, che sono coloro che hanno perso la deambulazione e quindi in questi conteggi sono esclusi. E guardando quello che questi pazienti succede al baseline, di nuovo grande eterogeneità per ciascun sottogruppo, poi se guardiamo quanti metri perdono nel test del cammino in un anno, sono distanze negligibili che non hanno nessuna utilità dal punto di vista clinico sperimentale. Funzione cardiaca, rapidamente, il 30% dei pazienti ha una frazione di eiezione, cioè la quantità di sangue che il ventricolo quando si contrae mette in circolo, è sotto il 55%, che è un cut-off che consideriamo significativo per cattivo funzionamento del cuore. E quindi la popolazione che ha questo problema è il 30% della popolazione con la distrofia di Becker, però guardate le fasce di età. Come, questa è la media, la frazione di eiezione da 61 mediamente in tutta la popolazione all'età di meno 20 anni, scende a 50 all'età superiore ai 60. Quindi l'età è un grande determinante, anche se sembra che queste due mutazioni, 45 e 55 isolata del 48, abbiano un effetto protettivo. Funzionalità respiratoria in questa coorte praticamente trascurabile. Solo 12 pazienti hanno una capacità vitale forzata sotto il 50%, che è indice di insufficienza respiratoria. Da notare che tutti questi 12 pazienti erano non deambulanti, quindi una correlazione tra la forza muscolare e la forza dei muscoli del respiro che non troviamo tra la forza muscolare e la funzionalità cardiaca. Quindi concludo.
La distrofia muscolare di Becker oggi sappiamo che comprende fenotipi non progressivi. L'esistenza di questi fenotipi non progressivi apre questa domanda: è ancora corretto considerare nell'ambito delle distrofinopatie, cioè quelle malattie dovute alla mutazione del gene per la distrofina, da un lato la distrofia di Duchenne, fenotipo severo, assenza di proteina, scusate, ho sbagliato, assenza di proteina nel muscolo da un lato, e dall'altro il fenotipo Becker, fenotipo mite, che esprime proteine corte in ridotta quantità? Oppure una domanda che diventa un ossimoro: un falso Becker è un Becker? Guardate questo paziente qua, adesso sperando che parta, no, mi fate partire il film? Questo signore ha la distrofia muscolare di Becker, ha 75 anni e va a ballare con sua moglie. Lui non è mai arrivato all'attenzione del medico, è arrivato all'attenzione del medico per questo giovanotto qui, suo nipote, che a 2 anni aveva 2000 di CK. E noi sappiamo, un maschietto con 2000 di CK, andiamo a vedere com'è il suo gene per la distrofina. Abbiamo trovato la delezione dal 45-51, che sappiamo che è una delezione protettiva. Studiata la famiglia, la mamma portatrice e il papà affetto. Quindi forse questa definizione Duchenne-Becker andrebbe ampliata inserendo i fenotipi pauci sintomatici, perché esistono. Quindi alcune delezioni sono protettive, le delezioni che finiscono sul 51, la delezione isolata del 48. Alcune hanno un fenotipo un pochino più severo, 45-47 e 45-48. Cardiomiopatia, coinvolgimento del sistema nervoso centrale, mialgia o rabdomialisi possono essere presenti in tutti i gruppi mutazionali. Al momento, ma sono dati preliminari, sembra che la scala North Star possa essere applicata, però sia efficace solo in certi sottogruppi mutazionali. In quel signore là noi possiamo fare la scala North Star 200 volte, lui avrà uno score di 34 tutte le volte in cui la facciamo. E quindi questo l'ho scritto anche per i pazienti, perché io adesso comincio a ricevere delle mail da pazienti che non seguo, in cui mi scrivono la delezione del figlio, del fratello, del marito e chiedono una prognosi. Bisogna essere cauti, perché quello che vi ho fatto vedere va bene, ma riflette quello che è il paziente medio. Avete visto quanta funzione diversa ha ciascuna classe mutazionale, che rappresenta in sé una estrema eterogeneità clinica. Quindi la prognosi si basa sul tipo mutazionale, ma anche sulla valutazione del paziente che ho davanti, la valutazione clinica, la valutazione degli esami strumentali, è un insieme di dati che possono essere raccolti dagli specialisti per derivare le prognosi, e come sempre le prognosi hanno un margine di errore, perché il futuro non è nelle mani del medico come non è nelle mani del paziente. E quindi qui devo ringraziare i pazienti e le famiglie, perché tutte queste valutazioni sono molto lunghe, i pazienti viaggiano, vengono a Padova, devono fare in tutti gli altri centri italiani, devono parcheggiare la macchina, che a Padova è molto difficile, e devono farsi la visita. Vorrei ringraziare Domenico Gorgoglione, che è il postdoc oggi che si occupa di questa piattaforma e dell'analisi dei dati, e naturalmente Luca Bello, che con me ha ereditato questa passione per le distrofinopatie e che è veramente l'anima dell'ambulatorio. Il nostro gruppo, ma naturalmente tutto il gruppo di studio italiano sulla distrofia muscolare di Becker. Grazie per l'attenzione. Grazie Elena. Dunque, siamo in ritardo, mi sa che inizieremo l'aperitivo un po' più tardi, però non avevo animo per interrompere perché è tutto molto interessante. Quindi chiamo Federica Ricci, che ci presenta il registro italiano sulla distrofia di Duchenne. Grazie Danila, grazie a Teleton, vi porto i saluti del professor Mercuri che non è potuto essere qui e i ringraziamenti a Teleton per lo spazio, e io ringrazio Danila anche per mi ha ringiovanito e quindi un ringraziamento. Allora, porto a termine metto sul campo alcune informazioni aggiuntive a quanto i colleghi e la collega hanno già detto, quindi vi posso mostrare il significato anche del valore dei registri e di delle molte cose che sono già state dette finora.
Allora, il network per la distrofia muscolare di Duchenne, che in parte si sovrappone anche ai network che avete già visto, è un network storico in Italia, raccoglie al momento 16 centri con una lunga esperienza nella valutazione e nella raccolta dati per la distrofia muscolare di Duchenne, che partendo da dataset di ricerca clinica, evolvendo verso il registro, hanno condiviso protocolli, sessioni di training sia dei medici che dei terapisti e da qualche anno con il contributo di Teleton e delle case farmaceutiche anche un ulteriore sforzo di evoluzione del registro. E questo è quello che vi presento oggi a nome di tutto il network. Rapidamente, proprio per darvi prova di quello che hanno detto le colleghe e i colleghi finora, un network di questo tipo porta dei risultati molto significativi per i pazienti e molto informativi, non solo per la comunità scientifica o per chi sviluppa i farmaci. Vedete quanti contributi di pubblicazioni sono emersi da questo network italiano sulla funzione motoria, su altri aspetti funzionali cardiaci o respiratori, sul funzionamento cognitivo, su misure di outcome o proxy della funzione, quindi le risonanze muscolari, le correlazioni genotipo-fenotipo. Quindi moltissimi aspetti, su questo vado veloce, però è per dare l'idea di come un lavoro così esteso risulta poi fondamentale per aumentare la conoscenza, che poi è la base di tutti gli altri aspetti. Questi sono i lavori sulla popolazione pediatrica, i lavori sulla popolazione ambulante, i lavori sulla popolazione questi ancora i lavori sulla popolazione ambulante, anche sul monitoraggio a lungo termine delle terapie, anche quindi nel monitoraggio post-marketing o nel trial clinici delle terapie, e questo per i pazienti non ambulanti. Quindi quello che vi porto oggi è l'evoluzione di questa esperienza dei centri, quindi il passaggio da dataset di ricerca a registri di malattia, come quelli che avete visto adesso, che emergono nell'ambito accademico, quindi con un grande supporto, un grande sforzo di supporto da parte di Teleton in primis e poi di altri supporter, però sicuramente in una cornice che è quella dei centri di riferimento. E vedete, queste sono le motivazioni che ci hanno già portato e portano a far evolvere questo registro. Sicuramente garantire una affidabilità dei dati raccolti e una uniformità di raccolta dati anche come piattaforma, una qualità dei dati la più alta possibile e la possibilità di mantenere anche delle attività collaterali di training e di monitoraggio che diventano molto importanti sui registri. Quindi il progetto del registro per la distrofia muscolare di Duchenne, che adesso è già in corso di attività, raccoglie in sé questi aspetti, quindi questi obiettivi. Sicuramente il coinvolgimento di più centri possibili con esperienza nella gestione della malattia e nella raccolta dati, e vedremo dopo anche l'allargamento di questi centri. Il raccogliere dati prospettici, sicuramente l'avete visto nelle altre presentazioni, per riuscire a definire il meglio possibile la storia naturale della malattia, anche nei contesti che evolvono, quindi non sono più contesti di 15 anni fa, sia per quanto riguarda gli standard di cura, sia per quanto riguarda i trattamenti emergenti o già disponibili, ma anche uno sforzo il più possibile sistematico di raccogliere dati retrospettivi per poter essere ancora più informativi sulle traiettorie. Questo è portare a voi il contenuto e i risultati di questi primi anni di lavoro, anzi devo dire questo ultimo anno di grosso sforzo di lavoro sia sui dati retrospettivi, soprattutto sui dati retrospettivi e iniziali sui dati prospettici. Dove siamo adesso con questo registro? Ma ci torno dopo sulla prima parte. Il pointer è questo, sì. Ci torno dopo, però alcuni dati tecnici sono utili anche per capire la complessità. La fase di approvazione etica e quindi di poter essere operativi è praticamente era stata raggiunta per tutti i centri. Alcuni dati devono ancora essere importati perché è molto recente l'approvazione da parte dei comitati etici, e vedete che al momento sono inseriti 1192 pazienti per un totale di visite retrospettive di oltre 11.000 visite. E questo ci permette di avere un'idea molto chiara di qual è la popolazione italiana che noi stiamo collaborando a curare e a
a trattare e a seguire come presa in carico. Vedete, questi sono alcuni dati generali: popolazione ambulante, non deambulante, pazienti in trattamento con steroidi, pazienti in trial clinici. Guardate quanti pazienti sono in trial clinico di questa popolazione, e questo è un esempio. Le altre cose le avete già sentite prima, questo mi interessava, un esempio d'uso di un registro di questo tipo. Vedete, se prendiamo i pazienti pediatrici abbiamo 767 pazienti, se prendiamo la fascia 7-13 anni abbiamo 318 pazienti, per un totale di 1427 visite. Allora proviamo a provare a dire, allora vorremmo avere un'informazione, il dato sui pazienti in ottica magari di studio di trial clinico o di risposta a interventi. Vedete, possiamo estrarre la popolazione di pazienti, le visite dei pazienti che hanno un dato di North Star fra 12 e 33, che come Elena ha spiegato benissimo è una fascia di North Star che mostra, forse può mostrare più rapidamente per storia naturale un cambiamento negli anni successivi, quindi una popolazione di interesse. E vedete che di questa popolazione abbiamo la distribuzione per mutazioni potenzialmente skippabili. Capite quindi questo cosa ci permette? Un dato importante che è informativo per diversi utilizzi che possono poi ricadere come diciamo significatività sulla popolazione di pazienti, su chi deve sviluppare farmaci, chi fa ricerca, chi tratta e cura questi pazienti. Quindi vedete, qui vi riporta riassumendo quello che vi ho appena detto, però sicuramente questa possibilità di vedere il pattern di funzionamento di questi pazienti per quesiti specifici è un valore enorme dei registri, anche di quelli che arriveranno su altre patologie, ovviamente con le complessità delle altre patologie che abbiamo sentito. Questa era la parte aggiuntiva e significativa di pensare già al futuro, come ha detto Massimiliano sul registro dell'FSHD. E pensare al futuro significa raccogliere dati prospettici in maniera standardizzata, significa iniziare a adattare la struttura dei registri per essere compliante con le agenzie regolatorie, su questo torno, e quindi mettere in pista anche dei meccanismi di monitoraggio delle criticità di questi registri. Vedete, quindi il passaggio è dataset di ricerca clinica, un registro di patologia su base multicentrica, base accademica, e la validazione da parte dei regolatori. Questo è il next step delle agenzie regolatorie. Perché? Perché è importante e necessario questo tentativo? Perché l'abbiamo sentito accennare prima, diversi i trial sui farmaci nella distrofia muscolare di Duchenne in questi anni hanno mostrato alcune criticità che hanno motivato noi come gruppo, tutti i gruppi internazionali, Teleton sicuramente, e la comunità di pazienti a cercare delle soluzioni. Alcune criticità sono correlate al disegno dei trial, perché hanno bisogno sicuramente di dati attendibili sulla progressione della popolazione non trattata, e hanno anche bisogno di poter programmare la durata dello studio. L'avete sentito bene da Elena, cioè uno studio deve essere sostenibile per chi lo sviluppa, e quindi avere dei dati attendibili per programmare anche la durata dello studio per attendersi dei risultati significativi. Altre criticità emerse sono sicuramente correlate alla affidabilità di dati relativi a popolazioni di controllo esterne, quindi studi in cui si usa per dimostrare l'efficacia di un farmaco l'andamento di una popolazione senza quel farmaco, ma una popolazione che non è inserita nello studio, che quindi deve essere affidabile, deve essere stata valutata in maniera affidabile. E anche negli studi post-marketing è sicuramente necessario raccogliere dati in maniera affidabile. Quindi nei passi successivi abbiamo la volontà di espandere il network a tutti i centri di riferimento per malattie neuromuscolari che non sono coinvolti nel centro iniziale. Questo permetterebbe di raggiungere qualche centinaia aggiuntiva di pazienti a questo registro, e questi sono i next step un po' più tecnici, ma che ci danno l'idea di cosa è necessario per rendere efficaci e significative queste raccolte dati. Sicuramente la parte abbiamo visto adesso l'importanza di essere complianti con le agenzie regolatorie per
per minimizzare quelle criticità che abbiamo visto prima, e quindi il registro in questo momento sta completando le procedure di compliance con le richieste dell'Agenzia Europea del Farmaco. Si stanno esplorando le richieste dell'Agenzia Americana del Farmaco, l'FDA, per vedere se è possibile un processo di validazione di questo registro anche oltreoceano. Sta iniziando la raccolta prospettica standardizzata, e questo prevede anche per la compliance con le agenzie regolatorie di avere un sistema di gestione delle queries e della sicurezza dei dati, sicuramente di complessità e qualità elevata. È in sviluppo, è già utilizzato da alcuni centri ed è in implementazione un'app da usare su tablet o supporti, in modo che i punteggi delle scale motorie da utilizzare durante le valutazioni, in modo che i punteggi raggiungano automaticamente il registro senza bisogno di un inserimento manuale, fonte di grandi errori come passaggio interno, grandi no, di possibili, grandi devo dire, sono tutti bravissimi i nostri data entry. Una rivalutazione della CRF, che è la scheda in cui vengono raccolti i dati per il registro, una valutazione del nucleo centrale di dati da raccogliere, che sia uniformato a altri stati dell'Unione Europea o con altri stati extraeuropei come ad esempio UK, proprio per aumentare ancora di più la potenza e l'utilità di questi dati. L'implementazione di alcuni campi ad hoc che siano complianti con i criteri della nostra Agenzia Italiana del Farmaco per la gestione farmacologica del paziente, e come abbiamo già visto aumentare il network in modo da tracciare più pazienti possibili. Quindi questa è un po' l'esperienza del registro della distrofia muscolare di Duchenne, e è un lavoro ongoing ma già molto avanzato rispetto ad altre categorie di malattie, però sicuramente fonte di ispirazione, credo, per tutte le esperienze di registro che ci sono state e che ci saranno. E io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Federica, e per allargare la nostra prospettiva, per avere la prospettiva internazionale, abbiamo invitato Michela Guglieri dall'Institute of Genetic Medicine Newcastle, UK. Last but not least, come dite voi. Questo per andare avanti, questo puntatore. Okay. Buonasera a tutti. Io in realtà sono Michela Guglieri, italiana, ma che vivo ormai da 20 anni a Newcastle, ma sono qui non tanto come rappresentante del John Walter Massey Dystrophy Research Center, ma nel mio ruolo di chair del TreatMD Global Registry Network. E come talk di oggi mi è stato richiesto di pensare un pochettino alla prospettiva internazionale, nel senso come possiamo utilizzare i registri internazionali per supportare la ricerca clinica e la collezione di dati di real world. Per introdurre il concetto del network di registri internazionali vorrei introdurre il concetto prima di TreatMD. Il TreatMD è un'infrastruttura che è presente ormai da 20 anni nel mondo neuromuscolare, che ha proprio l'obiettivo di facilitare la ricerca, ma con lo scopo finale di garantire una diagnosi precoce e l'accesso a trattamenti efficaci ai pazienti con malattie neuromuscolari rare nel modo più efficiente possibile. Il modo per realizzare questo è tramite la creazione di un network globale, credo che sia importante dire non solo europeo o internazionale, ma davvero globale, per accelerare lo sviluppo di interventi e di trattamenti che possano avere un effetto sulla vita dei pazienti. Come di nuovo gli obiettivi sono tramite l'informazione, cioè la condivisione dell'informazione, la condivisione delle esperienze per progredire la pratica clinica, mettere insieme diversi stakeholders, credo che sia una cosa particolarmente importante nel mondo neuromuscolare, e mettere insieme la comunità di clinici che si occupano dei pazienti con malattie muscolari con la comunità dei pazienti, ma anche, come sono stati già presentati oggi, con altri stakeholder, particolarmente le ditte farmaceutiche e ricercatori, per un obiettivo comune. E l'obiettivo comune è avanzare la diagnosi, il trattamento e in generale il miglioramento degli standard of care per le malattie neuromuscolari.
Il treatment MD agisce a tutti i livelli di quello che chiamiamo la translational research, la ricerca traslazionale, tra gli elementi preclinici fino allo sviluppo dei farmaci a livello commerciale, quindi della disponibilità dei farmaci nella pratica clinica. Come vedete qui sulle diverse attività del treatment MD su cui non voglio soffermarmi, ma credo sia importante notare come il ruolo dei registri in realtà attraversa tutto il percorso dello sviluppo di nuovi interventi della translational research, praticamente dal preclinico, o appena il passaggio tra il preclinico ai trial clinici, fino alla sorveglianza del post-marketing, e già hanno un ruolo diverso in tutti questi passaggi. Oggi abbiamo sentito molto di registri, di storia naturale. Io voglio soffermare sul fatto che il concetto di registro è proprio una questione molto vaga in un certo senso, nel senso che il registro dei pazienti è semplicemente una collezione di informazioni relative ai pazienti. Nella definizione di registro c'è il fatto che la collezione delle informazioni deve essere standardizzata, non possiamo collezionare tutte delle cose diverse. Ma l'obiettivo, cioè lo specifico obiettivo dei registri può essere molto vario, ma quello che voglio sottolineare nella mia esperienza dei registri deve essere chiaro. Se dobbiamo fare una storia naturale, dobbiamo cercare di raccogliere certi dati. Se il registro è più un registro di epidemiologia, raccoglierà altri dati. Se è un registro per facilitare i trial clinici, avrà delle informazioni diverse. Quindi capire che cosa vuoi dal registro è fondamentale nel disegno. Tendiamo tutti a cercare di ottenere tutte le informazioni su tutto, e questo crea dei problemi, perché poi la cosa fondamentale della robustezza dei registri è il fatto che siano dati, che siano consistenti e che siano colletti in modo standardizzato, quindi troppi dati diventano spesso meno informativi. Questo è il treatment MD Global Registry Network, e questo è semplicemente una mappa per dire che paesi raggiungiamo tramite il network. Importante sottolineare ovviamente quelli grigi dove abbiamo registri che fanno parte del network, e ci sono ancora dei gap a livello globale. Quindi quando passiamo dai registri globali dobbiamo considerare che anche in queste informazioni ci sono delle aree al mondo che non sono rappresentate, e può essere particolarmente importante, perché se pensiamo a registri potenzialmente, se pensiamo a dei registri di epidemiologia o come la diversa l'etnia possa modificare i fenotipi clinici, dobbiamo considerare che abbiamo delle aree di cui non sappiamo molto. Questo è in termini di numero, ci sono 71 registri che fanno parte del network in 41 paesi diversi. Lo scorso anno abbiamo eseguito una revisione, perché sono registri veramente storici, cioè, come dicevo il treatment MD esiste ormai da 20 anni. L'anno scorso abbiamo cercato di rifare una survey sui registri che continuano a contribuire sulla raccolta dei dati e al network, e poi vi spiego un pochettino il perché. Abbiamo 52 che hanno risposto e sono attivi, e questi sono numeri molto elevati quando parliamo di un network di registri, non di registri individuali. Però anche qui sottolineiamo delle limitazioni sui registri, sul fatto che abbiamo più di 86.000 pazienti con malattie muscolari, ma di questi c'è un numero inferiore che ha una diagnosi confermata da un punto di vista genetico, e un numero ancora inferiore se guardiamo i dati che sono stati aggiornati. Quindi questa è una problematica comune. Ovviamente su larga scala globale queste sono le differenze, ma credo che in qualsiasi registro che sia di un singolo centro nazionale, internazionale o globale, questa è la problematica, cioè dove abbiamo le informazioni e quanto sono accurate e complete le informazioni. Un punto di interesse particolarmente importante per il network dei registri di treatment MD negli ultimi 4 anni, credo, se non 5, se non 6, ma credo sia un problema che tutti noi lavorando sui registri affrontiamo, è l'armonizzazione dei dati. Come dicevo, non possiamo, se parliamo anche di un'informazione semplice, per esempio l'età della diagnosi, e pensiamo che questo sia un dato informativo per definire qual è il ritardo diagnostico, capire cosa definiamo come
Faccio questo. Però devo ricordare le slide a memoria. Posso mettermi? Ah, ok. Quindi l'armonizzazione dei dati in modo che parlare la stessa lingua, non vuol dire appuntamento da un punto di vista di linguaggio, ma avere una chiara definizione per tutti i dati che raccogliamo, che cosa esattamente definiamo. L'esempio più eclatante nelle distrofie muscolari, nelle malattie neuromuscolari, è la definizione di loss of ambulation, cioè un paziente ambulante o non ambulante. Questo è un criterio che noi teniamo presente in molte casistiche per definire la prognosi e per definire la funzionalità di questi pazienti. Se lo definiamo quando iniziano a utilizzare la carrozzina o quando i pazienti utilizzano la carrozzina tutto il tempo, ci può essere un gap di alcuni anni. Ritorno di qua. Up and down. Esatto. L'altra cosa è quindi abbiamo speso parecchio tempo all'interno del treatment D per cercare non solo di definire un dataset, che dati vogliamo raccogliere per ciascuna condizione, ma anche definire che dati vogliamo raccogliere e per ciascun dato un dizionario specifico. E di nuovo questo con l'ambizione di averlo a livello globale, quindi ridurre il numero di item che vogliamo collezionare, ma su quegli item avere dei dati molto robusti e confrontabili tra un registro e l'altro. In questa cosa il network è inclusivo, cioè i registri individuali che partecipano al network possono raccogliere ulteriori informazioni al di fuori del treatment D dataset, ma se raccogliamo il treatment D dataset sappiamo esattamente di che cosa stiamo parlando. Questo è un esempio che è già stato menzionato in realtà nel primo intervento, che è il lavoro che per esempio è stato fatto sui registri dell'FSHD. Anni fa c'era stato un NMC workshop per definire il registry framework e molto recentemente c'è stato un nuovo incontro esattamente per definire quali sono i dati clinici dell'FSHD che vogliamo raccogliere nei registri per comprendere meglio la malattia, ma anche con la visione di dire qual è il significato di individual items e che cosa può essere raccolto in modo realistico. Questo è un esempio di come viene fatta l'armonizzazione dei dati, cioè viene specificato un dataset che è pubblicato sul sito del TreatMD sotto l'ombrella dei TGDOT e questo è il concetto della specification tool, cioè quindi la definizione per item individuali che cosa si intende per ciascun data entry. Voglio accennare un po' alle difficoltà dei registri, perché parliamo tanto di registri, hanno un valore indescrivibile nel progredire la nostra conoscenza delle malattie e potenzialmente trattamenti, ma ci sono delle limitazioni di cui dobbiamo essere consapevoli. Particolarmente quando parliamo del network globale, dobbiamo considerare che ci sono dei registri come parte del network molto diversi. La differenza maggiore, per esempio, abbiamo registri che sono, le informazioni vengono entrate nel database da parte dei pazienti, altri da parte di clinici. Ci sono dei registri che sono nazionali, altri che sono internazionali, altri che sono di di centri individuali. L'armonizzazione dei dati è una bella teoria, ma da mettere in pratica che può essere molto difficile, ma anche di assicurarsi la data quality. E questa è stata una grossa componente di cui parliamo, l'importanza della qualità dei dati ancora di più della quantità dei dati. E l'altra cosa su cui troviamo la difficoltà quando ci muoviamo a livello internazionale, il network internazionale ci dà accesso a un numero di dati molto maggiore di qualsiasi registro nazionale.
D'altra parte la governance e la regolamentazione sui registri, sui dati personali, sulla condivisione dei dati in paesi diversi può essere molto variabile. Consideriamo che nel network abbiamo registri dal Sudan e registri dagli Stati Uniti. Metterli d'accordo e come facciamo la condivisione dei dati può essere complicato. L'ultima cosa che voglio accennare, perché di nuovo è stato menzionato l'accettazione da parte dell'European Medicine Agency sull'utilizzo dei registri, è un topic particolarmente rilevante, soprattutto, come abbiamo discusso, quando iniziamo a valutare il potenziale uso dei registri come fonte per valutare l'aspetto di lungo termine sia di safety che di efficacy di nuovi interventi e di nuovi farmaci. Ci siamo resi conto da un'iniziale discussione tra il network e l'European Medicine Agency, io ho imparato a livello personale una importante informazione per me nei registri. Non è importante che cosa collezioni, ma devi conoscere la natura di quello che collezioni. Se noi eravamo andati all'European Medicine Agency chiedendo, per esempio, qual era l'outcome measure che loro volevano vedere in ordine per valutare l'efficacia dei trattamenti, per esempio nella distrofia muscolare di Duchenne. E lì mi era stata molto chiara di dire, quella è una definizione che il clinico definisce, il problema è l'utilizzo che ne fai. Se l'utilizzo è definire per esempio, per utilizzare un registro per avere i pazienti per un trial clinico, la cosa più importante è l'aspetto genetico. Ma l'aspetto genetico può essere di nuovo particolarmente rilevante da un punto di vista di identificazione dei pazienti per un trial clinico, deve essere assolutamente valido e verificato, e quindi per poterlo utilizzare dovresti avere un genetista o una persona esperta che valuta quel dato, perché è il criterio per cui tu coinvolgi quel paziente in un trial clinico. Se vuoi fare una storia naturale e hai la North Star richiede un training dal punto di fisioterapista per poter essere confrontato fra un centro e l'altro. Quindi se non hai quel training, magari non utilizzi la North Star, utilizzi la perdita della deambulazione. Entrambi i dati sono validi nel momento in cui sai esattamente a che cosa si riferiscono e quel dato è reliable. E questo è il lavoro che stiamo facendo da un punto di vista di data quality per assicurarsi che quando raccogliamo un dato sappiamo esattamente come quel dato è stato raccolto, ma ovviamente quando parliamo di data quality parliamo anche del fatto di avere la consistenza del dato, cioè che il dato venga consistentemente aggiornato. Il TreatMD provvede anche a un tools per valutare la data quality di registri individuali, che è un supporto per i registri per capire quanti dati sono completi, qual è la coerenza nel longitudinale, ma è semplicemente un IT tools. TreatMD come network può anche provvedere all'utilizzo di una piattaforma che può essere offerta a titolo gratuito ai registri che sono interessati. Sulla piattaforma il dataset per malattie individuali è integrato e i registri possono aggiungere a loro spese ulteriori informazioni se sono necessarie. Ma ci sono altri registri all'interno del network che non utilizzano la TreatMD platform, ma utilizzano la loro piattaforma e condividono i dati su delle specifiche questioni. I dati vengono condivisi a livello individuale o a livello aggregato, dipende dal consenso che è stabilito. Questo sono come vengono utilizzati i registri del TreatMD. Uno sponsor o un ricercatore può richiedere l'accesso dei dati, la richiesta viene valutata dal TGDOT, che è la steering committee del network, con l'input da parte dei registri, dei pazienti e di esperti se necessario. La richiesta sulla specifica domanda viene inviata a tutti i registri inviano di nuovo
individual patient level data o aggregati al treatment che mette poi insieme i risultati e li riporta allo sponsor. Con tutto ciò mettiamo in ovviamente la compliance e GDPR sono garantiti a livello di registri individuali. Questo è come sono stati utilizzati i registri fino ad ora, sia per supportare il disegno di trial clinici, per supportare la feasibilità dei trial clinici, per facilitare il reclutamento di pazienti in trial clinici, ma anche c'è un utilizzo sempre maggiore di questi registri per post-marketing evaluation di nuovi interventi. E di nuovo la forza del network è di raggiungere magari su dei dati più a lungo termine dei numeri di pazienti molto più elevati. Come potete vedere, quello che io vorrei enfatizzare per i pazienti oggi è il fatto di dire che i registri sono utili e vengono utilizzati a diversi scopi, ma un utilizzo dei registri sta aumentando negli altri, e l'importanza dei registri e dell'accuratezza dei dati nei registri diventa sempre più rilevante sia per la pratica clinica sia per la valutazione e quindi di nuovi interventi. Per cui è un invito ai pazienti di contribuire. E con questo finisco. Dunque, grazie mille. Allora, siamo fuori tempo massimo. Chiedo agli organizzatori, Francesco, non so se possiamo prenderci ancora 5 minuti per qualche commento, oppure meglio di no, perché se no rubiamo troppo tempo. Okay. Allora ringrazio tutti i relatori. Mi spiace, non so se io direi che se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, ci trova in giro anche dopo. E quindi grazie mille. Grazie a tutti e prima che se ne vadano voglio ringraziare personalmente tutti i relatori, perché insomma è vero che abbiamo sforato con il ritardo, però le relazioni veramente bellissime, quindi devo dire insomma non so se l'audience è d'accordo, penso proprio di sì, perché è stata veramente una sessione molto interessante e abbiamo imparato un po' tutti anche a livello comunicativo, quindi grazie insomma. Grazie, un applauso a tutti. Complimenti. Niente, io faccio la cattiva perché praticamente adesso dobbiamo insomma andare al sodo con un'ultima parte della nostra giornata scientifica, e questa è una parte, siamo andati un po' a una de-escalation, forse siamo partiti da un argomento complicato con la parte cardiologica addirittura multilingue, poi c'è stata questa sessione di livello alto e adesso manteniamo il livello alto su una tematica più pratica. So che insomma per quella che è l'esperienza anche fatta negli anni passati qui insomma in questo contesto è una parte molto interessante per tutti noi, anche per l'utenza. Io chiacchiero un po' in modo da poter ricostituire le fila. Dicevo sì che è una parte forse che ci interessa proprio da vicino, e quest'anno insomma con la Commissione medico-scientifica abbiamo deciso di dedicare questa parte più pratica, la chiamiamo noi, anche se non è che facciamo ovviamente nulla di pratico, però più vicina alla vita quotidiana della persona, a un argomento che penso che ha riguardato tutti nella nostra vita, che è il dolore. Ovviamente il dolore è una tematica enorme che riguarda tanti ambiti, e noi insomma abbiamo pensato di dare degli spunti occupandocene un po' a livello farmacologico, riabilitativo, posturale, psicologico, concettuale. Insomma, i relatori che abbiamo invitato e che siamo molto contenti che partecipino a questa sessione vi faranno insomma vedere insomma quanti punti di vista
possono esserci. Penso che siamo un po' già ricostituiti, quindi finisco con le mie chiacchiere, do la parola alla professoressa Marina Grandis, che modera con me questo intervento appunto e questa parte di relazioni scientifiche. Prego Marina. Grazie Cristina. Sicuramente il dolore è un sintomo fondamentale che tutti noi sappiamo come possa limitare la qualità della vita, e quindi dobbiamo farci alcune domande, e la prima è il perché il dolore nelle malattie neuromuscolari. Cerchiamo di individuare le cause e le eventuali terapie farmacologiche, e ce ne parlerà il dottor Antoine Divisic, che gioca in casa perché ha un'unità semplice di analgosedazione all'interno dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Grazie. Prendo il giro. Sì, buonasera. Spero che siate ancora abbastanza freschi, visto l'orario. Sentivo e ci speravo anch'io che si potesse fare un aperitivo, una roba del genere, però invece ci hanno detto che dopo. Quindi, bene, assolutamente. Io sì, rappresento un po', dovete accontentarvi di me, nel senso che potevate avere la professoressa Benini, che purtroppo non poteva, e quindi mi ha incaricato di questa cosa. Io mi occupo ormai da buoni 15 anni di terapie e cure palliative pediatriche, dove, integrandomi un po' con voi, mi preme di nuovo di dire che le cure palliative pediatriche hanno il senso non tanto della morte, come spesso queste vengono viste per l'adulto, ma della qualità di vita, di migliorare la qualità di vita, che penso che sia quello che vogliamo tutti per i nostri pazienti. Tra l'altro, come dico sempre, la morte è una regola della vita, tutti, non si scappa, quindi l'importante è come passiamo il mezzo fino alla morte. E quindi ringrazio veramente l'organizzazione per l'invito, vi faccio gli auguri anche per l'anniversario. La collaborazione tra cure palliative e UILDM, insomma, da anni è presente e forte, e quindi procediamo. Non vi tedierò molto, ma mi preme dirvi alcuni concetti. Come ci ricordano loro, giustamente il dolore fa parte della vita, è quello che ci salva molto spesso. Il dolore può essere buono, se mi sente la mia capa già mi sto sentendo male, ma comunque c'è una parte buona del dolore, effettivamente. Quando questo diventa troppo, sicuramente non ci va bene. E lo sapete che da un punto di vista dell'Organizzazione internazionale per lo studio sul dolore, questa definizione, che poi è stata presa anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci definisce, questa pensate del 79 inizialmente, adesso dal 20 è stata solo un po' arricchita con alcuni item, ma ci dice un'esperienza del dolore sensoriale ed emotiva spiacevole, che può essere associata o meno, e questo è importante soprattutto per alcune, diciamo, nuove classificazioni del dolore, a un danno tissutale che sia potenziale o in atto. Ed effettivamente questa immagine a me evoca dolore. Io sono abbastanza iconografico e questa immagine a me sa di distruzione tissutale, di necrosi, di perdita di funzione, che è quello che in realtà non vogliamo, contro il quale combattiamo tutti i giorni. E il dolore esso stesso può essere causa di perdita di funzione. Ci capita tutti i giorni. Abbiamo male, stiamo fermi, ed è quello che non vogliamo. Questa mi piace un sacco, e qui non voglio assolutamente essere sessista, perché sono il primo che dice che la donna vale molto di più dell'uomo, ma caso vuole che l'immagine sia così, che sia la ragazza a far sembrare che il dolore sia una roba da poco, no? Vedete? Mentre il ragazzo le dice, lei gli dice non puoi capire il mio dolore, lui dice caspita mi dispiace, eppure vedete come è messo. Ma poteva, ripeto, essere assolutamente il contrario, per dire, per sottolineare che effettivamente ognuno di noi sente il dolore in maniera completamente personalizzata, personale. Perché questo succede? Ma il dolore, adesso ve lo dico, ho saltato mentalmente la cosa, il dolore quindi permea continuamente la nostra pratica clinica.
È un sintomo quindi che è dappertutto e impatta moltissimo la nostra qualità di vita e la qualità di vita dei nostri pazienti. Molto spesso nei nostri pazienti, nei pazienti neuromuscolari, soprattutto in quelli che siamo abituati a vedere noi, che possono avere un impairment neurocognitivo, è difficile da trattare perché è difficile da capire, perché è difficile da localizzare, anche da un punto di vista eziologico difficile da catalogare. E quindi diventa, dopo aver perso quella funzione che dicevamo all'inizio benefica, diventa dannoso, diventa da curare, da eliminare al più presto, perché ci riduce tutto quello che abbiamo visto fino adesso. E non voglio fare neanche qui grossi patemi accademici, ma è importante che 3 cosette ce le diciamo per capire come andare a analizzare il dolore, da dove proviene e dove andare a cercare di intercettarlo, curarlo, trattarlo. Il dolore parte sicuramente, quello più classico stiamo vedendo qui, ma gli altri rientrano e dopo lo vedremo, parte sicuramente da un danno periferico. Noi distruggiamo cellule in qualche modo, per qualsiasi tipo di noxa che possa essere. Questa produce un segnale chimico che poi si traduce in elettrochimico del nostro neurone che parte verso il sistema nervoso centrale e viene trasmesso. Ed è qui che comincia la personalizzazione del dolore, quello che è la modulazione che noi tutti facciamo più o meno e le stesse persone in momenti diversi della loro vita, per contesti psicologici, sociali e culturali, modulano diversamente il dolore. Questo è noto da sempre più studi. E salendo il nostro dolore verso le vie centrali, a un certo punto viene percepito da quelli che sono i neuroni, che hanno lo scopo di percepire e dargli la classificazione del dolore, che fa bene, perché di solito scappiamo dalla noxa patogena, ma sono gli stessi che, se sovraalimentati da un segnale, possono cominciare, e lo vedremo dopo, a percepirlo come tale anche quando questo comincia a non esserci come noxa e quindi essere perpetuato, cominciare a essere anche nociplastico, come vedremo nelle nuove definizioni. E per ricordarvi che io mi occupo soprattutto di bambini, già dalla 23esima settimana gestazionale abbiamo tutto il sistema formato per percepire il dolore, purtroppo non abbiamo ancora tutto il sistema formato e sviluppato per modularlo. Quindi a parità di stimolo doloroso percepiamo un dolore molto più importante da piccolini. Non solo, gli ultimi studi fanno vedere che la percezione del dolore poi altera nel futuro la nostra capacità di elaborare la sensazione dolore. Quindi è molto importante trattarlo da sempre e non dare per scontato che questo possa essere meno percepito dal bambino come forse era in passato. Quindi nel paziente neuromuscolare, che è quello che ci interessa oggi, è un sintomo complesso e spesso sottovalutato, dicevamo, e richiede molto spesso un approccio multimodale. Non è possibile risolverlo di solito con un solo approccio. E quindi le strategie che mettiamo in campo sono sicuramente quelle farmacologiche, che vedremo con vari analgesici che possiamo mettere in campo, ma soprattutto nel paziente pediatrico, ma perché il paziente pediatrico ha meno possibilità di modulazione e innesca molto spesso un'ansia non potendo comprendere le cause del suo dolore, un'ansia che alimenta il dolore, e quindi nel paziente pediatrico ancora di più le tecniche non farmacologiche hanno importanza proprio per cercare di evitare la cronicizzazione che diventa malattia dolore, non sintomo, ma diventa malattia dolore. E tra le terapie non farmacologiche, le sappiamo, insomma, essenziali, vi dicevo, nell'età pediatrica servono a produrre strumenti di modulazione a livello del sistema nervoso centrale, come la produzione di antidolorifici endogeni, ci riducono l'ansia e la paura, che vi ho detto nel paziente pediatrico. Pensate solo al bambinetto che viene da noi e dobbiamo fargli solo un semplice prelievo, anche un bambino che sta bene, quello non può capire, giusto un bambinetto di 3-4 anni, magari prescolare, non può capire che è a fin di bene. E quindi quello che per noi è una percezione di un dolore, sì, che esiste, ma insomma, controllato, controllabile, se non ci sono fobie sottostanti,
per il bambino è un dolore importante, è un'esperienza negativa importante e quindi bisogna gestirla. Solo per ricordarci che in base alla durata il dolore acuto sotto i 3 mesi può essere ancora considerato quello buono, sopra i 3 mesi passiamo a un dolore cronico che è quello che diventa, vi dicevo, patologia a sé stante, quindi assolutamente da cercare di scongiurare o interrompere al più presto quando arriviamo insomma, a che sia presente. Da tipo di meccanismo invece, mi preme dirvi questo perché è un'entità abbastanza nuova, sicuramente conosciamo quello nocicettivo di distruzione dei tessuti, classico trauma o tessuto degenerato, quello neuropatico che si è chiarito nel tempo dove almeno, cioè o a livello periferico o a livello centrale del nostro sistema nervoso c'è un danno dei neuroni, un'irritazione dei neuroni e spesso poi abbiamo lo sviluppo di sintomi descritti come bruciore, scossette elettriche, formicolio, tipici del dolore neuropatico che sappiamo dobbiamo trattare in maniera completamente diversa rispetto al dolore nocicettivo. E il dolore nociplastico, questo insomma come classificazione è relativamente recente ed è un po' quella che dagli ultimi studi permette di spiegarci alcune situazioni di dolore che fino adesso erano un po' difficilmente comprendibili e, se volete, quasi negate da alcuni specialisti, dove il dolore nociplastico sostanzialmente non c'è nessun danno né di tipo di tessuti di tipo somatico né di tipo neuro, ma c'è una generazione di dolore da parte del neurone deputato a livello centrale a dire a noi che abbiamo dolore, per cui questa sensazione c'è anche se non c'è nessun danno ed è tipicamente quello che succede nella fibromialgia. Quindi i nostri pazienti, quelli affetti da patologie neuromuscolari, possono avere origine di vario tipo dei dolori, può essere sia acuto che cronico, può essere di tipo muscolo-scheletrico, causato tipo da contratture muscolari, deformità che purtroppo si instaurano, posture sbagliate, aumenti di carico sulle articolazioni, ve ne parlerà sicuramente molto meglio poi la dottoressa Carraro. Il dolore neuropatico, che abbiamo appena visto, dato da una stimolazione nocicettiva cronica delle fibre nervose, ma anche molto il dolore procedurale. I nostri pazienti vengono molto spesso nell'arco della loro vita sottoposti ad esami, accertamenti, a traiettorie, come le chiamo io, diagnostico-terapeutiche, che prevedono purtroppo la necessità di procedure dolorose ed è importantissimo che i centri che gestiscono questi bambini siano capaci nella gestione del dolore procedurale, dell'analgosedazione procedurale. Abbiamo anche delle sfide di valutazione, non da poco come dicevamo all'inizio, perché effettivamente molti dei nostri bambini possono avere un impairment neurocognitivo per cui possono avere difficoltà o essere sufficientemente piccoli da non essere capaci a dirci la sede e la tipologia del dolore che ci orienta e ci fa capire molto, e quindi noi utilizziamo delle scale osservazionali che possono essere tipo la FLAC o la FLAC-R addirittura, che è stata sviluppata proprio dal nostro centro e ha la possibilità di dare al caregiver quel vantaggio nella valutazione del dolore del proprio figlio, verosimilmente nella maggior parte dei casi o assistito, o altre case come la comfort scale. Poi ovviamente la parte di autovalutazione, oltre che quella di eterovalutazione, nei bambini complianti, che possono dirci. Come trattamenti, dicevamo, sicuramente possiamo applicare interventi non farmacologici, ripeto, spero che dopo Elena ne parli molto perfetto, e quindi io li ho solo annoverati, dopo quindi ne parliamo. La parte farmacologica invece ci spetta molto e la mettiamo in campo. Voglio ricordarvi che stanno uscendo le linee guida nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gestione del dolore nel paziente pediatrico, che sono in progress, e tutte le varie società che si occupano di dolore dovrebbero uscire.
io spero in qualche mese al massimo, abbiamo già ritardato l'uscita. Quindi sappiamo che da un punto di vista farmacologico per il dolore lieve, soprattutto se nocicettivo e infiammatorio, abbiamo paracetamolo e i vari FANS, e per il dolore moderato severo gli oppioidi, ad esempio morfina, fentanyl, tossicodone, e poi la gestione della spasticità, molto importante, quindi l'utilizzo di miorilassanti, tossina botulinica, farmaci specifici come il baclofen e il trisfenidile, i cannabinoidi che possono essere utilizzati nei pazienti pediatrici e noi siamo il centro prescrittore, trattamenti locali ovviamente, e di nuovo torniamo a parlare di poi gestione del dolore procedurale che possono ridurre quelle che è la spasticità, i spasmi muscolari, le distonie che molto spesso affliggono i pazienti neuromuscolari. E quindi cercando di fare un po' anche un riassunto, vedete che come andiamo a trattare? Dopo un adeguato assessment, soprattutto l'impostazione che dicevamo, terapia farmacologica, non farmacologica, con un approccio multimodale, targettato dalla diagnosi, possibilmente non sempre, anzi raramente purtroppo riusciamo a capire chiaramente la causa del dolore, ma se possiamo capirlo è ovvio che andiamo a trattare la causa, altrimenti trattiamo il sintomo, e non sono mai contento quando succede questo. Poi ovviamente il coinvolgimento, la partecipazione del paziente è importantissima, e questo è dimostrato da molti studi quanto influisca poi sulla riduzione del dolore quando il paziente fa parte, dopo proposta medica ovviamente, della pianificazione del suo trattamento. Ovviamente il monitoraggio, la misura, non possiamo trattare quello che non misuriamo, e poi la rivalutazione e la riconferma. E quindi, se volete, la terapia deve essere impostata sicuramente in base all'entità del dolore, in base alla classificazione che abbiamo visto prima, sapendo qual è la parte eziopatogenetica, dose corretta e a orario fisso. Ricordiamoci, l'orario fisso è una cosa importante perché dà copertura. Se noi aspettiamo che il dolore arrivi per trattarlo, quindi al bisogno, abbiamo già un po' perso la possibilità, cioè l'esperienza di tutti, che se l'emicrania mi arriva forte faccio molta più fatica a farla rientrare che se riesco a bloccarla prima che mi arrivi. No, funziona un po' così per tutto il dolore, sicuramente quello nocicettivo. Dobbiamo cercare comunque di capire che sono pazienti che hanno multiterapia e quindi anche non solo farmacologica, e quindi cercare che la terapia antalgica che mettiamo impatti il meno possibile sulla circadianità della loro vita, quindi usando anche la somministrazione più efficace e meno invasiva, terapia programmata ad orario, ma anche una terapia rescue qualora la terapia programmata fissa non sia sufficiente, e cercando, come abbiamo già detto, di profilassare ogni dolore prevedibile. Qui, ma solo sperando che rimanga agli atti del congresso, vi ho messo un po' quello che è diciamo, i dosaggi di ogni singolo farmaco tipo FANS, che sappiamo che tutti hanno un effetto tetto, quindi a un certo punto non ci aiutano più. Se il dolore diventa moderato grave, possiamo passare ai farmaci oppioidi. Soprattutto nel paziente pediatrico la letteratura è importante sulla morfina, sul fentanyl, sul metadone, sull'ossicodone anche, quindi abbiamo i dosaggi e le vie di somministrazione per ognuno di questi, ma poi c'è tutta una schiera di farmaci adjuvanti che non dobbiamo dimenticare e sono sicuramente farmaci di antalgici locali, farmaci antiepilettici che sono utilizzati nel dolore neuropatico, le benzodiazepine, soprattutto da un punto di vista di contratture muscolari, farmaci per l'analgosedazione procedurale, il cortisone e anche gli antistaminici che possono essere utili. Ricordiamoci, e questo vale soprattutto per il paziente pediatrico, che abbiamo molteplici vie di somministrazione oltre a quella parenterale. Quindi l'intranasale, l'orale, la rettale sicuramente facili, ma anche l'inalatoria volendo, possono essere vie che possiamo, la transdermica, la transmucosale, possono essere vie che possiamo utilizzare e hanno degli ottimi risultati. Qui stessa cosa, vi ho messo i farmaci dell'analgosedazione procedurale, perché è nostra pratica comune in tutte le procedure analgosedare i nostri pazienti. E quindi concludendo, per non togliere molto tempo, il dolore
è un sintomo che abbiamo detto sottovalutato molto spesso, ma perché in partenza il paziente, soprattutto i pazienti neuromuscolari che vedo io, sono di difficile valutazione del dolore. A volte non ci aiutano neanche i parametri autonomici come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, e quindi è veramente difficile. Abbiamo visto l'approccio multimodale, le strategie farmacologiche e non farmacologiche, importantissime, e l'obiettivo che abbiamo tutti è evitare la cronicizzazione che poi ci porta, come dicevamo, alla perdita di funzione. E concludendo, mi piace anche far conoscere che qui a Padova, presso il Centro Regionale di Cure Palliative Pediatriche, c'è la possibilità di un ambulatorio avanzato multidisciplinare di diagnosi del dolore, dove, per farvi capire, il paziente come terzo livello, dopo che magari viene visto da molteplici specialisti, viene visto complessivamente in una seduta di ore da un fisiatra, da un antalgologo, da 2 psicologi, da un infermiere, cercando di capire veramente a 360 gradi la derivazione del dolore, lo spettro che il dolore ha sulla vita del paziente e come al meglio poterlo affrontare. In più c'è la possibilità di formazione con i master di primo e secondo livello di terapia nel dolore, nelle cure palliative pediatriche, e come master nuovo di analgosedazione procedurale pediatrica, perché questa possa essere veramente in mano ai pediatri e che si parli di ospedale del dolore, ma senza dolore, scusate, ma veramente, perché se dobbiamo aspettare gli anestesisti che ci facciano l'analgosedazione procedurale, che poveretti sono già pieni di lavoro e ce ne sono così pochi, e se il pediatra non ha in mano questa cosa, diventa effettivamente difficile la vita del bambino nei nostri ospedali. Vi ringrazio. Grazie mille. Grazie mille, dottor Divisic, e soprattutto anche grazie per essere stato nei tempi. Abbiamo fatto un po' di pressione temporale, però avevamo pensato con la collega che facciamo tutte e 3 le presentazioni in modo che poi alla conclusione magari riusciamo ad avere qualche minuto, insomma, per le domande, se siete d'accordo. Quindi invito la successiva relatrice, Sara Lupone. Forse qualcuno di voi già la conosce. Sara è una membro della Commissione medico-scientifica della UILDM ed è una fisioterapista. Lo dimentico a volte perché ormai noi la consideriamo, diciamo, sempre nell'ambito della terapia respiratoria, però insomma è specializzata in questo settore, ma nel suo intervento ci farà insomma uno spaccato della gestione del dolore, ovviamente dal punto di vista più riabilitativo. Grazie Sara. Grazie a te, grazie a tutti. Sì, effettivamente io nasco fisioterapista respiratoria, ma in realtà sono una fisioterapista di base, quindi almeno spero che i concetti basilari possano essere da me spiegati in maniera chiara per quanto riguarda la riabilitazione. Abbiamo visto con il dottor... Non funziona? Sì, ok, grazie. Hai ragione, così è per puntare e così per andare avanti. Ok. Abbiamo visto come con il dottore Divisic che l'importanza della terapia farmacologica nella gestione del dolore. Adesso, entrando nel vivo della mia relazione, vedremo come la riabilitazione possa diventare complementare e integrata a queste terapie, proprio perché la riabilitazione va a lavorare su quelle che poi sono le cause meccaniche che provocano il dolore e lo protraggono nel tempo. Nelle malattie neuromuscolari il dolore non può essere considerato semplicemente un sintomo, ma ha un impatto molto più ampio. Questo perché? Perché abbiamo sicuramente una limitazione del movimento, il che questo peggiora la funzione, abbiamo un aumento della fatica e la conseguenza è una riduzione della qualità della vita. L'obiettivo è sempre quello di poter interrompere questo circolo vizioso tra la debolezza, l'ipomobilità, l'immobilità e quindi la conseguente comparsa del dolore.
Come diceva prima il dottore, abbiamo diversi tipi di dolore. Il dolore nelle malattie neuromuscolari anche qui è considerato comunque multifattoriale. Non abbiamo un solo tipo di dolore che compare, ma possono comparire anche più dolori contemporaneamente. Possiamo avere il dolore meccanico nocicettivo legato alle contratture, alle retrazioni e alle rigidità articolari, all'immobilità prolungata, alle posture scorrette, oppure dolore neuropatico legato a compressione e a danni nervosi. Molto spesso viene sottovalutato invece il dolore causato dal sovraccarico respiratorio. Questo perché? Perché in realtà non ci rendiamo conto che il paziente che fa fatica a respirare in realtà sta attuando dei compensi. Il compenso è quello di utilizzare una muscolatura accessoria, quindi non la muscolatura realmente efficace per un corretto pattern respiratorio, ma quella accessoria che poi si sovraccarica arrivando spesso all'esaurimento e quindi provoca contratture all'altezza di collo e spalle e dolore conseguente. Quindi se noi andiamo a correggere, a contenere tutte queste cause, sicuramente possiamo ottenere una riduzione del dolore, un miglioramento della funzione e spesso possiamo anche ridurre la necessità di dover ricorrere ai farmaci. La riabilitazione che compito ha? Sicuramente noi interveniamo sempre quando il dolore già c'è. In realtà una gestione proattiva sarebbe più funzionale, cioè intervenire ancora prima che possa comparire, perché poi sappiamo quali sono le progressioni di malattia. Quindi intervenire anticipatamente rende più funzionale la gestione. E quindi è chiaro che sfruttarla in maniera continuativa, una riabilitazione continuativa e con un intervento multidisciplinare ci dà maggiore vantaggio. Gli obiettivi li possiamo racchiudere in 3 categorie principali, ossia quelle di prevenire e ridurre il dolore meccanico, quello di mantenere la funzione e il comfort, quindi andare a lavorare su quelle che sono le abilità residue del paziente, mantenerle nel tempo, e questo per garantire un maggiore benessere e qualità della vita, e ridurre il burden respiratorio con le sue conseguenti complicanze. Da dove partiamo però? Come per tutto, dalla valutazione. Chiaro che quando il paziente giunge da noi e ci riferisce di avere dolore, dobbiamo indagarlo in maniera oggettiva e in maniera soggettiva, quindi dobbiamo capire dove fa male, quando compare questo dolore, cosa lo migliora e cosa lo peggiora. Però non ci possiamo limitare solo a questo, perché il paziente lo dobbiamo sempre guardare a 360 gradi, quindi è importante anche l'osservazione e capire questo paziente come è posturato, come questo paziente si mobilizza, come questo paziente utilizza gli ausili, se sono idonei alle sue necessità, e qual è il suo pattern respiratorio. Una valutazione e un'osservazione accurata sicuramente ci evita di intervenire con dei trattamenti generici, ma di cucire il trattamento proprio sulle necessità reali del paziente e quindi rendere il trattamento molto più specifico ed efficace. Come procediamo? Allora, adesso vedremo in rassegna un po' quelle che sono i vari strumenti che abbiamo a nostra disposizione. Per prevenire e ridurre il dolore meccanico, la regina in assoluto, quella che conosciamo tutti, è la fisioterapia manuale. La fisioterapia manuale è associata a uno stretching delicato e ad una mobilizzazione delle articolazioni che deve essere legata a dei movimenti lenti, graduali, che devono sempre rispettare la soglia del dolore del paziente, perché l'obiettivo non è quello di forzare il movimento, ma di poter mantenere l'elasticità, quindi di prevenire le retrazioni e poi ridurre le conseguenti rigidità e dare discomfort al paziente. Solitamente è consigliabile effettuare delle sessioni brevi e ripetute nel tempo, anziché arrivare a gestire il paziente con dei programmi riabilitativi con sedute lunghe, estenuanti. Se al termine di una seduta riabilitativa il paziente
riferisce dolore e questo dolore si protrae nel tempo, significa che qualcosa deve essere modificato nel nostro approccio, quindi va rivisto il trattamento. Associati alla mobilizzazione sono importanti anche gli utilizzi dei tutori e delle ortesi, tutori di posizionamento, questo per permettere un corretto allineamento posturale a letto, l'utilizzo di tutori di contenimento, tutori che evitano il peggioramento delle retrazioni. Importante l'allineamento, l'igiene posturale a letto, questo perché appunto va a ridurre la comparsa di rigidità e retrazioni. L'ideale sarebbe poter cambiare posizione del paziente almeno ogni 2 ore, questo per evitare anche l'insorgenza di piaghe da decubito. Ancora il corretto posizionamento in carrozzina. Quando un paziente giunge alla nostra osservazione e tende continuamente a perdere la postura, quindi a uno scivolamento del bacino in avanti, ci accorgiamo che il suo assetto posturale è asimmetrico oppure che non c'è un corretto contenimento del tronco e del capo, significa che c'è qualcosa che va rivisto, e questo è un segnale importante perché l'intervento tempestivo eviterà poi i conseguenti peggioramenti di quelle che possono essere già le limitazioni funzionali del paziente. Come facciamo a mantenere invece la funzione e il comfort? Ovviamente valutiamo quali sono le abilità residue dei nostri pazienti per far sì che possiamo programmare degli esercizi personalizzati, quindi sulla base delle necessità dei pazienti, con esercizi che possono essere attivi, attivi assistiti o passivi. Devono essere sempre calibrati sulla fatica, sulla tolleranza e su quelli che sono gli obiettivi funzionali che realmente vogliamo ottenere. Quindi non dobbiamo andare a pensare di poter migliorare la performance lì dove non c'è la possibilità di poterlo fare, ma dobbiamo sempre lavorare nell'ottica della prevenzione o comunque quello di migliorare il comfort e mantenere il più possibile la mobilità e l'autonomia dei nostri pazienti. Il burden respiratorio, chiaro che qui entro in un argomento a me caro. È necessario, quando il paziente giunge alla nostra osservazione, valutare bene se è già arrivato il momento o comunque anticipare se siamo già borderline con l'inserimento nel trattamento della presa in carico anche le strumentazioni legate alla fisioterapia respiratoria. Quindi se ci accorgiamo che un paziente ha una tosse inefficace, affaticato nel gestire questa tosse, introdurre la macchina della tosse sicuramente mette a riposo la muscolatura e soprattutto rende maggiormente efficace la disostruzione bronchiale. L'air staking è l'esercizio puro di riabilitazione respiratoria. Andiamo a lavorare indirettamente sul polmone, andiamo a lavorare indirettamente sulla gabbia toracica lavorando sul polmone, quindi manteniamo comunque elastica la gabbia toracica che ci serve funzionale in un momento in cui poi dovremo introdurre anche la ventilazione, e la ventilazione comunque è in questo caso fondamentale per poter mettere a riposo questi muscoli che sono sovraccaricati. Quindi quando parliamo anche di ventilazione diurna, al di là della presenza di veri e propri sintomi di ipoventilazione, se il paziente risulta già essere affaticato, si accorge che durante la sua attività motoria o anche mentre fa fisioterapia si rende conto che fa maggiormente fatica, consigliare al paziente di indossare la ventilazione sicuramente gli può offrire un vantaggio, quindi migliorare ancora di più la resistenza all'attività che sta svolgendo. E poi teniamo conto anche di quelli che sono i benefici della terapia in acqua. Questo perché? Perché sicuramente abbiamo il vantaggio della microgravità, abbiamo uno scarico articolare che permette anche un miglior lavoro. L'effetto rilassante dell'acqua calda, il paziente si rilassa, la muscolatura è rilassata e quindi possiamo lavorare andando
ulteriormente a prevenire il dolore che in realtà a secco per determinati movimenti comparirebbe molto più precocemente. E poi l'acqua comunque per l'assenza di gravità ci facilita tutta una serie di movimenti che sicuramente a secco noi non vedremmo in questi pazienti. E poi per me sempre importante sottolineare l'educazione del caregiver. Il caregiver va sempre addestrato, è l'estensione del lavoro di ogni professionista che vuole che ci sia un mantenimento anche al domicilio di tutte quelle che sono le indicazioni date, a partire dalla fisioterapia respiratoria, come anche le movimentazioni, correggere la postura indicando al caregiver quali sono gli interventi più corretti che può fare, le movimentazioni a letto, i trasferimenti, farli in maniera congrua. Quindi il caregiver non va mai messo da parte, ma qualsiasi intervento noi facciamo di tipo riabilitativo deve essere condiviso anche con chi si prende carico della gestione al domicilio, anche per rendere maggiormente autonoma la gestione, perché sappiamo che la fisioterapia non la possiamo avere tutti i giorni o in qualsiasi momento della giornata in cui ne potremmo avere bisogno. Quindi sono stata bravissima perché ci ho messo pochissimo. Cavoli di Elena che adesso, cioè, il messaggio che vorrei si portasse a casa è che sicuramente il dolore va cercato attivamente e va sempre monitorato nel tempo. Tante delle cause, abbiamo visto, sono prevalentemente meccaniche e prevenibili, quindi una gestione proattiva è quella più auspicabile. Quindi valutare sempre postura, mobilizzazione, il posizionamento, tutto questo fa sempre una grande differenza nella gestione anche domiciliare. Non dimentichiamo mai il respiro, perché lì dove il paziente fatica a respirare comunque è un paziente che manifesterà un dolore che non tutti quanti comprenderebbero solo a guardarlo. E poi appunto per concludere, rispetto all'integrazione con le terapie farmacologiche, noi non dobbiamo scegliere tra il farmaco e la riabilitazione, ma in realtà li dobbiamo rendere complementari e integrarli insieme. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie Sara per essere stata nei tempi e per la bellissima presentazione. E adesso la dottoressa Elena Carraro, che è responsabile dell'unità complessa del Polo di Conegliano Veneto dell'X Medea e l'Associazione Nostra Famiglia, che ci parlerà di terapie complementari alternative per il dolore, cosa sappiamo e come orientarci. Grazie. Allora, la dottoressa Sancricca ha detto che siccome sono l'ultima devo arrivare alla fine, non ho capito. Va bene, allora grazie intanto per l'introduzione. Nel preparare questa presentazione, poi un po' maniacale, vado sempre a rivedermi la letteratura e è chiaro che non c'è niente in letteratura di specifico sulla gestione del dolore nelle malattie neuromuscolari, però ho letto queste 2 pagine di questo articolo, me le ho messe lì alcuni tratti, quasi tutti, l'ho tradotto perché poi era di fatto il racconto di una persona con malattia con la distrofia muscolare di Duchenne. Lei dice: come persona di 25 anni affetta di distrofia muscolare di Duchenne posso affermare che ci sono stati parecchi cambiamenti nella mia qualità di vita, che è il punto di partenza del dottor Divisic di prima, nel corso degli anni. È interessante vedere le ricerche condotte per comprendere il ruolo e la percezione del dolore e della sua gestione, come l'assistenza alla tosse. Voilà. La dottoressa Lupone ci ha parlato dell'importanza della parte respiratoria per individui come me. Personalmente non posso dire che il dolore in particolare o l'uso degli ausili per la tosse abbiano influenzato la mia qualità nel vita nel suo complesso. Il fattore che ha contribuito in modo più significativo è stata la partecipazione alla vita familiare, e questo ci rende
noto quello che noi come clinici cerchiamo di mettere in essere tutti i giorni nel portare avanti la presa in carico della persona con malattia neuromuscolare, che è un po' la presa in carico biopsicosociale, quindi che non guarda solo malattia, ma guarda tutto il contesto che ci sta attorno. Come tutti ho avuto esperienze sia positive che negative nella vita. Naturalmente è importante che il dolore possa essere prevenuto e trattato nel modo più specifico possibile. Ho scoperto che posso modificare parzialmente la mia posizione sulla sedia da solo usando uno schienale o un poggiapiedi motorizzati che mantengono gestibile la tensione al collo e all'anca. Ho anche scoperto che il calore riduce molto il mio dolore muscoloscheletrico, quindi uso una coperta elettrica. Inoltre ho diversi ausili posturali che sono essenziali per il mio comfort. La paura di provare dolore a volte è maggiore del dolore stesso, quindi evito di trovarmi in determinate situazioni. Valuto attentamente se ogni attività vale la preoccupazione aggiuntiva. Non posso dire di avere dolore cronico, anche se soffro regolarmente di dolore al collo che peggiora con lo sforzo e a volte può influire sul mio umore. Per quanto riguarda l'assistenza alla tosse, anche se non svolgo più attività da quando lo utilizzo, posso confermare la sicurezza e la tranquillità che il dispositivo offre sono di grande importanza. Non ho mai avuto infezioni respiratorie gravi prima di usare l'assistenza alla tosse, eppure sono convinto di aver evitato ricoveri ospedalieri da allora. Utilizzo il dispositivo come parte della mia routine quotidiana, proprio come utilizzo il mio respiratore per diverse ore al giorno. Sapere di avere il dispositivo mi dà tranquillità. Questa è la mia concezione di qualità della vita correlata alla salute. Ho sempre sperimentato un'interazione bidirezionale tra emozioni, stress, dolore, ognuno con il suo ruolo e la sua importanza. E per esperienza personale alcuni strumenti, incluso l'assistenza alla tosse, possono svolgere un ruolo importante nel modulare questi fattori. Non ci eravamo benissimo messi d'accordo su tutte le presentazioni, però mi sembra che in questo sia un buon riassunto di gran parte delle cose che ci siamo dette. Lo diceva il dottor Divisic prima, partiamo da un concetto di dolore, ma in verità noi partiamo da un concetto di salute, no? E la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non è l'assenza di malattia, quindi è contestualizzato il fatto che tutti noi possiamo avere una malattia o anche più di una, dobbiamo cercare di mirare al benessere maggiore possibile, e questo è di fatto un diritto fondamentale che deve essere gestito con un approccio olistico multidisciplinare. Anni fa, era il 2016-2017, è stata fatta una consensus conference per la gestione del dolore in neuroriabilitazione, che è stata supportata dalla Società Italiana di Riabilitazione Neurologica. Io avevo in minima parte partecipato allora proprio per la gestione del dolore pediatrico, no? Ma lì non ci sono, forse dovremmo anche ogni tanto rinnovare le nostre consensus, penso anche a quella sull'esercizio, ma è un impegno. E il dolore, già l'ha detto prima il dottor Divisic, ma soprattutto il dolore cronico, che è dolore acuto, ma il dolore cronico poi è quello che compromette di più proprio la percezione dello stato di salute su tutti gli aspetti della qualità di vita, ma anche della nostra quotidianità, e di fatto poi riduce anche la nostra produttività, riduce alla fine anche le relazioni personali, perché quando abbiamo un dolore cronico e stiamo male, non abbiamo forse neanche voglia, o comunque anche in termini di relazione familiare ci approcciamo anche male, forse anche con il caregiver e viceversa, no? Quindi questo non facilita, si instaura una sorta di circolo vizioso. Il dolore cronico riduce, abbiamo già detto, la mobilità, l'esercizio fisico, il divertimento, ma il sonno, altro fattore. Poi ho male, dormo male, quando dormo male dormo poco, questo mi aumenta ancora di più verosimilmente la percezione del sonno, e poi è associato a una ridotta attenzione, a dei sintomi cognitivi e agli aspetti più psicologici come umore depresso e ansia. Chiaro quindi che la gestione del dolore, io ho messo dei riferimenti bibliografici, ma quello che è stato detto è questo riferimento bibliografico che fa proprio parte di un piccolo lavoro che c'è sulla gestione del dolore cronico nelle persone con malattie neuromuscolari, quindi è di natura multifattoriale e deve richiedere un approccio multidisciplinare.
l'approccio multidisciplinare che prevede la riabilitazione, la psicologia, la componente diciamo di gestione psicologica del sonno, l'igiene posturale, l'esercizio e molto altro, è anche stato rinnovato da più recente letteratura del 2019 all'interno di un algoritmo della gestione del dolore neuropatico, uno dei dolori che appunto vi rappresentava prima il dottor Divisic. E ci sottolinea proprio come l'importanza della presa in carico multidisciplinare sia una componente chiave nel management stesso del dolore, al fine di gestirlo, ma di gestire anche tutti gli aspetti correlati. Tipica gestione che è nota nel mondo riabilitativo e della presa in carico delle malattie neuromuscolari. Quindi sono le terapie farmacologiche, ma ci sono le terapie anche non farmacologiche e non interventistiche, come appunto la psicologia, la fisioterapia, l'esercizio, il massaggio, che dovrebbero essere appunto iniziate più precocemente possibile, per evitare di arrivare a quella che viene proprio definita la catastrofizzazione del dolore, cioè il progredire del dolore, non gestione del dolore, è di fatto una catastrofe, questo è di fatto. Allora, sono partita così, nel riflettere sono partita dal sonno, perché dai, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto prima, dormo male, mi sveglio male, poi qualsiasi cosa mi fa male fondamentalmente, quindi il sonno è veramente un elemento importante nell'arco della nostra giornata e a volte forse non ci diamo neanche la dovuta importanza, ma noi sappiamo che durante il sonno l'organismo regola proprio in maniera molto precisa e dettagliata la produzione di alcune sostanze che sono sia infiammatorie che antinfiammatorie, e poi regola proprio tutta l'attività del nostro sistema nervoso autonomo. Quindi quando questo equilibrio si altera, a questo punto il nostro sistema nervoso centrale diventa sostanzialmente più sensibile, il dolore poi tende a cronicizzarsi. In modo particolare l'eccesso di alcune sostanze, insomma le citochine proinfiammatorie, modificano la struttura del sonno, ma soprattutto riducono le fasi profonde del sonno, favorendo dei risvegli frequenti, quindi questo va assolutamente preso in carico. Può essere una presa in carico a volte anche di tipo farmacologiche, però forse possiamo anche dirci che la disregolazione del sonno potrebbe beneficiare anche di una gestione molto facile, di cui ci danno delle indicazioni proprio l'Associazione Italiana della Medicina del Sonno. Questo perché il dormire meglio per ridurre il dolore cronico ci aiuta a migliorare il recupero. Questo è un vademecum dell'igiene del sonno che viene proprio dato dall'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, e che chi se ne occupa, soprattutto parte pediatrica, ma anche negli adulti, ogni tanto dovremmo ricordarlo meglio, no? Anche quando valutiamo il dolore o gestiamo il dolore. Sono 10 norme di igiene che possono sembrare banali, ma poi banali sempre non sono. Se volete le leggete, vediamo se tutti le rispettiamo, no? E questo è utilizzare la stanza in cui si dorme solo per dormire. Questo è un elemento che a volte è ben difficile. Facevo una correzione solo per dormire. Non so se è quello che sto facendo io. Ecco, però questo primo punto lo sottolineo perché, per esempio, in molte situazioni di persone con malattia neuromuscolare, soprattutto in età adulta, a volte non è facile avere una gestione, soprattutto se devo fare un adattamento di un ambiente domiciliare dove c'erano una serie di barriere architettoniche, dove non posso cambiare casa, non posso modificare tutte le strutture. È noto che a volte ci troviamo anche in situazioni in cui la stanza da letto non è solo la stanza da letto e facciamo anche altro. Quindi anche questo non è proprio facilitante, no? Insomma, vedo qualcuno che dice sì, ma io da fisiatra mi succede di dover cercare di favorire gli adattamenti domiciliari delle case, e sempre così non è facile. A volte insomma ci sono situazioni in cui viene gestita la camera da letto, si posiziona il letto in quello che poi di fatto è anche il soggiorno, se non la cucina. Poi la stanza in cui si dorme deve essere confortevole e adatta al sonno, dobbiamo evitare di assumere nelle ore tardo pomeridiane e serali bevande stimolanti tipo il caffè. Io il caffè lo bevo tutte le sere, quindi sbaglio. Evitare pasti serali abbondanti, molto calorici o alto contenuto proteico. Evitare alcolici, quindi ci dobbiamo fermare all'aperitivo, non oltre. No, l'aperitivo lo dobbiamo fare. Ho detto fermare all'aperitivo.
non eseguire sonnellini diurni, non intraprendere attività impegnative e coinvolgenti sul piano emotivo e mentale, tipo anche guardare la televisione, e oggi dico, soprattutto i ragazzini, l'utilizzo del telefono, del tablet, prima di dormire, evitare bagno, docce calde nelle ore serali, poi tentare anche di gestire il ritmo, quindi di andare a dormire e di svegliarsi la mattina sempre ad orari regolari, e poi rimanere a letto soltanto il tempo necessario. Ecco, sono norme che vengono definite funzionali e regolari del sonno, ma non sempre così facilmente gestibili nella quotidianità. Vado un po' a spunti perché le cose sono tante, no? La gestione delle terapie fisiche che è stata nominata. Non abbiamo delle indicazioni precise sull'utilizzo delle terapie fisiche nelle malattie neuromuscolari. Si è dibattuto molto, ne abbiamo dibattuto anche quando abbiamo fatto la consensus conference sulla riabilitazione e l'esercizio muscolare nelle distrofie. Perché non ci sono grandi evidenze, non è neanche detto che poi facciano così bene. Però sicuramente sappiamo che la persona con malattia neuromuscolare, come diceva il dottor Divisic, può avere anche dei disturbi muscoloscheletrici che non sono della malattia neuromuscolare. Mi intendo dire, una contrattura posso averla io come può averla anche una persona con malattia neuromuscolare. Allora la contrattura forse la posso gestire. Con cosa la posso gestire? Può essere gestita per esempio con le TENS, ok? Può essere gestita anche, come diceva prima il collega del primo lavoro, con distrofia di Duchenne, con l'applicazione del calore, perché il calore favorisce la vasodilatazione, favorendo la vasodilatazione favoriamo anche il rilassamento delle fibre muscolari. Ci può essere anche che una persona con malattia neuromuscolare abbia, per esempio, un dolore articolare all'anca. Questo è molto comune, soprattutto nelle malattie neuromuscolari che hanno esordio in età evolutiva. Allora, al di là della gestione del dolore con terapia farmacologica, con gestione di posture, ausili, carrozzine, sistemi di postura per il bacino in cui andiamo a ridurre il carico all'anca che fa male, potrebbe esserci anche l'indicazione di un utilizzo di una laser terapia a basso livello, ma soltanto in fase acuta di dolore, non è che serve farla sempre. Può anche essere, prima ne abbiamo parlato, non so, per esempio a me è successo, Antonio, non so che a te, però a volte può essere utile anche un'infiltrazione, vado in ambito farmacologico, un'infiltrazione locale con steroide. Mi è successo per esempio anche in persone con distrofia facioscapolomerale invece alla spalla, perché dolore alla spalla nella distrofia facioscapolomerale è abbastanza comune. Ecco, quindi possiamo applicare, queste sono delle linee guida invece dell'Associazione Italiana di Medicina Fisica Riabilitativa, specifiche per alcuni tipi di dolori, alcune terapie fisiche, ma per un dolore che non è la malattia neuromuscolare, è un dolore acuto di tale articolazione. Altro esempio che non ho trovato scritto, ma è sicuramente esperienza comune di tutti, ne parlavamo anche prima, esperienza comune di tutti, pazienti con malattia neuromuscolare purtroppo hanno spesso anche un difetto hanno un deficit, non lo posso proprio definire di osteoporosi, ma un difetto di densità ossea, e quindi possono essere più predisposti anche a fratture. Allora, in caso di frattura, al di là di tutta la gestione ortopedica in cui non si discute, laddove non ci sono mezzi distinti, si può anche pensare, ed è funzionale ed è utile, l'utilizzo della magnetoterapia. La magnetoterapia invasiva favorisce la formazione del callo osseo, ma riduce anche, soprattutto nelle prime giornate, la percezione del dolore. Siamo a Padova, ma io in verità ho anche fatto il corso con l'Associazione Italiana di Agopuntura del Dipartimento di Anestesia di Padova, un corso proprio sulle terapie complementari, l'agopuntura. Non ci sono anche qui grandi lavori sulle malattie neuromuscolari. Ho trovato questo piccolo articoletto in francese, peraltro io non sono proprio una scheggia in francese, però anche qui può essere utile l'agopuntura, forse non per la malattia neuromuscolare in toto, però torno a prima, la contrattura, cioè esistono tecniche complementari che sono l'agopuntura mediante proprio posizionamento del lago, può essere il dry needling, può essere anche la digitopressione locale,
però il trattamento di quelli che vengono chiamati i punti trigger, cioè all'interno di quella che è una fascia di solito di contrattura, il punto preciso da cui si scaturisce il dolore e si irradia un po' da tutto, può essere trattato anche con tecniche che sono dell'ambito dell'agopuntura. Lo dico dal punto di vista scientifico, non ho nozioni su quella che è la medicina tradizionale cinese, ma i punti di agopuntura della medicina tradizionale cinese sono gli stessi, identici di quelli che vengono utilizzati secondo metodo scientifico. Cambia un po', diciamo così, la filosofia razionale alla base. Ecco, però sicuramente sono tecniche che possono avere e dare dei risultati su dolore muscoloscheletrico preciso. E poi lo dicevamo prima, la presa in carico psicologica, tecniche psicologiche. Sì, ci sono diverse tecniche che attraverso diversi meccanismi agiscono sostanzialmente su 3 diversi livelli che sono tra loro strettamente legati. Il trattamento delle condizioni di comorbidità, quindi la depressione, l'ansia, i disturbi sostanzialmente dell'umore, il miglioramento dei problemi psicologici, l'abbiamo detto, che poi possono contribuire al mantenimento della condizione dolorosa, e poi vabbè la fisiopatologia che poi vi illustrava prima. Quali sono le tecniche? Molto nota la tecnica della mindfulness, che è quella che sostanzialmente ti aiuta a liberare la mente dai pensieri. Poi ci sono delle tecniche che utilizzano gli psicologi di terapia cognitivo-comportamentale, ci sono delle tecniche di ipnosi, adesso Antoine, se non sbaglio, fanno anche parte di sedazione con l'ipnosi, ma siamo arrivati anche a fare in alcuni centri, in alcune situazioni particolari, addirittura anche la sedazione con device di realtà virtuale, che forse stiamo parlando dell'ultima tecnologia. Certo, bisogna avere le competenze, perché poi tutto questo è avere le competenze per poter gestire queste tecniche. Poi gli psicologi possono anche insegnare delle tecniche di autogestione che la persona con malattia può utilizzare per sostanzialmente ridurre anche lo stato d'ansia che il dolore porta e viceversa. Questi sono un po' le indicazioni forse sull'utilizzo delle tecniche non farmacologiche, sono veramente molto più ben descritte da anni. Questo era il 2014, dalle prime indicazioni che sono state date dal Ministero della Salute sulla gestione del dolore nel bambino, che come diceva adesso il dottor Divisi ci dovrebbe essere proprio questione di entro l'anno, se avevo capito bene anch'io, dovrebbero uscire le nuove linee guida. Però già qui erano ben rappresentate le tecniche non farmacologiche da utilizzarsi nel bambino, che sono quelle un pochino finora dette, ma calibrate per non solo per l'età, ma per le caratteristiche del bambino. Quindi tecniche di supporto e di relazione, tecniche cognitive e comportamentali, che è chiaro che per il bambino sono diverse, quindi lo sappiamo che il bambino quando ha male, almeno dovremmo saperlo, la prima cosa da fare è distrarlo, ma anche esercizi di respirazione, bolle di sapone, rilassamento. Tecniche poi anche di visualizzazione e desensibilizzazione potrebbero aiutarli. E poi tecniche fisiche. Le tecniche ovviamente nel bambino vanno adeguate per fasce, per età. Sicuramente nel bambino piccolo, nel neonatino, è il contatto fisico una cosa fondamentale, ma tra l'altro è una delle tecniche riabilitative. Il fisioterapista che lavora col bambino neonato, il bambino neonato che ha dolore, che ha disagio, la prima cosa che insegna a fare al caregiver è quello di accoglierlo, di tenerlo, utilizzando anche l'asciugamano, il lenzuolo, proprio di tenerlo più accolto possibile, un po' come se fosse ancora nel grembo materno sostanzialmente. Okay? I metodi fisici che avevano descritto del bambino un pochino sono quelli che descrivevo prima in linea generale, quindi gli impacchi caldo-freddo, le TENS, che qui già nel bambino erano state indicate per la gestione del dolore, e le tecniche agopunturali. Forse mi sa che proprio è il primo documento, quello della gestione del dolore nel pediatrico, in cui sono state segnalate anche le tecniche agopunturali. E ci sono poi anche in questo caso gli algoritmi di trattamento del dolore a componente neuropatica, di cui si parlava prima, in cui si parla proprio degli interventi non farmacologici e delle terapie fisiche.
E il neonatino, che ancora sono andata dal grande al piccolo e al minuscolo, il neonatino, come vi dicevo, è quello che proprio necessita anche della modificazioni ambientali. Ecco, non l'ho nominata prima, viene fuori qui col neonato, prima mi sono dimenticata perché non l'ho scritta, però un grande valore ha sempre di più anche la musica. In ambito di riabilitazione ci sono studi in cui si evidenzia che la musica può avere un'efficacia anche nella gestione di altre malattie con disturbo di movimento, ma la musica per favorire il rilassamento muscolare, per desensibilizzare il dolore, ha sempre più evidenze. Mi fermo perché la dottoressa Sancricca ha detto che basta. Siamo proprio agli eventi straordinari, perché anche la dottoressa Carraro è stata nei tempi, quindi veramente sono commossa. Grazie a tutti i relatori, a parte gli scherzi che io tendo sempre un po' a fare, anche perché è una certa ora. Grazie ai relatori, perché le relazioni veramente molto belle, tutte quante proprio secondo me interessantissime, e quindi adesso proprio ci siamo ricavati con le unghie e con i denti ben 10 minuti di discussione, quindi per piacere sommergeteci di domande. Grazie. Uno alla volta. Una per alla favore. volta. Oh, subito, forza. Grazie per aver rotto il ghiaccio. Complimenti a tutti per le presentazioni bellissime. Mi colpiva la premessa della presentazione di Elena sul fatto di non aver trovato in letteratura dei paper, insomma, articoli che descrivessero un tema così importante nell'ambito delle malattie neuromuscolari. Poi in realtà anche per tante altre questioni che riguardano la vita di tutti, ho fatto recentemente una medline sulla gravidanza nell'ambito delle malattie neuromuscolari, la letteratura disponibile è davvero pochissima. Volevo magari un vostro commento relativamente al dolore, sul fatto che o è considerato qualcosa di inevitabile, oppure è sottovalutato, oppure è solo un discorso di sensibilità che magari 20 anni fa non c'era, adesso c'è, quindi da qui a qualche anno avremo letteratura su questo argomento. Grazie. A me una prima riflessione, guarda, me la sono fatta anche perché anch'io, per esempio in quel lavoro che dicevo è stato fatto nel 2018 e 2019, poi è arrivata a pubblicazione, che è stata una consensus italiana sulla gestione del dolore in riabilitazione, ci sono stati poi molti sottogruppi di lavoro, no? Anche specifici per patologia. Ebbene, un gruppo di pazienti neuromuscolari non c'era. C'era per esempio il gruppo sulla gestione del dolore nella sclerosi multipla. Allora, penso che un dato di fatto è quello da cui siamo partiti anche stamattina, non è che non c'è il dolore, ma di fatto stiamo parlando di malattie rare, e quindi io un pochino sempre sospetto che quando insomma, rischiamo di cadere un po' nel fatto che parlando di malattie rare, quando fai queste ricerche grossolane non trovi, no? E poi cerchi di accostarle ad altre patologie. Quindi forse questo dovrebbe essere un po' un impegno di anche nostro, mi viene da dire, no? Da chi effettivamente si occupa di malattie rare. Sono poche le persone che hanno le malattie rare, ma siamo pochi noi, però poi se ci mettiamo tutti insieme, tra noi e voi, non siamo pochissimi. Certamente però poi ci sono comunque la gestione del trattamento del dolore, ci sono delle nozioni di base che comunque possono essere trasversali a più patologie e non specifiche per. Sì, in realtà se fate una ricerca sul dolore in generale, quindi forse uscendo dal bias della patologia rara, l'impennata di produzione dei lavori scientifici è solo degli ultimi 20 anni. Ma tutto deriva dal fatto che per esempio sul paziente pediatrico, mi spiace dirlo, ma fino a poco tempo fa e ancora c'è qualche collega che pensa che alcune sue manovre non siano molto dolorose, e effettivamente c'è stata questa cosa che il dolore fa parte e bisogna che te lo tieni. Quindi credo che il fondamento sia questo, e per cambiare le cose dobbiamo fare cultura sul dolore. Un po' è quello che sta cercando di fare
E questo, ripeto, sottolineo che la professoressa Benini è da 30 anni che sta combattendo contro il dolore e promuove cultura sul dolore. Dobbiamo allinearci tutti e continuare, proprio perché ci siano sempre più dati, sempre più obiettività. Mi fa pensare molto sul tema il fatto che, pensate solo, non abbiamo ancora sviluppato uno strumento che in qualche modo obiettivi il dolore. Ce ne sono alcuni, ci sono delle proposte algoritmiche di valutazione in base alla attivazione del sistema ortosimpatico piuttosto che parasimpatico, ma sono ancora tutte strumentazioni in fase di definizione su una reale, diciamo, affidabilità sulla valutazione del dolore. Quindi effettivamente c'è molto da fare sul tema e credo che sia questo il fatto che purtroppo poi quando fai qualche ricerca molto spesso ti trovi, come dire, a piedi nudi. Mi viene da dire male da un lato, bene dall'altro, vuol dire che dobbiamo tirarci sulle maniche e produrre. Tanto per cambiare il 25esimo lavoro che dobbiamo mettere in campo di tutti insieme a tutti gli altri che non si ha tempo di fare, ma bisogna dare delle priorità. Sì, grazie, complimenti a tutti, erano tutte interessantissime. Avrei una domanda per la dottoressa Carraro, perché mi ha sorpreso, è una curiosità più che una domanda, una curiosità, mi ha sorpreso vedere l'intervento col device per la realtà virtuale. No? Quindi mi chiedevo, ma cioè, immagino sia una cosa a livello sperimentale, state facendo degli studi o è una cosa, come dire, individuale che uno la intraprende, la adottate voi al vostro IRCS? Cioè, mi ha proprio colpito che venisse già proprio proposto come tipo di intervento. Grazie. Ci sono già alcuni centri in Italia che utilizzano sistemi di realtà virtuale con dispositivo indossabile. Ci sono anche centri che ancora di più, poi forse Antuana c'ha anche più esperienza di me, centri pediatrici in cui la stanza procedurale proietta sul soffitto, ok? Ma non solo video, cioè crea una sorta di, non è proprio una realtà virtuale a 3D, 2D che può favorire il rilassamento. Quindi sono la tecnologia, ovviamente tecnologia tutta degli ultimi anni, poi lo sappiamo, quando escono queste tecnologie ci sono le impennate, tutte le prove eccetera, però è vero che ci sono alcuni centri che hanno già e che si stanno avviando all'utilizzo di queste tecniche anche per ridurre proprio l'utilizzo di farmaci. Non è che non ne fai, ma insomma è una facilitazione, ma soprattutto io penso anche è una diversa modalità di accogliere la persona e il bambino in maniera particolare, no? Che arriva, certo, ma è una diversa modalità proprio di accoglierlo. Non è un caso che la maggior parte dei centri di riabilitazione, ma anche ospedalieri pediatrici, abbiano per esempio le pareti dipinte, abbiano quel tipo di arredo, diciamo così, è in verità già una modalità per desensibilizzare e far sentire più a suo agio il bambino che arriva e che ha una patologia, e metterla più a suo agio facilita anche la gestione, no? Sì, se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Elena, cioè le tecniche col visore in realtà virtuale ormai sono utilizzate da tempo. Per esempio al pronto soccorso del Bambino Gesù lo utilizzano per suturare le ferite nei bambini. L'altro giorno c'è stata un'esperienza che sembrava di aver fatto scalpore, hanno fatto il primo bambino all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, un bambino con disturbo dello spettro autistico, hanno fatto un prelievo ematico con il visore praticamente in realtà virtuale, ma grosso modo ormai, come diceva Elena, in tutti i nostri centri di riabilitazione questi strumenti stanno diventando una modalità
un grimaldello per entrare nella, come dire, collaborazione del bambino in varie attività, sia che possano determinare dolore, ma anche in attività che devono determinare percorso di apprendimento motorio. Dicevo un'altra cosa, l'avete accennato, siete passati entrambi, noi per esempio a Brindisi utilizziamo per certi tipi di dolore, il bambino che ci giunge con un dolore cronico al capo, per esempio tutte le tecniche di biofeedback in cui il bambino impara a desensibilizzare guardando uno schermo con dei collegamenti vari che fanno gli psicologi, a abbassare praticamente delle colonnine che corrispondono praticamente alla sua capacità di autocontrollarsi. E queste sono veramente, ad avere il tempo di farle sarebbe veramente cose fenomenali. Poi la dottoressa Carraro mi vuole convincere che dobbiamo usare il letto solo per dormire, è un altro fatto. Antonio comunque non è nel letto, cioè era la stanza, mo adesso tu... E fanno apposta a mettere a me a fare queste relazioni, capito? Io avrei due domande. La prima è quale secondo voi quale è diciamo, le scale di valutazioni più idonee per valutare il dolore nei pazienti neuromuscolari, e un'altra è se c'è una scala veloce e efficace per valutare appunto il dolore nei pazienti neuromuscolari, vista insomma mia esperienza, la pesantezza con cui in realtà vanno a somministrare le scale Pro. Sara, non mi guardare così. Allora, è chiaro che dobbiamo partendo da già che tutto ciò che è stato detto, quindi dobbiamo distinguere, secondo me, se stiamo parlando di una valutazione del dolore perché siamo in fase acuta, quindi la persona viene per dolore, vabbè, allora la maggior parte di noi, soprattutto stiamo parlando forse più degli adulti, si usa la scala sostanzialmente numerica da 0 a 10 piuttosto che su colore, insomma, che è la VAS. Diversamente invece è se si sta a valutare la presenza di un dolore cronico in cui forse invece ci sono e stiamo un po' tutti sviluppando di più scale che valutano quanto il dolore inficia la qualità di vita, e quindi ci sono già anche patologia specifica nelle diversi tipi di distrofia, ma sempre di più si stanno sviluppando scale che vanno più a rilevare questo, ecco, nella gestione del dolore cronico, mi viene da dire. Sì, poi dipende, come dicevo prima, un po' dalla capacità del paziente di essere collaborante nella rilevazione, quindi che sia una rilevazione autologa del paziente piuttosto che eterologa dell'osservatore. Quindi, come vi dicevo, nei pazienti non collaboranti o comunque piccolini ancora, le scale FLAC e FLAC Revised, e la Revised secondo me è importantissima in tutti i pazienti che proprio hanno, come dire, un'impossibilità e una perdita neurocognitiva tale da renderli, passatemi il termine, monotoni nell'esemplificazione del loro dolore. Quella da parte del caregiver, quando il caregiver la compila, è importante perché gli dà quelle personalizzazioni che nella FLAC non ci sono, che diventa cura, rilevazione personalizzata per quel paziente e quindi di conseguenza cura personalizzata per il paziente. E dobbiamo cercare effettivamente di personalizzare le cure. Stiamo facendo ancora troppe cure standardizzate. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziarvi anch'io perché le esposizioni, a parte essere state molto comprensibili, sono di assoluta utilità. Alcune cose non le sapevo proprio, su altre avete messo davvero tanto ordine, quindi insomma grazie. Volevo chiedere una cosa proprio pratica, dottoressa Lupone, in merito alle manovre per la tosse e a un eventuale ausilio come può essere l'AMBU. Cioè, la situazione è: sono a casa con il mio assistito che ha una malattia genetica rara e improvvisamente fa fatica a respirare. Oltre a, uno, non impanicarmi, due, prima di procedere magari con una chiamata al 118 che
vuol dire, anche lì si va a fiducia, no? Perché non sempre chi arriva a casa sa trattare il malato, esatto, il paziente neuromuscolare. E quindi come posso nell'immediato intervenire? Grazie. Allora, anzitutto, se la situazione è emergenziale è un conto, cioè se il paziente diventa dispnoico perché durante una movimentazione si smuovono le secrezioni e noi abbiamo a disposizione lo strumento macchina tosse, sicuramente la prima cosa da pensare di somministrare è proprio quello, perché almeno iniziamo a capire se più l'obiettivo che dobbiamo mirare è la disostruzione in quel momento. Se invece la dispnea compare durante l'attività motoria, il paziente inizia ad essere affaticato e questo si palesa a livello respiratorio, anche lì se abbiamo il ventilatore è bene farlo lavorare in ventilazione, magari non aspettare che il paziente arrivi alla fatica, ma prevenirla e mettere prima la ventilazione prima di iniziare l'intervento. Il pallone autoespandibile, il pallone ambu, è pur sempre un ventilatore manuale, quindi se noi non abbiamo a disposizione questi strumenti, chiaramente bisogna porre un'attenzione, perché il pallone ambu comunque indirettamente noi, cioè direttamente noi non conosciamo che pressioni stiamo dando al paziente, quindi prima cosa non andare nel panico, seconda cosa sfruttare la manovra nella maniera corretta. Spesso uno pensa io più spremo questo pallone e più ottengo il beneficio di somministrare maggiore flusso d'aria per avere più volume, in realtà non è così, perché basterebbe semplicemente premere il pallone a seconda di quella che è la forza che noi abbiamo nelle mani. Quello che bisogna fare è osservare che l'aria stia arrivando correttamente al paziente, quindi l'osservazione è quello che poi ci fa rendere conto che la somministrazione sta avvenendo adeguatamente, quindi il torace si deve espandere. Quello significa che l'aria sta andando dove deve andare, perché se no otteniamo invece un effetto indesiderato, che è quello di inviare l'aria nello stomaco, quindi abbiamo una distensione gastrica e di conseguenza il paziente fa ancora più fatica, perché ovviamente lo stomaco andrà a comprimere sul diaframma e di conseguenza il polmone farà più fatica ad espandersi. Sono tutte cose da calibrare a seconda di quella che è la necessità. Infatti prima quello che mi preme è che effettivamente si tende ancora a pensare che le tecniche che utilizziamo sui pazienti, che siano esse di fisioterapia manuale, che siano esse di fisioterapia respiratoria, siano standardizzate. In realtà il paziente necessita di personificazione delle terapie, quindi bisogna essere ben attenti nella valutazione a capire di che cosa ha la necessità. Paziente ipersecretivo, lavorerò in questo modo qua. Paziente dispnoico perché fa fatica, c'è tanta debolezza, allora preventivamente posiziono la ventilazione. Paziente che nei primi stadi di malattia, per prevenire la rigidità della gabbia toracica, lavorerò con il pallone ambu, proprio favorendo il mantenimento dell'elasticità della gabbia toracica. Scusate, spero di essere stata... Posso solo aggiungere che credo ormai tutti a vari livelli, sicuramente nazionali ma anche internazionali, stiamo lavorando molto sull'abilitazione del caregiver, no? Su questi trattamenti, e sostanzialmente è ormai necessario che il paziente che ha una tosse inefficace abbia una macchina della tosse, e nella macchina della tosse il caregiver viene abilitato a un trattamento di solito rutinario, un trattamento durante l'infezione e un trattamento disostruttivo. Nella maggior parte dei pazienti neuromuscolari diventa quasi impossibile fare manovre tipo Heimlich per la disostruzione, però impostando adeguatamente la macchina da tosse per la disostruzione questa può essere utilissima. Però di solito i caregiver vengono abilitati, insomma, per farlo. Grazie. E concludiamo qua perché ci siamo meritati l'aperitivo. Volevo solo sottolineare come ultima cosa, ringraziare tutti e tre gli oratori e sottolineare come hanno specificato che occorre una multidisciplinarietà nel trattamento oltre che la personalizzazione. Questo credo che sia
i due fattori principali della terapia di tutti i pazienti. Grazie. Io vi rubo un secondo per darvi due comunicazioni tecniche. La prima, quando stamattina Stefania ci ha raccontato dei 65 anni di UILDM, c'è un libro a disposizione che racconta un po' la nostra storia. È in distribuzione durante l'aperitivo, c'è un banchetto dedicato, è previsto uno per sezione, quindi andate a recuperarlo per portarlo poi a casa alla vostra sezione. Secondo avviso, mentre qui c'è il banchetto dei rossetti di Lancôme, questo nuovo strumento per aiutare le persone con malattie neuromuscolari e in generale chi ha una capacità motoria limitata per diciamo così, diventare più belle, e quindi è anche questo è in distribuzione, alcuni per sezione, anche poi in base anche alle vostre esigenze e bisogni. Buon aperitivo.